Test audio. Test audio. Test audio. Test audio. Test numero 2.
Prendete posto. Buongiorno. Prego. Se potete chiamare per favore i consiglieri. Prego. Prego, accomodatevi. Inserite le schede, per favore. Signori, prendete posto. Libro firme, per favore. Prego, buongiorno. Prendete posto, grazie. Inserite le schede per le presenze. Buongiorno. Bene, io inizierei il consiglio, c'è il numero legale. Intanto facciamo le formalità iniziali. Allora, punto 1. Ma intanto vi informo che abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo e sono confermati i consigli di oggi, 7 e 14, 28, 29 e 30. Il 14 si fa tutto il giorno dalle 10 del mattino. Non escludiamo, se ci dovesse essere necessità, perché abbiamo il piano triennale delle opere pubbliche, social housing e altre robe, che magari, ma questo non l'ho detto ai capigruppo, eventualmente lo affronteremo, eventualmente provare a pensare di fare anche il 15. Ma siccome sono sicuro che tratteremo tutto il 14, il 15 non lo facciamo. Vedo che siete tutti d'accordo con me. Bene, detto questo, fate attenzione, non chiacchierate. Punto 1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere, Rigo, ma chi è che chiacchiera? Prego, consigliere Sumschi. No, c'è un, diciamo così per rispetto del consigliere Lovate, un errore sul nome perché non si chiama Marco, si chiama Davide, quindi riportare correttamente, insomma. Anche sì, ci scusiamo col consigliere, grazie per avercelo fatto notare. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale della 17ª seduta pubblica di martedì 23 giugno 2023. Prendete posto. Punto 2. Hanno comunicato il congedo i consiglieri Tomello, Barbisan, Corazzari, Michalizzi e Stefani.
Punto 3. Interrogazioni. Interrogazioni e interpellanze. Buongiorno. Prego. Prego, consigliere Ostanel. Prego. Grazie Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori perché abbiamo letto sui giornali che l'ordinanza anticaldo che questa Regione giustamente... Scusa, l'ordinanza anticaldo per i lavoratori che giustamente questa Regione ha approvato, spesso nei territori non viene rispettata. Stiamo raccogliendo un sacco di segnalazioni sui cantieri in diverse città d'Italia. Ho depositato un'interrogazione che su questo tema l'ufficio di presidenza si prenda, la responsabilità di capire quali azioni mettiamo in campo per rispettarla, se no sarà troppo tardi se ci svegliamo a settembre quando il caldo è finito. Grazie. Grazie consigliera, nobile l'intento, non è sull'ordine dei lavori, poteva dire un'emergenza che devo affrontare, dopodiché attendiamo che arrivi qualcuno della Giunta, perché io ero rimasto al fatto che c'è una delibera con i principi, le linee guida, a me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che ci sia un'ordinanza che dice magari lasciamo tempo all'assessore Gerosa rispetto all'ordinanza se esiste oppure no. Io avevo contezza che ci fosse solo una delibera che adottava le linee guida approvate dalle regioni italiane rispetto a, le ore calde della giornata per il lavoro. Ha fatto un'ordinanza il Presidente? Se vuol prendere parola così lo diciamo subito, grazie. Sì, grazie Presidente. Sì, abbiamo fatto un tavolo di lavoro dove ci eravamo incontrati con le associazioni datoriali e le associazioni sindacali, perché l'idea era quella di non voler affrontare un'emergenza che diventa, cioè un'ordinarietà che diventa straordinaria, perché in realtà la salita delle temperature è quasi ordinario, quindi perché affrontare, questa è l'idea che avevamo in emergenza, in condizioni emergenziali, quello che è diventato ordinario. Purtroppo poi c'è stato un problema tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali, perché non si è passati alla firma da parte delle organizzazioni sindacali di quanto emerso dal tavolo di concertazione. Quindi è stata fatta un'ordinanza dal Presidente della Giunta e recentemente ho avuto un altro incontro, abbiamo nuovamente organizzato un tavolo di confronto dove è emerso che di fatto si voleva estendere a numerosissime altre categorie professionali. Il problema è che naturalmente questo deve essere fatto a livello centrale, perché altrimenti cosa fai? Vai in knockdown da mezzogiorno alle 4, cioè se lo estendi a tutti quanti. Invece quello che credo che sia compito della Giunta e compito nostro è quello di intervenire in maniera puntuale e precisa e con una certa immediatezza laddove ci sono delle segnalazioni di non corrisponsione del blocco del lavoro nelle ore più calde. Quindi questo ci siamo fatti carico con le organizzazioni sindacali. Scusate, sta parlando l'assessore, almeno un po' di rispetto per l'assessore che sta parlando. Dove abbiamo delle puntuali segnalazioni di intervenire come ASL o come ispettorato del lavoro, perché naturalmente controlli a tappeto dal punto di vista del personale delle ASL e dell'ispettorato del lavoro è impensabile, perché non c'è il patrimonio umano per poter fare questo, però su segnalazioni puntuali e circostanziate l'intervento deve essere immediato. Grazie Assessore. Punto 3. Interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e interpellanze allegato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Punto 4. Risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze. La prima è la numero 29 del consigliere Cunegato, specializzando in ginecologia ostetricia a Verona. Quali iniziative urgenti intende adottare la Giunta regionale in risposta alle gravi irregolarità denunciate all'Ispettorato del Lavoro e alla Procura della Repubblica? Prego il presentatore per l'illustrazione, il consigliere Cunegato, e poi risponde l'assessore Gerosa.
Grazie Presidente. Abbiamo letto sulla stampa appunto di questa segnalazione che arriva da Verona. C'è una segnalazione fatta all'assessore Gerosa, alla Procura della Repubblica, all'Ispettorato del Lavoro, che denuncia gravi irregolarità a ginecologia. Ecco, qui si parla di specializzandi che arrivano a fare 250 ore mensili, di una retribuzione che arriva a essere a 6 euro l'ora, e quindi anche l'organizzazione, l'associazione dei specializzandi rileva una preoccupazione, perché a Verona oltre il 68% dei specializzandi supera l'orario regolarmente stabilito e il 91% ad ematologia. Ecco, questo appare non privo di conseguenze, visto che gli specializzandi di ginecologia abbandonano per il 16% contro una media invece nazionale al 4,3%. Ecco, quindi siamo parecchio preoccupati perché in un periodo in cui appunto il personale manca, non rispettare gli orari di lavoro e, se è vero quello che si vede ai giornali, ma adesso ce lo dirà l'assessore, di fatto arrivare a delle segnalazioni e anche a una specie di esposto, credo sia davvero insipiente. Quindi chiediamo appunto all'assessore e alla Giunta che cosa intenda fare. Grazie consigliere. Assessore Gerosa. Grazie Presidente. Allora, con riferimento alle notizie riportate dagli organi di stampa in relazione a presunte criticità nell'organizzazione delle attività svolte dai medici in formazione specialistica presso le succitate ward di ginecologia e ostetricia, l'area sanità sociale si è prontamente attivata in data 27 aprile 2026 chiedendo di trasmettere con cortese urgenza una dettagliata relazione in ordine ai fatti rappresentati ed anche in data 6 maggio al fine di acquisire ulteriori elementi. Con nota agli atti dell'area di sanità sociale, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha rappresentato di aver tempestivamente avviato una istruttoria interna dopo la segnalazione pervenuta da parte dell'Associazione Liberi Specializzandi in data del 23 aprile di quest'anno, i cui esiti sono di seguito rappresentati per sommi capi. Posto che l'attività di medici in formazione specialistica si svolge presso entrambe le UO di ginecologia e ostetricia di cui sopra, l'articolazione delle stesse è strutturata su livelli di autonomia crescenti definiti dal regolamento di Ateneo e dalla scuola di specializzazione, in coerenza con le direttive ministeriali, rispetto ai quali è sempre mantenuta la supervisione dello specialista quale garante della sicurezza clinica e della validità formativa. L'organizzazione delle attività del medico in formazione specialistica avviene mediante una pianificazione mensile che prevede una calendarizzazione predisposta da un rappresentante degli specializzandi. L'attività complessiva è strutturata in turni da 6 o 12 ore. L'adozione del turno di 12 ore per specifiche attività è stata concordata con i medici in formazione specialistica stessi al fine di garantire la continuità assistenziale necessaria alla loro crescita professionale e secondo una sovrapposizione con la turnazione dei medici strutturati che hanno la funzione di tutor. La programmazione garantisce costantemente il riposo giornaliero di legge, il giorno di recupero infrasettimanale ed un ulteriore giorno di recupero fisso coincidente con il sabato derivante dalla redistribuzione dell'attività contrattuale. Nel computo complessivo, inoltre, sono previste giornate dedicate allo studio e alla ricerca che concorrono alla formazione del monte ore mensile al quale è tenuto il medico in formazione specialistica. Sono stati analizzati i piani di lavoro nel periodo novembre 25-marzo 2026 che confermano l'allineamento dei carichi di lavoro con gli standard previsti, evidenziando come i volumi orari risultino pienamente compatibili con le finalità del percorso formativo. Nello specifico è emerso che sono sempre garantiti i riposi, i giorni di studio e l'intervallo minimo tra turni. Nello specifico è emerso che sono sempre garantiti i riposi, i giorni di studio e l'intervallo minimo tra turni. Il monte ore mensile per specializzando, comprensivo dell'attività clinica di studio e ricerca, si attesta tra le 150 e le 170 ore, pari ad una media settimana compresa tra 36,8 e 38,3 ore. I casi in cui il monte ore ha superato le 200 ore mensili, circa 46 ore settimanali, sono stati limitati a una percentuale esigua di medici in formazione, tra l'1,5 e il 7,5%. Dall'esame dei picchi è emerso che non si tratta di una condizione strutturale, bensì di variazioni mensili che si normalizzano nel periodo successivo. Tali eccedenze sono riconducibili esclusivamente ad iniziative spontanee dei singoli medici in formazione specialistica.
Riguardo alle modalità di supervisione nei setting assistenziali e di verifica, è assicurata in ogni setting assistenziale fascia oraria. La continuità assistenziale H24 7 giorni su 7 è garantita dalla presenza costante in struttura di 2 dirigenti medici strutturati con funzioni di tutoraggio e ogni atto clinico o referto riporta obbligatoriamente sia l'indicazione del medico in formazione specialistica Grazie, operatore Assessore. che il nominativo dello strutturato di riferimento con cui il caso è discusso. Grazie. Consigliere. Io insomma, non mi convince questa risposta perché mi pare abbastanza preoccupante che la Regione di fatto dica che non esiste nessun problema, perché se non si riconosce un problema non si può neanche risolverle. I dati che citavo prima ci dicono invece che c'è una fuga di specializzandi che è 4 volte rispetto alla media nazionale, quindi questa risposta che di fatto nega l'esistenza di un problema mi pare che sia essa stessa un problema. Se trattiamo male gli specializzandi facciamo male a loro, ma facciamo male anche alla sanità veneta. Grazie consigliere. Punto 2, scusatemi, IRIT numero 36, del consigliere Riccardo Sumschi, ospedale di Vittorio Veneto, carenza di personale e riduzione di posti letto. Quali garanzie per i cittadini? Prego. Risponde poi l'assessore Gerosa. Dalle notizie della stampa e anche dalle dichiarazioni delle organizzazioni sindacali c'è una situazione a Vittorio Veneto che prevede un'organizzazione in riduzione ovviamente dei turni per la scopertura che riguarda sia medici che infermieri, e con una riduzione di 10 posti letto nel reparto di medicina e una progressiva riduzione anche in pneumologia a causa della carenza di medici. E tutto questo ovviamente a discapito delle risposte sul territorio. Quindi, mentre di pari passo è giusto rispettare ovviamente quelli che sono i diritti alle ferie e le condizioni di lavoro sostenibili per il personale sanitario, si chiede quali iniziative per mantenere questa operatività in modo migliore e per evitare che questo poi sia un elemento che nel tempo porti anche a prese di posizione ulteriori, perché ricordiamo che nel 2018 a Piove di Sacco si era sospeso per carenza di medici, ginecologi e pediatri e anestesisti il punto nascita, e poi ovviamente è stato immediatamente sospeso, quindi l'obiettivo è che non venga destrutturato l'ospedale. Grazie consigliere. Assessore Gerosa. Grazie Presidente. Allora, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consigliare, vengono impartite annualmente disposizioni nei confronti delle aziende ed enti del sistema sanitario regionale riguardanti il personale dipendente, il personale a rapporto di lavoro autonomo e il personale specialista ambulatoriale interno. Con il DGR 186 del marzo 2026 sono state adottate misure dirette a definire l'ammontare della spesa a disposizione per il personale del sistema sanitario regionale, nonché per promuovere l'ottimizzazione della gestione dello stesso con riferimento all'anno 2026. L'allegato A della predetta deliberazione, paragrafo C del rubricato, piani triennali dei fabbisogni di personale alla luce dell'introduzione del piano integrato di attività e organizzazione, individua il piano trimestrale di assunzione del personale quale strumento esecutivo del piano triennale dei fabbisogni di personale inserito all'interno del piano stesso. Tutte le assunzioni di personale devono essere inserite nel piano trimestrale di assunzione e possono essere disposte dalle aziende ed enti del sistema sanitario regionale esclusivamente a seguito di autorizzazione dell'area sanitaria e sociale. In aderenza a quanto sopra descritto, l'azienda US 2 Marca Trevigiana ha rappresentato nel tempo all'area sanitaria e sociale il proprio fabbisogno di personale, incluso quello per l'ospedale di Vittorio Veneto, con riferimento alle unità operative di medicina generale, pneumologia e riabilitazione funzionale. L'area sanitaria e sociale ha autorizzato tutte le richieste del personale in tal senso formulate e riferite sia al comparto sanità che all'area sanità formulata dall'azienda sopracitata a titolo di turnover, supplenza ed anche di lavoro autonomo. Quindi di fatto è autorizzata l'assunzione personale, il problema che voi ben sapete è quello della decadenza del personale. Quindi vedremo poi alla luce delle nuove schede ospedaliere, visto che datano ancora dal 2019, di poter mettere mano per cercare di ottimizzare ulteriormente all'interno delle diverse strutture ospedaliere di Regione Veneto la presenza del personale e delle offerte di sanità al territorio. Grazie Assessore. Prego, consigliere Sumschi.
La risposta ci soddisfa parzialmente, perché ovviamente l'intervento rimane sempre il problema fondamentale, che alla fine siamo in una situazione di carenza di personale e anche di abbandono del personale, perché poi si va a vedere quali sono i rapporti tra assunzioni e perdite e si rimane sempre largamente in maniera insufficiente come quota di personale. E quindi invitiamo sia una monitorazione dell'andamento, che ci sia una risposta per evitare la prossima estate di trovarci nelle stesse soluzioni e situazioni. Grazie consigliere. Punto 5. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni a risposta scritta e iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 112,4 del regolamento. Punto 6. Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, relazione sull'attività dell'anno 2025. E quindi si tratta della rendicontazione numero 30, relazione della quinta commissione consigliare. Il relatore è la Presidente Lanzarin. Prego. Buongiorno Presidente, colleghi. Oggi il Consiglio regionale è chiamato ad approvare la prima relazione dell'attività svolta nel corso del 2025 dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, fortemente voluto nella scorsa legislatura e istituito con legge numero 30 del 27 novembre 2024. Vedremo le azioni ipotizzate e quelle messe in programma da parte di questo nuovo organismo, che ha operato nell'arco del secondo semestre dopo il suo insediamento a giugno 2025. Ricordo però che il Veneto si è dotato di una legge, la legge regionale 5 del 2013, interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, aggiornata poi nel 2018. Legge che coordina le varie iniziative e attività, definisce la rete tra centri antiviolenza, case rifugio, sportelli, dispone il finanziamento e la distribuzione dei fondi regionali e nazionale, promuove i protocolli di rete tra i vari soggetti istituzionali coinvolti nel prevenire e contrastare il fenomeno e poi nell'accompagnare le donne nel difficile percorso dall'uscita dalla violenza e il ritorno a una nuova vita. Questa prima relazione dell'Osservatorio mette in evidenza i primi passi mossi da questo organismo, le cui funzioni sono quelle legate alla prevenzione, al contrasto, all'analisi, raccolta e monitoraggio dei dati sul fenomeno. Su questo punto l'Osservatorio ha avviato una collaborazione attraverso un protocollo d'intesa con l'Università di Padova per costruire una base conoscitiva comune per avere dati raccolti con metodi scientifici, avvalendosi di un esperto in statistica. L'Osservatorio poi si è assunto l'impegno di riprendere l'attività formativa già attuata dalla Regione negli anni scorsi. Ricordiamo il grande impegno che la Regione aveva attuato per quanto riguarda la formazione non solo del personale sanitario all'interno dei pronti soccorsi, ma anche degli altri soggetti coinvolti nelle varie fasi, una formazione comune, in questo caso però da parte dell'Osservatorio, rivolta principalmente agli avvocati e poi con l'intenzione di svilupparla anche ad altre categorie professionali, come ad esempio gli assistenti sociali, come ci è stato detto dalla Presidente dell'Osservatorio. Un altro progetto a cura dell'Osservatorio è quello di realizzare un podcast in 3 episodi, un nuovo modo e un nuovo strumento per coinvolgere soprattutto i più giovani e per creare cultura e per dare una lettura diversa e aggiornata del fenomeno. L'Osservatorio, quale strumento di raccolta e lettura del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, permetterà di comprendere ancora meglio le dinamiche della nostra società, intercettando i bisogni e attuando le politiche che possono incidere e concorrere a una cultura libera dalla discriminazione e dalla violenza e fondata sull'uguaglianza e sul rispetto. Questo osservatorio è stato fortemente voluto ed è stato votato all'unanimità nella scorsa legislatura proprio perché oggi siamo convinti che questa sia una tematica di attualità, una tematica che sempre più coinvolge tutte le istituzioni e tutte le categorie e rappresenta purtroppo, e dico purtroppo, ancora una vera e propria piaga sociale. E quindi mi corre anche l'obbligo in questo momento di condannare le parole che abbiamo sentito alcune settimane fa da parte di una leader di un movimento politico, leader di Futuro Nazionale, in cui rinnegava il concetto di femminicidio pensando che il femminicidio possa essere equiparato a qualsiasi altro tipo di omicidio, quando sappiamo benissimo che il Parlamento nazionale ha
con una legge specifica varato il reato di femminicidio, che è stato inserito all'interno del codice civile, codice penale, scusatemi, proprio perché trattasi di una specificità nel campo dell'omicidio e del reato. Proprio per la natura di odio, possesso, controllo, ma soprattutto per il fatto che ritiene la donna un essere inferiore. E quindi credo che oggi, parlando di osservatorio contro la violenza delle donne, parlando degli interventi che sono stati fatti e continuiamo a fare e che, ripeto, quest'Aula ha sempre portato avanti all'unanimità, ricordiamoci anche in fase di bilancio quelli che sono stati gli stanziamenti condivisi sempre tra maggioranza e minoranza con un unico obiettivo, quello di cercare di rafforzare la rete, di cercare di dare degli strumenti aggiuntivi e di cercare effettivamente di creare sempre più una cultura del rispetto. Quindi oggi mi correva l'obbligo di fare questa sottolineatura proprio nel portare quella che è stata e che è la relazione di questo primo semestre, come abbiamo detto, rispetto appunto a questo neonato osservatorio che sarà molto utile a tutti noi, e con questa relazione ringrazio la Presidente, l'Avvocato Ruggeri, il Presidente onorario Gino Cecchettin per l'impegno e il contributo che hanno dato, ma soprattutto perché su questa tematica saremo sempre a fianco e lavoreremo insieme per continuare a seminare la cultura del rispetto. Grazie Presidente. Consigliera Luisetto in qualità di correlatore. Grazie Presidente. L'altra notte ad una donna di 32 anni, operatrice sociosanitaria del nostro territorio, è stato gettato in volto un liquido corrosivo e oggi è ricoverata al centro grandi ustionati di Padova, un incubo che il sindaco locale ha definito sconvolgente e inspiegabile. Inizio da questa storia non per suscitare una momentanea emozione, seppure importante a non abituarsi a eventi tragici come questo, non per suscitare, dicevo, una momentanea emozione nell'Aula, ma per rendere ben chiaro che purtroppo di inspiegabile non c'è più nessun gesto di violenza nei confronti di una donna. Non ce l'ho ovviamente col sindaco che ha reagito al disorientamento con queste parole, ma ci deve essere chiaro, in un tempo nel quale il concetto stesso di femminicidio, l'ha ben ricordato la Presidente Lanzarin poco fa, viene messo in discussione e addirittura negato, come ha fatto una forza politica come Futuro Nazionale nelle scorse settimane, che oggi fa proseliti, considerando un vanto l'usare addirittura parole inaccettabili e spinte a un passato di sottomissione e violenza accettata. Dicevo, ci deve essere chiaro che questa violenza feroce e apparentemente improvvisa è il precipitato di un contesto culturale e sociale che non riusciamo ancora come istituzioni a scardinare. Nuovi e puntuali strumenti devono incrociarsi con le reti antiviolenza, con centri e sportelli che costituiscono l'ossatura insostituibile da potenziare, per leggere come cambia e quali sono le nuove e sempre più aggressive forme di violenza contro le donne. Proprio partendo dall'esame della prima relazione sull'anno di attività dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, istituito con legge voluta dal Partito Democratico con l'allora capogruppo Camani e sposata unitariamente dall'intero Consiglio, possiamo comprendere quanto sia necessario monitorare il fenomeno e articolare una prevenzione chiara e capillare. Adottare strategie di prevenzione e tutela che non si limitino alla raccolta statistica dei dati, già di per sé fondamentale, ma intervengano alle radici di una brutalità che si trasforma e si intensifica. Accogliamo dunque con grande positività il protocollo che l'Osservatorio sta stipulando con l'Università di Padova per collaborare con una figura professionale che si occupi di statistica e metterla al lavoro per costruire organicità nella raccolta e comunicazione di dati e informazioni. Ma va ribadito che questa raccolta e messa a sistema è solo un importante passo di una strategia che deve avere il coraggio di essere politica. Lo vediamo nell'accesso alla tutela legale. La Presidente Ruggeri, che ringrazio, ci ha raccontato in Commissione le esperienze di Lombardia e Piemonte, che stanziano risorse regionali specifiche per garantire il gratuito patrocinio alle donne vittime di violenza, superando le soglie di reddito nazionale fissate a circa 13.500 euro e che escludono troppe donne dalla possibilità di una difesa legale dignitosa.
Nonostante come minoranza avessimo già proposto emendamenti al bilancio in tal senso, la maggioranza continua in questo senso a esitare e crediamo debba invece ben considerare e fare proprio un punto che consideriamo la vera e propria chiave di volta per contrastare l'impunità. Ma non basta allargare gli spazi di tutela dei diritti, è fondamentale legare questo gratuito patrocinio all'impegno di avvocati specificamente formati, anche di questo abbiamo parlato in Commissione, per scongiurare il rischio reale che quanto caratterizza il fenomeno della violenza contro le donne non venga letto in modo, e quindi scongiurare il rischio che venga letto in modo distorto in sede giudiziaria e finisca col colpevolizzare le vittime invece che costruire attorno a loro un quadro di sostegno e tutele vitale per allargare l'ambito delle denunce. Dunque sostegni veri e formazione necessaria. Anche per questo nasce l'osservatorio. È stato altresì molto utile ascoltare l'approfondimento dell'osservatorio sul fenomeno della cosiddetta manosfera digitale, un universo di regressione culturale e relazionale che sta investendo le nuove generazioni e con cui l'osservatorio stesso ha appena iniziato ad entrare in contatto. Influencer che esaltano l'ostentazione macista e la sottomissione della compagna come modello ideale, una realtà inquietante in cui i messaggi influenzano pesantemente i giovani. Di fronte a questa deriva appare grave e pericolosa la tendenza a limitare o ideologizzare i percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole, come conseguenza di recenti scelte a livello nazionale, che poi dettaglieremo anche nella mozione che arriverà a firma assieme alle colleghe, con la collega Ostanelli e le altre colleghe. Impedire che professionisti formati entrino nelle scuole a parlare di rispetto e consenso significa rischiare di abbandonare i giovani a modelli distorti, acquisiti acriticamente dal web. Ricordo che in quest'Aula, durante un assestamento di bilancio di 3 anni fa, votavamo un emendamento quasi all'unanimità per finanziare i centri antiviolenza per poter potenziare la loro presenza nelle scuole come agenti di educazione al rispetto e all'affettività. Infine, la relazione mette in luce la necessità di una formazione rigorosa per tutti gli operatori del sistema, dai sanitari agli assistenti sociali, ai giornalisti. Troppo spesso assistiamo a bias cognitivi e pregiudizi che colpevolizzano la vittima e ne interpretano stereotipando le reazioni emotive. È chiaro da questo primo anno di attività, che poi è un semestre vero e proprio, che l'osservatorio deve assumere un ruolo centrale anche nell'interazione con il tavolo regionale per le pari opportunità nel quale da ora siederà, mettendosi a disposizione delle realtà che hanno nel tempo costruito il sistema di prevenzione e presa in carico delle donne vittime di violenza. Sappiamo bene che la violenza contro le donne è un fenomeno multidimensionale che include violenza sessuale, fisica, psicologica, economica. Quest'ultima è un controllo invisibile che va monitorato con indicatori precisi come l'autonomia finanziaria e l'accesso al lavoro. Se ci chiediamo ancora oggi quanti sono i conti correnti intestati a sole donne in questo Paese e in questa Regione, potremmo davvero rabbrividire pensandoci. Mi sono astenuta tecnicamente, durante la discussione in Commissione, con l'obiettivo di portare la discussione in quest'Aula rispetto alla necessità di realizzare investimenti strutturali, chiedendo un impegno chiaro a crescenti tutele rispetto a quanto l'Osservatorio stesso ci ammonisce a fare. È evidente che nell'emergenza, nell'accoglienza all'emergenza dobbiamo lavorare di più, nella capillare formazione nelle scuole, nella diffusione di una comunicazione al rispetto sui nuovi media, mettendo in sinergia la Commissione Pari Opportunità, l'Osservatorio, il tavolo permanente. È bene che ci sia chiaro, è bene scandirlo anche in quest'Aula oggi e anche e soprattutto per le parole che abbiamo sentito in queste settimane, che i femminicidi, lo diceva bene una grande persona, non si raccontano, è una grande donna, non ci raccontano chi è stato ucciso, ma perché è stato ucciso. E una società che comincia ad avere paura di questa parola non potrà mai debellare questo martirio a cui generazioni di donne ogni giorno sono esposte. Quindi io credo che l'osservatorio diventi uno strumento di monitoraggio, di presenza, di prevenzione e di prospettiva importantissimo, e credo anche che sia un segnale forte quello che quest'Aula dovrà
dovrebbe dare unitariamente, non soltanto nell'approvarne il lavoro, ma soprattutto nel dichiarare che ci sono affermazioni politicamente e umanamente inaccettabili, nel rispetto di chi in questi anni è stata uccisa perché donna. Grazie consigliera, apriamo la discussione generale, vi ricordo che il primo relatore ha 20 minuti e i relatori successivi dello stesso gruppo 10 minuti. Ci sono già molti prenotati, prego consigliere Valdegamberi. Anche quest'anno siamo qui a discutere su un tema che quest'Aula ha visto più volte oggetto di discussione. Non perché non sia grave, sicuramente è grave, qualsiasi omicidio è grave, però assolutizzare un omicidio e dimenticandosi di tutti gli altri che avvengono anche all'interno delle coppie è una visione parziale del tema e spesso oggetto di ideologizzazione e non di verità. Vi do alcuni dati del cosiddetto femminicidio ufficiali negli ultimi anni, pur sottolineando come questi sicuramente gravi e biasimevoli comportamenti sono ben maggiori in paesi che si ritengono più evoluti sotto il profilo della libertà della donna, come nel nord Europa, che sono esattamente quasi il doppio di quelli che sono nel nostro paese, ma sono pur sempre gravi. 2022, numero 104 femminicidi nella fattispecie individuata dal codice penale aggiornato, 2023 97, 2024 92, 2025 85. Sono sempre numeri importanti, ma se noi guardiamo anche altre forme di violenza che riguardano anche l'uomo, nelle relazioni con l'uomo che è separato, lasciato da solo, depredato di tutti i propri beni, che va a vivere sotto, che va a mangiare alla Caritas e magari non può vedere nemmeno i figli per un approccio che è sempre discriminante, abbiamo 200-300 suicidi all'anno di uomini separati, 200-300. E di questo non c'è nessun osservatorio, nessuno parla di loro, nessuno si interessa. Ecco perché allora io chiedevo, quando è stato istituito questo, bene, ma si faccia un osservatorio sulla violenza in generale relativa al rapporto tra uomo e donna, perché altrimenti noi di questi 200-300 suicidi che vengono da parte di uomini, nessuno parla, sembra un fatto assodato. Ci sono storie veramente tristi che sono di violenza subita psicologica che portano al suicidio dell'uomo e quindi sono, ripeto, 200-300 casi all'anno, sono dati ufficiali rispetto agli 85 pur tutti gravissimi che riguardano i cosiddetti femminicidi. Sul fatto che le cause del femminicidio, patriarcato, quelle cose lì, abbiamo discusso tante volte e io sono sempre più convinto del mio parere che è un problema di educazione, e di società che ha portato modelli sbagliati della donna. La mercificazione della donna, la donna come oggetto, dobbiamo fare una riflessione su questo anche nei comportamenti, mi permetta, lasciarmi parlare. I comportamenti, cioè una società in cui pone dei modelli sociali la donna non come soggetto portatore di quei valori che rappresenta dell'altra metà del mondo, che in un rapporto ordinato, complementare all'uomo, dà la pienezza anche nella vita, la trasmissione della vita anche è complementare e integrata con sensibilità che l'uomo non ha, con delle capacità che l'uomo non ha, e insieme all'uomo completano appunto una coppia e sono un punto di riferimento anche per i figli. Manca, attorno a questi concetti, vengono dati modelli totalmente sbagliati che poi di una donna invece come oggetto del desiderio, del piacere e quant'altro, ed è un aspetto diseducativo molto forte che poi porta in momento di difficoltà, di crisi, di mancanza di questo tra virgolette oggetto, perché così viene considerato, porta in crisi una persona immatura e porta a questi atti estremi che vanno sicuramente condannati, ma il tema va visto a 360 gradi. E io quando critico, quando lei ha sentito le critiche verso il leader del mio partito, Vannacci, quando ha detto che il reato di femminicidio è un omicidio, effettivamente pongo un tema, non è estremo, un tema che può avverarsi. Il femminicidio ha una definizione, ha una
un trattamento, diciamo, speciale nell'ambito del codice penale, con un'aggravante, quasi fosse un'aggravante, e che qualora ci sia rapporto tra uomo e donna, ma se c'è rapporto tra donna e donna non c'è questa aggravante. Mettiamo il caso, per esempio, di due lesbiche che vivono insieme, anche loro c'è un rapporto di una possessivo rispetto all'altra, una rispetto all'altra. Questo rapporto possessivo malato porta all'omicidio. Per cortesia. Io vi rispetto, lasciatemi parlare. Per favore. Ho 20 minuti di tempo, quindi ancora. Il consigliere farà prima del previsto, giusto? Se non viene disturbato. Io di solito sono sempre veloce. Bravo. Allora, nel rapporto tra questi due soggetti femminili, la prima che arriva a togliere la vita alla seconda, nelle stesse fattispecie previste nel codice penale per il femminicidio riferito all'uomo, questa seconda donna lesbica avrà una giustizia minore rispetto all'altra donna uccisa dal marito, dal compagno, dal partner. Quindi c'è una discriminazione nei confronti di questa lesbica, la quale non ha, pur avendo la stessa fattispecie, ma poiché l'attore non è l'uomo, è una donna, non sarà trattata dal codice penale alla stessa maniera. Ecco quindi le contraddizioni di quando si vanno a fare specificità, ma non consideriamo altre forme di violenza, dall'infanticidio, pensiamo al discorso delle altre forme di violenza, anche il maschicidio, perché non è che non ci sia, fatti di cronaca sono di questi giorni che una donna ha ammazzato il marito e altri, cioè la violenza va valutata a 360 gradi. Questo è il difetto di questo. Io sono d'accordo con questo osservatorio, però è parziale, va visto il fenomeno completamente, altrimenti creiamo non giustizia, non equità e non andiamo al nocciolo del problema. Pensiamo, come è stato detto da chi mi ha anticipato, che basta fare dei corsi nelle scuole, perché e spesso questi corsi sappiamo chi li fa e come li fa, per educare i ragazzi, quando fuori dal tablet, dal PC, dal cellulare sono mitragliati dall'alba al tramonto di messaggi antitetici a quei valori che si vorrebbero portare ai giovani. Quindi questa riflessione va fatta ad ampio raggio e va fatta a 360 gradi. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato. Grazie Presidente, io ringrazio per la sua relazione che ci ha fatto in Commissione l'Avvocata Roberta Ruggeri. Penso che il ruolo dell'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne sia molto importante. Credo sia un lavoro importante quello che ci ha fatto riflettere sulla necessità di formare gli avvocati con una formazione specifica sulla violenza delle donne, formare gli psicologi con una formazione specifica sulla violenza delle donne, formare gli educatori. Molto interessante ho trovato anche questa formazione sulla manosfera, cioè l'idea che esiste in rete una comunità che promuove le idee antifemministe, che promuove la mascolinità tossica, che crea il mito della virilità e arriva a una misoginia strutturale, no? Come fa qualche generale e qualche suo colonnello. Ecco, quando è morta Giulia Cecchettin, io insegnavo e mi sono chiesto come posso cercare di agganciare i ragazzi. E allora ho cominciato a leggere ai ragazzi dei testi di alcuni famosi trapper, ok? Perché quando noi qui parliamo di manosfera, no? Cioè, stiamo parlando appunto del deliberato tentativo di diffondere una cultura misogina, di diffondere un'idea del maschio forte, muscoloso, che ha il mito del denaro e che riduce la donna all'oggetto. Ecco, vi leggo alcune frasi di Tony F. Prendi la tua troia, le serve una museruola, a 90 così non ti vedo. Potrei andare avanti perché purtroppo, ecco, quando io ho letto questi testi ai ragazzi e alle ragazze, sembrava non si fossero resi conto di che ascoltassero. Eppure, se voi guardate anche la costruzione di questo immaginario, passa attraverso questi testi, ma passa anche attraverso dei videoclip che esaltano queste figure. Ecco, io credo, prima abbiamo sentito il delirio di Valdegamberi, e il delirio di Valdegamberi di fatto
negava l'esistenza di un problema, vero? Cioè, negava che ci fosse una specificità nella violenza sulle donne. Io sono d'accordo con la Presidente Lanzarin, con la Luisetto, Chiara Luisetto, la Vicepresidente della Commissione Quinta, quando dicono che è veramente vergognosa questa regressione culturale, vero? Quando Vannacci dice che non esiste il femminicidio e quando Valdegamberi lo ripete dentro quest'Aula, è chiaro? Cioè questa è una vergogna, perché probabilmente lui non sa neanche cosa vuol dire femminicidio, vero? Cioè femminicidio non è che sia un omicidio come gli altri, è qualcosa di specifico che nasce dal fatto che alcuni uomini confondono l'amore col possesso, che alcuni uomini confondono l'amore con il dominio, che alcuni uomini riducono la donna ad un oggetto del quale ci si può sbarazzare quando si vuole. Ecco, quando prima il delirio del colonnello arrivava a negare che ci sia un problema della violenza, ecco, io vi ripeto solo questi numeri. Allora, nello sportello donne di Schio, nel 2024 ci sono state 241 richieste di aiuto. Nello sportello di Schio vuol dire che il problema della violenza sulle donne è un problema endemico. Ecco, di queste 241 richieste sono state prese in carico 171 richieste. Ecco, quando io ogni anno vado ad ascoltare la relazione di questo sportello, mi stupisce una cosa, che la violenza riguarda ancora il 65% delle donne sono italiane e poi che è trasversale, ci sono poveri ricchi, povere ricche, ci sono persone che hanno la terza media e persone che hanno l'università, che hanno fatto l'università. Quindi questa idea del possesso è un'idea diffusa in tutte le classi sociali di reddito e anche in tutte le classi culturali. Ma lo ripeto, 242 donne che in un territorio, come dire, che non è una metropoli, chiedono aiuto allo sportello donne. No? Quindi quando si sente qualcuno che dice che non c'è questo problema, ed è anche in aumento il numero dei giovani, delle ragazze giovani dai 18 ai 30 anni che si rivolgono e chiedono un aiuto, poi ne parleremo, un aiuto psicologico e magari anche un aiuto di un sostegno giuridico. Ecco, su tutto questo condivido l'analisi della Lanzarin, però su una cosa non condivido l'analisi della Lanzarin. Quando la Lanzarin dice saremo sempre a fianco delle donne di questi temi, ecco, io dico che però questo non è coerente con il fatto che voi abbiate a Roma approvato il DDL Valditara, perché il DDL Valditara priva ai ragazzi delle elementari l'educazione sessuale. Guardate che le maestre di quinta, quando facevano il corpo umano, io ne conosco molte, chi invitavano? Invitavano il medico e invitavano lo psicologo. Cioè si cominciava a dire a questi bambini che la sessualità è una cosa bella, no? E che ha a che fare con l'affettività. Ecco, adesso questi ragazzi non avranno più questo momento di formazione, quando contemporaneamente compriamo quello che un mio amico geniale chiama il baucometro, no? Gli diamo in mano il baucometro a 8-10 anni e così l'unica formazione che avranno sarà il porno, cosa che, come capite, genera anche tutta una forma di distorsione della sessualità e nei maschi genera anche una forma di insicurezza. Quindi priviamo i ragazzi di una formazione da parte di professionisti, quegli stessi ragazzi che poi navigano nel web e si trovano ad avere un'idea della sessualità che nasce dal porno. Ecco, ma è ancora più grave, io credo, che il DDL Valditara chieda il consenso alle medie e alle superiori. Perché che cosa succede allora a quel livello lì? Succede che la scuola non è più pubblica, la scuola non è più uno strumento democratico di formazione per tutti, ma la scuola diventa un luogo dove proprio quelle persone che sono nate magari in una famiglia più integralista dal punto di vista religioso, quelle famiglie dove non c'è stata un'educazione sessuale, dove non c'è un dialogo su questo tema, proprio questi ragazzi
rimarranno senza questi momenti di formazione e di riflessione decisivi. Il rapporto lo dice: bisogna educare alla complessità del reale, al rispetto delle idee diverse del proprio, all'affettività e alla sua espressione. Ecco, l'educazione sessuale ci fa capire che l'amore non è dominio, ci fa capire che l'amore non è possesso, ci fa capire che l'amore ha sempre bisogno del consenso. Concludo anche sottolineando un altro punto di debolezza che purtroppo ho visto negli ultimi anni, cioè il progressivo impoverimento dei consultori. Cioè i consultori che prima facevano questi momenti di formazione sono sempre più svuotati. A Schio ad un certo punto non c'era neanche uno psicologo e questi progetti che un tempo si facevano non si fanno più. E io mi sono chiesto, ma cosa avete voi, come dire, nella testa? Nel senso, che cosa pensate che sia l'educazione sessuale? Alle volte la dipingete come dire, qualcosa di completamente deformato. L'educazione sessuale si comincia a fare con la nascita dei consultori del 75, è un momento in cui si cerca di evitare magari delle gravidanze indesiderate, si cerca di insegnare ai ragazzi che esistono malattie sessualmente trasmissibili, si cerca di insegnare che la sessualità si accompagna a una forma di affettività. Quindi ecco, non ho mai capito perché avete costruito questa crociata e credo che sia importante davvero che l'osservatorio vada avanti, credo però che allo stesso tempo sia stato un peccato che qui siamo tutti d'accordo quasi sul ruolo e il contrasto alla violenza e invece a livello nazionale voi avete privato alcuni bambini e poi alcuni ragazzi di uno strumento importante per costruire una cultura diversa in cui l'altro non è un oggetto, che è l'educazione sessuale. Grazie consigliere. Consigliera Bevilacqua. Grazie Presidente. Purtroppo sì, non passa giorno che leggiamo sui giornali di un nuovo femminicidio o di una violenza sulle donne o di una minaccia. La conta purtroppo delle donne che vengono uccise nel nostro Paese purtroppo viene continuamente, costantemente aggiornata. Però diciamo anche che il nostro, e il Veneto non è immune da questo, però dobbiamo dire che appunto, e qui mi sento di fare un plauso, che il Consiglio regionale appunto nel 2024 ha dato un messaggio importante proprio con l'istituzione di questa norma bipartisan del 2024 e ha istituito questo osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. Pur non facendo parte della quinta commissione, ho però voluto leggermi con attenzione appunto tutto il resoconto che è stato fatto nella seduta dello scorso 10 giugno con l'intervento anche della Presidente dell'Osservatorio, la dottoressa, anzi Avvocato Ruggeri. E direi che mi trovo, che condivido pienamente molte delle riflessioni che sono state fatte e alcune sono state riportate appunto anche qui in aula. L'Osservatorio sicuramente deve lavorare in parallelo con le leggi regionali già attive e con gli strumenti e gli interventi che ci sono già sui territori, quindi i centri antiviolenza, gli sportelli antiviolenza, ma sicuramente rappresenta un valore aggiunto. La sua presenza, tra l'altro stabile nel tavolo regionale, sicuramente garantisce un coordinamento e una visione integrata di quello che è appunto la politica di contrasto. Ritengo anch'io particolarmente significativo il primo obiettivo di raccolta dati con un protocollo con l'Università di Padova, disporre di dati che siano organizzati e strutturati e letti anche con un metodo scientifico sicuramente aiuta a misurare bene appunto il fenomeno, dare degli indicatori che siano sempre più attendibili e permette quindi alla Regione e all'istituzione di orientare meglio, naturalmente in maniera più efficace, in maniera più mirata le proprie politiche. È importante, sappiamo, in politica naturalmente costruire le proprie politiche proprio su dati, su evidenze. E l'osservatorio probabilmente ci aiuta anche con questi dati anche a comprendere meglio quello che è il sommerso, perché è quello che non viene denunciato ma che rappresenta sicuramente una parte essenziale del problema.
Così come vedo bene appunto la formazione di cui tanto si parla, un altro obiettivo, una formazione che deve essere aggiornata e omogenea per tutti gli operatori, abbiamo sentito dagli avvocati, sanitari, insegnanti, assistenti sociali. Ed è importante sì, investire anche, fondamentale anzi, nella formazione, nella prevenzione nelle scuole. Mi confidava un papà che era sollevato dopo che la figlia adolescente si era lasciata con il fidanzatino che era un po' troppo possessivo. Bene, però quel ragazzino che probabilmente no, ma che potrebbe sviluppare anche magari ancora una maggiore possessività, secondo me non va lasciato solo e ha bisogno naturalmente di attenzione. Come le ragazze hanno bisogno, appunto è importante che le ragazze imparino a leggere i segnali che arrivano. Quindi ben vengano tutte le iniziative simboliche di sensibilizzazione, ma bisogna entrare in dialogo con i ragazzi, bisogna un rapporto di fiducia con loro affinché si sentano sicuramente liberi di esprimere i loro disagi. Bisogna lavorare nella gestione delle emozioni dei nostri figli. Lavoriamo molto sull'emergenza, ma sappiamo quanto sia necessario, ma dobbiamo, anche se sappiamo che se vogliamo cambiare le cose dobbiamo lavorare sulla prevenzione e sulla cultura del rispetto. Allora bene l'impegno dell'osservatorio e una volta acquisiti i dati, l'impegno anche appunto quello di elaborare sicuramente delle strategie finalizzate alla prevenzione del fenomeno, rivolte in modo particolare alle nuove generazioni, oltre a tutti quegli interventi che appunto di contrasto a questa purtroppo grande piaga sociale. Grazie. Grazie consigliera Bevilacqua. Consigliera Sambo, prego. Sì, grazie Presidente. Prima di entrare nel merito del provvedimento sento il dovere di rispondere, anche se è uscito, ad alcune affermazioni vergognose che abbiamo ascoltato in quest'Aula. Consentitemi intanto una riflessione non solo politica ma anche personale. Da mamma sento il dovere di dire con forza che il valore di una donna non si misura dalla sua maternità. Nessuna donna è meno donna perché non ha figli, per scelta o perché la vita ha seguito un percorso diverso. Ridurre l'entità di una donna alla sua capacità o volontà di essere madre significa riproporre uno stereotipo che umilia milioni di donne e che non può e non deve trovare spazio qui e nelle istituzioni. Per questo respingo con fermezza le parole ascoltate oggi da chi ricopre un ruolo istituzionale, per cui ci aspettiamo rispetto, responsabilità e consapevolezza del peso delle proprie affermazioni. E per questo glielo spiego io, appunto, anche se non è presente, forse invece sarebbe meglio se fosse presente in aula, al consigliere Valdegamberi, perché esiste la parola femminicidio. E aggiungo, per fortuna che esiste, perché dà un nome a una realtà che da troppo tempo è stata nascosta, minimizzata o giustificata. I numeri parlano chiaro, in Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. Tra la totalità degli omicidi di donne, circa il 60% è perpetrato dal partner o ex partner. Per gli uomini questa percentuale si ferma al 6%, ecco perché esiste il femminicidio, tanto per dare un dato reale. Inoltre circa l'83% dei femminicidi avviene in ambito familiare o affettivo. Si parla di femminicidio, ovvero uccisione di una donna in quanto donna come atto di prevaricazione, controllo e possesso. Non è un'invenzione ideologica, come è stato detto, e non serve a dare un valore diverso alla vita di una donna rispetto a quella di un uomo. Serve a descrivere un fenomeno specifico, strutturale, che ha caratteristiche precise e che per questo richiede strumenti specifici per essere contrastato. Sono questi dati a spiegare perché esiste il termine femminicidio. Negarlo o banalizzarlo, come è stato fatto oggi, ma purtroppo anche in altri momenti, significa negare una realtà. E una politica che nega la realtà non aiuta le vittime, non previene la violenza e non rende migliore la nostra società. Per questo l'istituzione dell'osservatorio, qui torno ovviamente all'oggetto di oggi, per l'istituzione dell'osservatorio regionale sulla violenza di genere rappresenta un passaggio fondamentale del percorso che questo Consiglio regionale sta portando avanti. Non è un semplice organismo amministrativo, è uno strumento indispensabile per raccogliere dati, monitorare il fenomeno, coordinare gli interventi e costruire politiche pubbliche efficaci. L'osservatorio è anche una risposta culturale perché le parole che abbiamo ascoltato oggi dimostrano che il lavoro da fare è ancora enorme. Sentire proprio in quest'Aula mettere in discussione la specificità del femminicidio
o ricorrere a stereotipi sulle donne ci fa capire quanto sia ancora necessario investire nella cultura del rispetto, della parità e della responsabilità. Le istituzioni devono essere il primo luogo in cui si afferma questa cultura, non quello in cui si alimentano dubbi o si minimizzano fenomeni che hanno conseguenze drammatiche. Per questo continueremo ad investire nell'educazione al rispetto, all'affettività e alle relazioni sane. E chiedo anche a questa Presidenza di intervenire e di calendarizzare anche il prima possibile la mozione che chiede proprio la condanna rispetto poi alle parole che abbiamo sentito anche a livello nazionale che negano proprio la questione relativa al femminicidio. Quindi speriamo che nelle prossime, che la Capigruppo e la Presidenza decidano nei prossimi consigli prima dell'estate di votare la risoluzione insomma, che abbiamo proposto e speriamo veramente all'unanimità. L'osservatorio comunque non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, è uno degli strumenti attraverso cui possiamo trasformare dati e conoscenze in politiche concrete, perché dietro ogni numero ci sono donne, famiglie e comunità spezzate e il nostro compito non è discutere se il femminicidio esista, ed è evidente dai numeri, ma fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché nessuna donna debba più perdere la vita per mano di chi dice di amarla. Permettetemi poi in chiusura di ricordare come ha fatto la consigliere in apertura Luisetto, la donna che è stata sfigurata con l'acido a Peseggia nel nostro territorio, a cui vanno i nostri pensieri e i nostri auguri, sapendo ovviamente che ancora tanto c'è da fare. Grazie consigliera Sambo. Consigliera Ostanelli. Grazie Presidente. Mi dispiace anch'io dover, prima di entrare sul provvedimento, riprendere delle parole che speravo che da questo Consiglio regionale fossero uscite definitivamente. Il collega Valdegamberi, se vi ricordate bene, un po' di anni fa dava della stupida alla Presidente del Consiglio Zottis, che era seduta al suo posto, Presidente. Avevamo stoppato la seduta, avevamo fatto l'analisi dei verbali, avevamo chiesto al collega Valdegamberi di non solo non insultare una donna, ma non insultare una donna che in quel momento stava facendo la Presidente del Consiglio. Sono andata a riprendermi, mentre appunto aspettavo di intervenire, proprio il verbale, perché volevo andare a verificare le parole che il collega Valdegamberi aveva detto. Poi sono andata a vedere anche quello che aveva detto sulla sorella di Giulia Cecchettin, quando pubblicamente aveva detto che sostanzialmente in un post che aveva pubblicato, che sono andata a rivedermi, volevo leggerlo ma non lo leggo perché non ho voglia di riportare in aula quelle parole, sostanzialmente in un post pubblico insultava la sorella alludendo al fatto che siccome era vestita con una felpa di stile satanico bisognava andare a verificare prima cosa era successo dentro la famiglia, no? Come se quella donna, quella sorella fosse stata, diciamo, complice di quello che era accaduto. Allora io dico, se una persona che sta dentro quest'aula, io speravo solo perché ha cambiato casacca politica, ma non è così, è perché lo pensa da prima. E ricordo benissimo che alcuni esponenti della Lega all'epoca si erano distanziati dalle parole di Valdegamberi dicendo, beh no, quello che ha detto su Elena Cecchettin noi non le riconosciamo. Ecco, risentirle oggi mi fa dire in quest'Aula non solo che l'osservatorio deve avere le gambe per funzionare, ma che quando noi fondiamo un intergruppo donne trasversale alle forze politiche è anche per reagire alle persone che nella figura oggi di Valdegamberi e nella figura nazionale di Vannacci o di alcuni nostri ex colleghi che tra l'altro ricordo sono stati addirittura denunciati per molestie, ecco forse dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro con la schiena dritta, perché non si possono continuare a sentire queste parole dentro un'aula del Consiglio, non si possono e non si dovrebbero sentire, non si dovrebbero accettare e si dovrebbero stigmatizzare. Allora io penso davvero che dovremmo, a partire da questa discussione, intanto intervenire per chi se la sente per stigmatizzare le parole, perché davvero sono delle parole che ci portano a, non voglio neanche entrare sul dibattito femminicidio sì, femminicidio no, perché è ovvio che è femminicidio sì, ne stiamo discutendo da tantissimi anni, ci abbiamo provato anche a mettere più risorse, io non voglio nemmeno dare adito a quelle parole, ma io mi chiedo davvero se dentro un'aula ci sono delle persone che hanno
il coraggio nel silenzio dell'aula di dire queste cose, io penso ci dobbiamo alzare e dire che quelle parole vanno stigmatizzate, perché altrimenti tutto quello che poi noi facciamo, votare l'osservatorio, cercare una condivisione nella mozione che poi voteremo per il consenso libero e informato, come stiamo provando a fare, che senso hanno se poi nella società invece le persone si riconoscono in alcune parole che vengono dette qua dentro? Io credo davvero che sia importante dirlo prima di entrare nel provvedimento, non perché ci sia la necessità di dire che quelle parole sono sbagliate, perché la necessità è quella di dire che quelle parole sono sbagliate soprattutto qui dentro, perché poi chi sta fuori è legittimato a seguire un certo tipo di comportamento violento, misogino, a dare della stupida quando si vede una donna magari in un ruolo di potere, no? E più, addirittura glielo si dice di più, oppure per come è vestita, perché ha una felpa con alcune figure sataniche, allora vuol dire che in quell'omicidio, femminicidio c'è stata anche lei dentro, ma stiamo scherzando, questo è il punto che io vorrei portare dentro l'aula, perché davvero speravo che quest'aula avesse cambiato anche nei suoi componenti un modo di pensare e ragionare, evidentemente non è così. E quindi peccato che Valdegamberi non sia qui, sarà andato a fare un comunicato stampa dove deve assolutamente riportare il pensiero vannacciano nei nostri territori. Se questo è il suo lavoro e se questo è quello che vuole continuare a fare invece di guardare i provvedimenti, va bene così. L'osservatorio è importante. Quello che dico, visto che mi manca poco tempo, è che manca una parte, quindi benissimo, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo provato a farlo diventare un luogo ancora più importante, come dice la relazione, c'è tutta la parte di raccolta dati, monitoraggio, studi e ricerche, proposte legislative che da quell'osservatorio dovrebbero seguire. Io spero seguiranno nell'anno successivo, perché il lavoro anche con appunto il tentativo che abbiamo fatto di costruire in divenire un intergruppo composto da donne che si occupa di pari opportunità e che cerca di portare qui dentro un ragionamento sensato su questi temi, anche a partire da lì possa arrivare un segnale, perché l'osservatorio serve se l'osservatorio dà gambe a delle scelte. L'osservatorio serve se serve con quelle gambe a portare anche alcuni dei nostri consiglieri a capire che certe parole non sono opportune qui dentro come non sono opportune fuori. Grazie consigliera. Consigliera Bigon. Presidente, le parole sono importanti e credo che noi abbiamo il dovere di usarle e nominarle correttamente, perché è il primo passo per governare bene le cose. E allora quando sentiamo dire ma perché parlare di femminicidio se l'omicidio è per tutti? Perché l'omicidio è un fatto generico. Il femminicidio invece sta proprio nella parola e nella matrice. Si denomina un fatto perché una donna viene uccisa in quanto donna, in quanto genere, in quanto è stata controllata, si parla di possesso o di una richiesta di autonomia. Quindi è una matrice, è un aspetto culturale per cui il femminicidio è fondamentale usarlo correttamente. E guardate, a diversità degli omicidi, il femminicidio rimane un numero molto elevato e costante, mentre gli omicidi diminuiscono. Se un uomo ruba per denaro, la chiamiamo rapina, e il movente è il denaro. Se invece una donna viene uccisa per possesso, lo chiamiamo femminicidio, perché questo è il termine corretto e noi abbiamo il dovere di usare termini corretti, soprattutto in questo ambito, e dobbiamo anche fare in modo che questi numeri diminuiscano. Il fatto dell'osservatorio, la legge che abbiamo approvato lo scorso mandato, è fondamentale perché dobbiamo capire la matrice, il motivo e soprattutto dare un aspetto culturale fondamentale, e lo dobbiamo pensare e partire attraverso le scuole, aspetto fondamentale che in questa regione dovremmo veramente cogliere e investire molto di più, cosa che non viene fatto, perché se noi partiamo dalle elementari e partiamo dalla scuola, noi tutti abbiamo fatto, quasi tutti abbiamo fatto gli amministratori e i sindaci e sappiamo quant'è importante partire con quell'aspetto lì, e lo dobbiamo fare investendo, ed è questa la richiesta
che dobbiamo tutti noi portare avanti. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Montanariello, prego. Grazie Presidente, non sarei neanche voluto intervenire oggi, però credo che sia giusto, dopo le parole pesanti, fuori luogo e inappropriate che abbiamo ascoltato, che all'interno di quest'Aula tutti quanti provino a dare un messaggio contrario, anche per dimostrare a chi ci ascolta a casa che un pensiero che purtroppo c'è, ma è un pensiero isolato, è un pensiero personale e non è un pensiero delle istituzioni. Guardate, a me diventa simpatica, per usare un termine contraddittorio a quello che davvero penso, l'idea che ci siano delle forze politiche che tentano di costruire consenso su temi maledettamente così di attualità e delicati, in modo anche, e questo vale per tutti, chiunque lo fa, e che allo stesso tempo, Presidente, esiste un modo contraddittorio di distorcere la realtà, perché guardate, quelle stesse forze politiche che ti dicono che bisogna vedere il reato e non il perimetro, la statistica o la modalità di chi e come lo commette, sono gli stessi che su altri reati creano un perimetro ben definito usando numeri e statistiche per utilizzare con l'esercizio opposto un'operazione di marketing elettorale. E guardate, non è una questione di numeri in più e numeri in meno, è una questione di avere contezza della realtà, perché oggi, mentre stiamo riflettendo di un tema di discussione, che per noi è un tema di discussione nobile e legittimo, ci sono delle persone che questo dramma lo vivono, lo hanno vissuto, e ci sono famiglie e destini personali interi rovinati, perché dietro la vittima di un femminicidio ci sono famiglie intere che su questo tema si portano lo strascico tutta la vita dietro. Cioè, non è che se domani a una famiglia gli uccidono la figlia la puoi derubricare dicendo no, è un omicidio generale. Ci sono dei dolori che si protraggono, e quindi penso che sia squalificante anche, tra l'altro, Presidente Zaia, mi permetta, manca un intervento anche politicamente codardo, perché è troppo facile intervenire, dire una cosa con un messaggio, un linguaggio forte e abbandonare l'Aula. Se questa è la forza di chi col petto in fuori dice che mette la faccia, io incomincio a preoccuparmi un po', perché io di fronte alle bandiere della codardia politica di chi non tiene il dibattito incomincio a essere preoccupato, perché questo è il vero messaggio: lanciare il sasso, dire una scemenza politica e scappare. Allora io invito a tutti quelli che danno i messaggi distorti a stare qui a confrontarsi, perché anziché l'avanzata del generale io vedo la fuga dei conigli, con tutto il rispetto per i conigli che hanno molto più coraggio di chi dice delle cose forti e non cerca il confronto. Provo a rientrare nell'intervento anche ricordando che la scorsa legislatura c'è stato un lavoro bipartisan per portare alla nascita di questo osservatorio, c'è stato un insediamento molto bello, c'era qui anche Giulio Cecchettin, mi ricordo, molto commovente, molto forte, ed è stato un momento dove, al netto di chi o come è partita l'idea, che rivendichiamo insomma con la nostra ex capogruppo Camani, c'è stata una convergenza, perché non sono temi politici, sono temi di buonsenso, e quindi ognuno ha fatto la sua parte. Perché, Presidente, la violenza di genere non è un'emergenza che riguarda soltanto alcune persone, alcune famiglie, è una questione sociale, culturale, democratica, che interpella tutte le istituzioni. Ogni donna che subisce violenza vede compromessi i propri diritti fondamentali, quello della libertà, alla sicurezza, alla dignità, all'autodeterminazione. Per questo il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi all'intervento quando il reato è già stato commesso, che è una delle grandi sfide delle istituzioni. Deve partire dalla prevenzione, dall'educazione al rispetto, dalla promozione della parità e dal superamento degli stereotipi e discriminazioni che ancora oggi alimentano relazioni di potere e di sopraffazione. Ricordiamoci che in questo Paese le discriminazioni sono tante. Ricordiamoci che l'altro giorno un padre ha ucciso un figlio. Un padre ha ucciso un figlio. Siamo al livello massimo della discriminazione che avviene anche all'interno di chi ha lo stesso sangue. Quindi non possiamo negare che il tema delle discriminazioni non esiste. Dopo ci sono i casi che possono essere letti o interpretati, ma di fronte a un padre che perde una figlia o un padre che uccide un figlio,
Credo che siamo di fronte a una riflessione vera che va messa in campo su quello che le istituzioni possono provare a fare di fronte a una piaga sociale che non si arresta certo con la bacchetta magica, però la Regione ha un ruolo fondamentale. Significa sostenere concretamente la rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio, dei servizi sociali, delle aziende sanitarie, delle forze dell'ordine, della scuola e del mondo dell'associazionismo. Significa investire nella formazione degli operatori, nella raccolta delle analisi e dei dati, perché quelli contano, a differenza di quello che dice qualcuno, perché solo conoscendo il fenomeno possiamo costruire pratiche realmente efficaci. Dobbiamo garantire percorsi di prevenzione tempestivi, accompagnare le donne verso l'autonomia economica e abitativa e sostenere anche gli interventi rivolti agli autori di violenza quando previsti affinché si riduca il rischio di recidiva. La sicurezza delle vittime deve rimanere una priorità assoluta, perché anche quella, che dobbiamo dircelo Assessore, se non ci fosse la nostra fantastica rete di volontariato e di associazionismo in Veneto, molto spesso tu, una vittima che ha subito violenze, non riesci neanche a garantirgli una casa rifugio sicura. E va a finire che da una parte siamo tutti bravi a dire che si combattono questi fenomeni, dall'altra se non hai un'associazione strutturata che lavora nella tua comunità, rischi di dover dire a chi ha sporso denuncia che deve tornare a casa, perché non puoi dirgli che dorme in macchina, non puoi dirgli se ha un figlio che deve proteggere come si deve proteggere lei, che deve andare a dormire sotto un ponte. E queste cose si fa coi schei, non coi buoni propositi, coi schei, con tutti quei soldi che molto spesso buttiamo in cose meno utili, non dico inutili, e che in un momento storico come questo invece dovrebbero vedere una priorità per poter dare un orizzonte vero. Perché è inutile spiegare che bisogna denunciare e dopo dire che dopo che ha denunciato uno che minaccia di ucciderla deve tornare a casa. Sinceramente questo è un vuoto che le istituzioni, al netto del colore politico, molto spesso manifestano a carattere diffuso sul nostro territorio e che deve essere uno dei punti dove noi possiamo intervenire e dobbiamo intervenire, visto che su altro magari è più complesso intervenire, pur dovendo accettare la sfida e il maledetto dovere di farlo. Su un tema come questo non dovrebbero esistere divisioni politiche. La tutela della vita e della libertà delle donne appartiene ai valori fondamentali della nostra Repubblica. Il Consiglio regionale è chiamato a dare un segnale di responsabilità e di unità, traducendo questi principi in risorse adeguate, per quello che dicevo prima, servizi accessibili e azioni coordinate sul territorio. Il nostro compito è costruire una comunità in cui nessuna donna si senta sola nel chiedere aiuto e nessuna forma di violenza venga considerata normale, tollerabile o inevitabile. È questo l'impegno che noi dobbiamo assumere con responsabilità e determinazione. E chiudo dicendo che la violenza di genere esiste quotidianamente anche nelle aziende pubbliche. Anche quando tu dici a una mamma che fa un lavoro a rischio che gli neghi un allattamento a rischio, anche quando una donna viene pagata di meno su un'azienda pubblica, anche quando a una donna non vengono riconosciute quelle formule contrattuali che gli permettono di poter tutelare un pezzo importante della sua vita in alcuni momenti difficili, perché la violenza di genere parte dal piccolo ma diventa in grande. Allora su questo anche noi come Regione, su certi temi dovremmo intervenire. Io sono intervenuto la scorsa legislatura su un'azienda regionale che dopo aver votato tutte le buone pratiche della parità salariale aveva assunto una donna con un'agenzia interinale con 200 milioni di utile accantonato, negandogli maternità e diritti come malattia, ammortizzatori sociali. Oggi mi ha chiamato una lavoratrice che fa un lavoro molto delicato, c'è stata un'aggressione l'altro giorno dei suoi colleghi e gli hanno negato allattamento a rischio. Allora, se neanche nelle aziende pubbliche riusciamo a dire che quando una donna ha delle situazioni di fragilità, nel rispetto della norma e della legge, non si pensi di intervenire per creare quella comfort zone che deve essere data a qualsiasi persona in difficoltà, indipendentemente dal sesso, o che vede un momento della sua vita particolare, com'è quando mi sono ammalato io, che l'INPS mi ha dato la malattia. Poi provate a pensare invece se non è anche in un'azienda pubblica una forma di violenza negare dei diritti a una donna mettendola di fronte a un muro di discriminazione solo perché si trova in una condizione di poter vivere uno dei momenti più felici della sua vita, ovvero diventare mamma.
Anche queste sono forme di discriminazione che noi come Regione potremmo intervenire, perché quando si parte da lì e tu discrimini una persona solo perché è donna, solo perché ha delle esigenze diverse, dopo non possiamo lamentarci quando si erige il pilastro della cultura patriarcale, la condanniamo tutti sui social, l'ignoranza dilaga a fiumi. Ogni buona pratica è un mattoncino contro una diga sbagliata, e siccome questo ormai non è una diga, è uno tsunami, è un cancro che nella nostra società si sta battendo, con i risultati che vediamo, che ci sono leoni da tastiera o leoni da aula che dopo negano il fenomeno. Io credo che ci vuole una grande riflessione tra noi e un grande sforzo affinché gli errori del passato e tutte quelle purtroppo vittime che ci siano state perlomeno possano avere le loro famiglie la consapevolezza che si faccia di tutto affinché non ci siano altri figli, altre figlie, altre mogli che vivano la stessa situazione drammatica e di tragedia. Grazie consigliere. Consigliere Travisi. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio anche la Presidente Lanzarin per la sua relazione sull'osservatorio. Ho molto apprezzato, insomma, conoscevo poco l'attività di questo osservatorio, invece credo che sia davvero importante. Sia davvero importante soprattutto nel momento in cui l'osservatorio arriva a delle conclusioni che poi portano a fare, perché prima bisogna osservare e poi bisogna fare. E se mi sono alzato e ho fatto l'intervento è perché bisogna fare. Io devo dire la verità, anch'io, come diceva Montanariello, non volevo intervenire, perché credo che colleghi davvero trasversalmente e soprattutto le colleghe siano intervenuti e abbiano detto anche cose più importanti delle mie, però poi ho sentito molto da vicino quello che è stato detto dal consigliere Valdecambere e davvero non posso non intervenire. Sentivo sotto il sellino, la poltrona, come il sellino dei piloti quando l'aereo sta per cadere, proprio che la poltrona mi portava su, perché davvero è stato vergognoso quello che è stato ascoltato. Al di là di una precisazione giuridica che ci tengo a fare, poi magari gliela riferirò visto che è assente, l'articolo 577 bis punisce chiunque cagiona la morte di una donna in quanto donna, eccetera, eccetera, chiunque. Quindi in questo medioevo che avanza, considerando che mi fa piacere che si sia fatto anche lo scrupolo per le coppie gay, visto che dallo stesso partito politico di cui fa parte vengono considerati malati che dovrebbero essere eliminati dal nostro Paese, lo voglio rassicurare sul fatto che invece l'articolo 577 bis punisce anche in quel caso. Però detto questo, mi trovo a dire delle cose, perché io non sono stato un amministratore, non sono stato un sindaco, però ho visto spesso direttamente gli occhi delle donne quando venivano a fare denuncia. E allora poi quando ti ritrovi una persona che è stata arrestata per stalking che ti dice ma sa dottore, alla fine per me la mia compagna è come il mio Rolex e quindi io non accetto che il mio Rolex si slacci dal polso e se ne vada via per fatti suoi e quindi io devo fare qualcosa e devo intervenire. E allora io credo che di fronte a questi uomini che sono ancora convinti nel 2026 che le loro compagne, che le loro ex compagne, che le loro mogli siano oggetti di loro proprietà, e allora noi dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa nelle scuole, forse dobbiamo fare qualcosa anche nel Consiglio regionale nostro, se anche fosse solo per una sola persona che è convinto che questo sia ancora possibile. Perché poi dobbiamo sfatare le leggende, qualcosa è già stato detto, la violenza sulle donne è trasversale, non mi ripeto, la violenza sulle donne non è ciò che viene fuori da un raptus di follia, perché anche questo spesso viene detto, è l'ennesimo raptus di follia, ma come mai quella persona tanto per bene riuscire a fare una cosa del genere? Quella persona che aiutava le vecchiette ad attraversare la strada, quella persona che mi diceva sempre buongiorno e buonasera. Un raptus di follia è qualcosa che nasce all'improvviso, ma se io esco fuori da casa con una tanica vuota, vado a un distributore di benzina, la riempio di benzina perché sono convinto di volerla gettare addosso a una persona e poi, come in un caso seguito da me, non sono riuscito a darle fuoco solo perché l'accendino non ha funzionato. Se io esco da casa con un coltello lungo 40 centimetri per poi colpire la mia ex compagna con 27 coltellate, una delle quali non la raggiunge soltanto perché ha 1 millimetro dall'aorta, se io, come è successo nel caso di Lucia Annibali, pago addirittura altre persone perché possono buttare l'acido in faccia alla mia ex compagna colpevole di aver finito una storia, allora vuol dire che c'è ancora tanto da fare e allora vuol dire che tutte le panchine che ci circondano dovrebbero diventare rosse e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado debbano andare persone professioniste, persone che sanno
come si può insegnare che cos'è l'educazione ai sentimenti, alle emozioni, spiegare che così come una storia inizia, una storia può anche finire, ma se io poi accanto mi ritrovo un consigliere regionale che dice l'esatto opposto, e allora io non potevo non alzarmi e dire tutto questo, e francamente mi piacerebbe, tanti si sono già alzati, che ognuno di noi davvero si alzasse per dire che il Consiglio regionale non ha nulla a che fare con quelle parole che sono state dette e che continuano a essere dette in questo Consiglio regionale e in ambito nazionale. Grazie. Prego, consigliere. Consigliere Rocco. È difficile intervenire dopo il collega Trevisi, però ho anticipato un po' anche il sentimento che ha preso forma dentro di me quando ho sentito prima le parole del collega Valdegamberi. Io non mi permetterei mai di dire, diciamo, di offendere il pensiero di un'altra persona, però ritengo che parole di questo tipo abbiano un impatto addirittura peggiore rispetto a tutti i soldi che non riusciamo a mettere per la prevenzione, a tutti i programmi che non riusciamo a fare. Perché io ho sentito un passaggio che mi ha in particolar modo colpito quando tra le cause della violenza di genere ho sentito parlare della mercificazione del corpo. E penso che questo sia terribile perché ho sentito proprio spostare il peso della responsabilità dal carnefice alla vittima. E penso che la violenza non nasca da come una donna si veste, la violenza non nasca da come una donna decide di vivere la propria libertà, ma la violenza nasce dall'idea che un uomo ha che quella donna sia di suo possesso e che quindi sia assolutamente un suo diritto sopraffarla e finanche utilizzare violenza nei suoi confronti. E questa si chiama vittimizzazione secondaria e penso che vada in tutti i modi stigmatizzata. Quindi fondamentale fare l'educazione affettiva, fondamentale educare al rispetto del corpo, dopodiché ciascuno col corpo fa quello che ritiene e nessuno è in diritto di cagionare danni ad altre persone per come decidono di vivere la propria libertà. C'è un altro dato che mi piacerebbe citare in quest'Aula, tanti dati sono stati citati, ma qualche giorno fa è emersa la relazione di Banca Italia sullo stato di salute dell'economia veneta. Ci sono dei dati che un po' preoccupano, nel senso che dicono che noi siamo sostanzialmente in stagnazione, siamo fermi per vari motivi, un motivo chiaramente è il rallentamento della manifattura tedesca, un motivo è il fatto che le nostre aziende sono molto liquide, significa che non fanno investimenti perché sono prudenti e hanno paura in questo momento di esporsi sul lato investimenti, ma c'è un altro dato strutturale che è stato citato come pilastro per quanto riguarda la condizione di stagnazione della nostra regione e questo dato è il calo dell'occupazione. L'occupazione è calata dell'1,3%. Ebbene, l'occupazione maschile è sostanzialmente invariata, tutto il calo di occupazione rilevato da Banca Italia in questa regione è il calo di occupazione femminile. Allora io penso che una donna abbia diritto chiaramente di non subire violenza a prescindere dal fatto che lavori o meno, va insegnato il rispetto, però abbiamo sentito quanto importante sia l'autonomia economica, l'autonomia decisionale e credo che una società avanzata si misuri non soltanto nel momento in cui permette a qualsiasi cittadino di vivere liberamente, ma mette in atto tutte quelle forme che permettono al cittadino anche di esercitare la propria libertà, per cui non bisognerebbe parlare di temi economici quando si tratta di chiaramente violenza, qua si parla di educazione, si parla di rispetto che deve venire prima di tutto, ma credo che una riflessione anche sul tema dell'occupazione femminile, dell'autonomia femminile vada fatto, sia perché stiamo parlando di diritti, sia perché è dimostrato da tutti gli indicatori che dove è maggiore la presenza di donne a lavoro, maggiore è la crescita della società. Per cui io spero che si possa iniziare ad avviare una riflessione anche su questo. Grazie consigliere. Consigliere Baldan. Grazie Presidente. Allora, io ho un po' un intervento che, devo dire la verità, voleva essere focalizzato sulla relazione del Presidente Lazzarini, a quale ringrazio per la relazione, ringrazio per tutto il lavoro che di fatto con l'approvazione di questo regolamento si accingerà a fare l'osservatorio. Chiaramente poi all'interno del regolamento, all'interno dell'osservatorio i tempi cambieranno, ce lo auguriamo tutti, le situazioni cambieranno, gli equilibri cambieranno,
ma perlomeno questo osservatorio si occuperà di una cosa che qualcuno oggi qui dentro e altrove recentemente ha detto che non esiste. E affermare che il femminicidio non esiste è una cosa gravissima. Mi dispiace anche che il consigliere Valdegamberi non sia presente, perché se questa fosse una cosa che lui veramente pensa, allora potremmo dibattere sulla forza delle idee, perché la forza delle idee è importantissima. Potremmo stare qui anche qualche ora a capire la natura del suo pensiero, sperando da un certo senso che addirittura ce ne sia, che ci sia una natura del pensiero, che non sia solamente uno slogan becero di propaganda politica per qualche like in più sui canali social. Affermare che non esiste il femminicidio è, nella migliore delle ipotesi, una storpiatura della realtà, e io mi spero, o una mala lettura della realtà, e io spero che questo sia la provenienza del consigliere Valdegamberi, del suo pensiero o del partito che rappresenta, ma purtroppo nel peggiore dei casi significa anche avere una limitata, cerco di essere il più leggero possibile, una limitata percezione di quello che ci circonda, perché è chiaro che il femminicidio è una piaga sociale, lo è da troppi anni, per certi aspetti sta pure peggiorando. Qualsiasi statistica, e dico una cosa forte, qualsiasi numero, qualsiasi statistica che noi abbiamo rispetto al femminicidio è di fatto annullata. È di fatto annullata ogni qualvolta c'è un nuovo atto di violenza nei confronti delle donne, come è successo pochi giorni fa a Scorzè, dove qualcuno ha deciso di sfigurare il volto di una donna, perché evidentemente questa donna avrà avuto chissà quali colpe sentimentali nei confronti di un uomo o nei confronti di qualcuno. E il femminicidio ha una base, purtroppo, e questo lo sappiamo, con tantissime sfumature, però ha una base che viene dalla violenza anche verbale. E quindi quando noi ci troviamo, ad esempio, esponenti politici usare della violenza verbale nei confronti delle donne o di altri esponenti politici, magari per il loro aspetto fisico o magari perché hanno un ruolo apicale per il quale devono criticare a tutti i costi. E molto spesso non ci sono le levate di scudi da parte di tutti, ma le levate di scudi sono a macchia di leopardo, in base alla convenienza politica del momento. Ed è questa la cosa inaccettabile, che poi sfocia in atti di violenza e di femminicidio. Oppure quando si colpisce una donna, come è stato detto prima, nel luogo di lavoro, all'interno del proprio ruolo nella famiglia o nella società, o addirittura quando si colpisce un caro, una cara, un figlio, una figlia di una donna per colpire quella donna. Quello è già un atto di violenza, quello dovrebbe già essere visto come un preludio di un possibile femminicidio degli anni. Il femminicidio non nasce così, a caso. L'atto di femminicidio è una cosa che purtroppo si costruisce dopo diversi atti di violenza nei confronti delle vittime. E quando si parla di femminicidio non c'è spazio per le giustificazioni, non c'è mai spazio per le giustificazioni, perché se noi tendiamo a giustificare il raptus, come prima è stato detto, o a giustificare l'atto di violenza, no, perché sai, è un tipo violento e in quel caso non si è trattenuto, perché negli anni è successo anche questo nell'aula di tribunale, quando abbiamo sentito giustificare magari che per motivi religiosi si giustifica rispetto ad un'altra situazione la violenza su una donna, perché la provenienza sociale è diversa e quindi va compresa. No, non va mai bene questa cosa qui. Ma se all'interno delle istituzioni non tutti siamo unanimi rispetto al fatto e alla gravità che purtroppo rappresenta il reato di femminicidio nella società oggi, purtroppo abbiamo già un tassello che manca verso l'unanimità nel lavorare assieme. Io capisco l'esigenza ovviamente anche di parlare a quella fortunatamente, o spero fortunatamente, piccolissima fetta della nostra società che evidentemente pensa ancora che il femminicidio possa essere qualcosa non di giustificabile, ma perlomeno di
riconoscibili in una serie di atti che poi portano ovviamente alla violenza fino alla morte della donna. E non è vero, come si vuol far pensare in quest'Aula, che se una donna uccide un uomo non viene punita o non viene riconosciuta come violenta, perché questo è quello che qualcuno ha tentato di dire qui oggi. Qualcuno ha tentato di dirci che se una donna uccide un uomo non è riconosciuto come reato. E questo è ancora più grave, non dovremmo davvero accettarlo. Quando ho sentito le parole del consigliere Valdegamberi, inizialmente ho pure pensato dentro di me, ma perché le donne in quest'Aula non si alzano ed escono? Però poi sono anche giunto alla conclusione che è proprio attraverso l'unione delle idee che si combattono le idee che non devono, a nostro parere, entrare nelle istituzioni. E quindi ho capito che la mia voce non è la voce di un uomo che si affianca alle donne come che dovesse difenderle, cosa che le donne sanno fare già molto bene e meglio degli uomini, ma è semplicemente la nostra voce rispetto a qualcosa che non può essere accettato, né oggi né domani. Criticare in un certo qual modo l'osservatorio non nel merito della questione, non facendo una critica costruttiva rispetto a quello che potrebbe fare in più l'osservatorio, ma addirittura dicendo no, perché dovrebbe essere un osservatorio sulla violenza e basta. Questo è un tentativo di limitare il reato di femminicidio, di non riconoscere che effettivamente c'è un problema. Ci sono diverse vie per affrontare ovviamente questa piaga. C'è il ruolo delle scuole, l'abbiamo detto, c'è il ruolo anche della politica, c'è il ruolo di ognuno di noi all'interno anche della società, perché molto spesso capita tutti i giorni a noi di sentire casi più o meno vicini dove una donna attraverso una violenza verbale, attraverso una violenza fisica viene messa, o perlomeno il tentativo è quello di metterla un passo dietro all'uomo. Però il riconoscimento deve essere corale anche su tutte le forme di violenza. Quindi noi non dovremmo accettare ad esempio quelle persone che per motivi religiosi mettono la donna in una posizione chiaramente più debole rispetto all'uomo. E come non ci deve essere giustificazione alcuna quando sentiamo dire che il reato di femminicidio non esiste o non dovrebbe esistere, non ci dovrebbe essere giustificazione alcuna quando abbiamo a che fare con realtà religiose, sociali o quant'altro che riconoscono nella donna un ruolo debole all'interno della nostra società. Non accettare il femminicidio, come era stato detto qualche giorno, è molto grave di per sé per un concetto molto, molto semplice e banale, ma che in realtà è un concetto molto profondo. Non accettare il femminicidio è non accettare la libertà di una donna. E per tutto ciò che rappresenta la donna nella nostra vita, e non sto parlando di ruoli complementari all'interno della famiglia, come ho sentito dire poco fa, ho sentito dire anche questo, il ruolo complementare della donna, significa non riconoscere la società di fatto. Si rischia proprio di non riconoscere la provenienza dalla quale veniamo. Significa non rispettare noi stessi, significa decidere liberatamente per chissà quale motivo, e mi viene anche da dire chissà se il consigliere Valdegamberi tra qualche anno la penserà ancora come la sta pensando oggi, ad esempio, ma si rischia veramente di azzoppare una parte della società che esattamente come l'uomo, come quasi ci fosse una divisione sempre e continua tra uomo e donna, ha un'importanza rilevante in tutti i settori, in tutti i mondi e in tutte le realtà che ogni giorno viviamo. Chiudo ringraziando ancora il lavoro che è stato fatto rispetto al regolamento che oggi stiamo discutendo e mi auguro che questo tema venga affrontato con una certa regolarità in questi anni e che sia un tema attraverso il quale il contributo di tutti, e dico di tutti, sia fondamentale, ma il contributo per andare in una direzione,
non il contributo per cercare di spostarla verso un altro asse che per noi sarebbe inaccettabile. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Morosini. Sì, grazie Presidente, gentili colleghi. Io pensavo che questo punto all'ordine del giorno oggi l'avremmo trattato con più agilità, ma fortunatamente lo stiamo trattando in modo adeguato e di questo ne sono felice. Anzi, faccio una proposta perché io sono un po' volteriano, tutelo e difendo l'opinione di tutti, però credo che sia giusto che noi stigmatizziamo quello che è avvenuto oggi. E il miglior modo per difendere il lavoro che è stato fatto dall'Osservatorio, e ringrazio sia la collega Lazzarin della sua relazione che ho ascoltato con attenzione, sia la collega Ometto che Luisetto, chiedo scusa, che pure ha illustrato attentamente altri rilievi, per quello che ci hanno detto e per tutto l'impegno che ci hanno profuso. Però oggi io chiederei ai colleghi, e sarà la mia conclusione poi, a tutti i colleghi maschi di intervenire, magari anche solo per 30 secondi, per dire che non siamo, nessuno di noi è d'accordo col pensiero libero che continueremo a difendere, che il collega Van de Gamberi possa esprimere, ma se questo è il nuovo della politica in Veneto, noi dobbiamo alzarci tutti, pigiare il pulsante e intervenire. No, non siamo d'accordo, in modo tale che il collega Van de Gamberi, che rispettiamo come consigliere, abbia a capire un messaggio chiaro. Siamo tutti contrari a chi nega il femminicidio. Allora, il femminicidio, che è una delle espressioni della violenza contro le donne, la più grave, ovviamente, la più intollerabile, la più difficile da accettare, innanzitutto non è una parola nuova, non è un neologismo. C'era il Tribunale internazionale per la violenza contro le donne che è ben del 1977, Van de Gamberi avrebbe dovuto quantomeno prepararsi un po' di più invece che ripetere a memoria quello che dice il generale Vannacci. Ma poi, come ha detto bene il collega Trevisi, la norma del 577 bis del codice penale usa come prima espressione la parola chiunque, che è un pronome indefinito ed è rivolto a tutti, quindi anche il caso in cui una donna uccida un'altra donna. Quindi vuol dire argomentare in modo distorto, sbagliato, non conoscendo nemmeno il testo di riferimento, come si diceva prima. Poi è un tema questo che ha una grande rilevanza. La nostra società, almeno qui in Veneto, lo sente come un tema pregnante, forte, un tema dal quale non si può prescindere. Non sono i numeri, anche se dovessero scendere, e tutti ci auspichiamo che possa scendere il numero di questo tipo di reati e delle morti da violenza a femminicidio, rimane comunque in sé un atto di prevaricazione, un atto intollerabile di aggressione nei confronti di quello che ingiustamente è definito il sesso più debole o comunque la figura più vulnerabile che completa il nostro modo di essere nella vita su questa terra. Poi, ripeto, l'Italia ha ratificato nel 2013 la Convenzione di Istanbul del 2011. Curiosamente e vergognosamente questa convenzione importantissima che porta il nome della capitale della Turchia è stata poi rinnegata dalla stessa Turchia. Quindi teniamolo in mente quando questo Paese chiederà di entrare nell'Unione Europea. Sono dei tasselli che dimostrano il livello di civiltà, di attendibilità, di serietà di un Paese. Ripeto, sottoscritta nel 2011 ad Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013 e poi rinnegata dalla stessa Turchia. Sono cose importanti perché questa convenzione è nota come la convenzione delle 4P. La prima è della prevenzione. Ovviamente c'è un numero di urgenza, il 1522, ma non basta un numero di chiamata d'urgenza per la prevenzione. Ci vuole qualcosa di più. C'è poi la seconda P, è la protezione, e qua la protezione, consentitemi, sentivo anche dalle osservazioni, dalle relazioni delle due colleghe, la protezione
passa innanzitutto attraverso la specializzazione. Io l'ho vissuto professionalmente. Purtroppo, e questo non è una cosa bella che vado a dire, a volte abbiamo non solo avvocati, ma anche operatori delle forze dell'ordine che non sono qualificati, o PM che non procedono nei 3 giorni all'audizione della parte offesa, se è ancora viva, in caso di violenza, se è morta. Ecco. Tant'è vero che il legislatore giustamente ha previsto addirittura la rimozione del fascicolo del PM che è inadempiente rispetto ai 3 giorni. Ma la prevenzione passa attraverso anche una specializzazione, dicevo, alle forze dell'ordine. Riferisco in modo così indicativo, perché anche per la ragione di privacy, un caso che ho vissuto direttamente e che è accaduto in provincia di Pordenone. Una signora che tornava dalla sua attività lavorativa dopo il turno della sera è stata aggredita in modo che non vi descrivo perché mi veniva da vomitare quando ho letto il verbale, con resoconto dei fatti, una cosa abominevole per le modalità. Si è salvata solo perché gli ha morso, letteralmente staccato il polpaccio della mano qui e quindi altrimenti era presa proprio fisicamente brutalmente e vi lascio i dettagli. La cosa è stata evidente, brave le forze dell'ordine che hanno individuato il colpevole immediatamente ricercato, però gli hanno detto: signora, è così pacifico il fatto, adesso l'abbiamo preso, l'abbiamo documentato, era un extracomunitario purtroppo, ma fosse stato un italiano sarebbe stata la stessa cosa, ma è rilevante ai fini poi dell'indennizzo. Gli hanno detto: non serve che si costituisca, guardo te Trevisi perché sei un esperto della materia, un po' come me, hai vissuto queste cose. Non serve che si costituisca parte civile, basta che vada all'udienza, abbiamo già fatto il lavoro noi. No, se fossero stati specializzati quei poliziotti avrebbero dovuto dire alla signora: vada da un avvocato, si costituisca parte civile, eserciti il suo diritto, faccia valere la sua giusta pretesa, perché? Perché quello economicamente è incapiente, non risarcirà mai il danno a cui poi è stato condannato. E c'è una legge dello Stato che l'Osservatorio spero possa riprendere in considerazione ulteriormente, la 112 del 2016, che prevede, nel caso in cui l'aggressore sia incapiente, un diritto all'indennizzo fino a 25.000 euro. Era il caso che ho curato io. E chiaramente, non essendo costituita parte civile, purtroppo su indicazione dell'autorità di polizia che ha sbagliato, ecco qua l'importanza della specializzazione, abbiamo dovuto fare i salti mortali per arrivare a ottenere qualcosa, e devo qui ringraziare il sottosegretario Ostellari che effettivamente si è adoperato per far sì che la burocrazia non vinca sulla stupidità o sulla non specializzazione o non preparazione. Ma è un tema delicatissimo. La prevenzione, ripeto, la protezione con le specializzazioni, il perseguimento dei colpevoli nelle forme più rapide possibili, come in questo caso è giusto che sia, con l'indennizzo. Lo Stato mette fino a 25.000 euro, forse come Regione potremmo fare anche indicativamente, anche simbolicamente, qualcosa in aggiunta, perché credetemi, questa persona che io ho assistito, questa donna violentata brutalmente per strada, in modo inumano, vergognoso, oggi è dallo psicologo, è in trattamento psicologico, in terapia psicologica e non ne verrà fuori facilmente da questo. È una rivoluzione nella vita di una persona che ha normali sentimenti rispetto degli altri, è una violenza di una gravità intollerabile e inaudita. E quindi, voglio dire, su questo tema noi dobbiamo essere molto, molto sensibili e attenti e non possiamo assolutamente prescindere dall'attuare e attivare ulteriori misure a tutela delle persone che sono vittime della violenza, perché quello che c'è fino ad oggi è qualcosa di buono, ma non basta. Il reato di femminicidio non si tocca, ovviamente, perché è un reato che ha una sua motivazione e che fortunatamente è stata condivisa, finalmente è stata condivisa anche dal legislatore italiano, ripeto, con una legge che ha appena 6 mesi di vita, perché è entrata in vigore a dicembre il 2 dicembre dell'anno scorso. Quindi ringrazio, ripeto, le colleghe che hanno fatto la relazione su questo importante tema, invito tutti i colleghi maschi veramente a intervenire tutti per dissociarsi dalla posizione di chi contesta il reato di femminicidio.
È un gesto di grande civiltà che qualifica questo Consiglio regionale, che rende solidarietà alle colleghe che appunto con noi siedono in questi banchi e che dà un messaggio al mondo veneto esterno che credo sia estremamente importante ed utile per tutti noi, perché anche questo è un segnale sulla linea della prevenzione che abbiamo bisogno di dare all'esterno. Non siamo indifferenti, non possiamo essere indifferenti, chi è indifferente è complice. Grazie Presidente. Prego. Consigliera Martini. Era prenotata prima di voi, solo che c'è stato un errore. Prego. Grazie Presidente. Io sono spiacevolmente colpita dalle parole del collega Valdegamberi, che però si è contraddetto e ha fatto capire la vera natura del suo essere quando ha parlato di coppie omosessuali, nello specifico di coppie lesbiche, perché parlando della relazione all'interno delle coppie lesbiche ha usato il termine se la parte dominante uccide l'altra parte, come se all'interno di due ragazze o di due donne che affettivamente si vogliono bene ci debba essere per forza una parte maschile e una parte femminile. Questo denota una profonda non conoscenza, e uso il termine non conoscenza per non dire ignoranza, di tutta quella che è la sfera dell'affettività fra persone dello stesso sesso. Queste persone non meriterebbero neanche di stare sedute nel 2026 a rappresentare una parte importante dell'elettorato, ma questa è la democrazia e dobbiamo dare voce a tutti. Spero che questa voce diventi con il tempo sempre più debole e sempre più fioca. Venendo al discorso del tema femminicidio, negare il termine femminicidio, e lo dico e parto proprio dal termine perché al leader del gruppo di Valdegamberi parla sempre con il vocabolario in mano, allora le parole piacciono molto anche a me. Il termine femminicidio è importante che esista, così come è importante che esista per esempio il termine mafia, e vi faccio un esempio. Se io nego il termine femminicidio, nego tutto quello che questo termine in quanto reato porta con sé, e quindi tutte le misure di prevenzione e di tutela della famiglia, dei figli, della donna se sopravvive, implica il fatto che ci sia riconosciuto che sia stato riconosciuto questo reato. In caso contrario è come se io dicessi che la mafia è semplicemente una organizzazione a delinquere, perché no, la mafia chiede il pizzo, la mafia e quindi vado ad azzerare completamente tutte quelle misure che sono state create per i delitti di mafia. Allora, se i termini hanno un valore, ce l'hanno perché ci danno il modo di combatterli nel valore intrinseco che hanno, e questo dovrebbero stamparselo nelle teste tutte quelle persone che in questo momento stanno denunciando che il termine femminicidio deve essere omologato ad un semplice, e lo uso fra virgolette, omicidio. Considerare quindi il femminicidio come un omicidio di una persona di sesso femminile ne azzera completamente la specificità. Le ricordo solo, per chi magari se lo è dimenticato, le misure concrete che il riconoscimento del termine dà a tutela delle persone, e sono riconoscimenti che si strutturano in diversi livelli. Le misure di prevenzione e protezione immediata, come il codice rosso, il braccialetto elettronico per le persone che hanno, per la persona o le persone che hanno aggredito, la fissazione della distanza minima a 500 metri, l'ammonimento del questore come strumento di prevenzione rapida, la tutela economica e lavorativa per l'autonomia delle donne che magari non denunciano perché economicamente non potrebbero più avere delle possibilità di vita concreta perché troppo dipendente dal partner. Quindi queste tutele specifiche vengono anche su questo fronte: il congedo stipendiato per le vittime di violenza, il reddito di libertà, la tutela degli orfani speciali perché sono orfani di
femminicidio, un riconoscimento fatto da una legge specifica a tutela dei figli delle vittime. I fondi speciali, le borse di studio, la sospensione immediata della responsabilità genitoriale da parte dell'autore del reato. Quindi introdurre queste norme, questo termine, non è un privilegio, ma un sostanziale riconoscimento della specificità del reato. Mi permetta anche una riflessione sulla questione di Valditara. Io sono una donna che fino a pochi mesi fa ho insegnato nella scuola e sono sempre stata a favore di tutti quei progetti legati all'educazione affettiva. A me piace chiamarla educazione affettiva e non educazione sessuale. Però è vero anche che come insegnante mi sono imbattuta in una psicologa che alle richieste di un ragazzo omosessuale, mio ex alunno, lei ha risposto dicendogli: ma guarda che l'omosessualità è una scelta, ed era una psicologa. Allora, di fronte a questa affermazione con questa affermazione io ho scritto una lettera alla preside denunciando il fatto gravissimo perpetuato da una specialista del settore, perché l'omosessualità è uno stato di fatto, non è una scelta. Un ragazzo e una ragazza non scelgono di essere bullizzati, discriminati, messi da una parte, eccetera, eccetera, eccetera. I ragazzi scelgono la via più facile e certamente non una via comunque di sofferenza. Ecco, di fronte a queste possibili situazioni ben venga una scelta condivisa con la famiglia dall'inizio, perché non è il decreto Valditara, non è la negazione della possibilità di fare educazione sentimentale nelle scuole o affettiva nelle scuole, ma è un patto con la famiglia. La famiglia viene messa al corrente di che cosa verrà detto all'interno della lezione specifica. Tutto qua. Per rispondere, e chiudo, mi permetta, Presidente, una battuta. Il collega Baldan ha detto che gli piacerebbe, che si chiede come mai le colleghe non si offendano e non si alzino in piedi per ribattere a quanto hanno sentito dal coraggioso collega Valdegamberi. Porca miseria, è andato via, dal coraggioso collega. Allora mi è venuto in mente questo, che un'ape non perde tempo per dire alla mosca quanto migliore sia il miele rispetto al letame, e tante volte l'ape sta zitta. Grazie. Bene, abbiamo capito che in natura ogni insetto fa il suo lavoro. Consigliere Manildo, prego. Non servono altre spiegazioni, prego. Grazie Presidente. Io ringrazio la Presidente Lanzarin e la Vicepresidente Luisetto per la relazione sull'osservatorio, sull'attività e sull'importanza del lavoro quotidiano che questo osservatorio sta facendo per farci riconoscere la realtà e per chiamare le cose con il loro nome. È proprio l'intervento del consigliere Valdegamberi che ci ha fatto tutti sobbalzare dal sellino e ci ha tutti indotto a intervenire. Io non volevo intervenire, ma mi ritrovo nel filone che la consigliera Ostanel, il consigliere Trevisi e il consigliere Morosina hanno auspicato, cioè il fatto che ognuno sottolinei la propria indignazione. Penso che non siano opinioni quelle che siano state dette da Valdegamberi, ma sia, parafrasando la canzone di Gaber, l'ennesimo tentativo di far finta di essere sani, far finta di non vedere una piaga che dobbiamo tutti combattere. La quotidianità, l'approfondimento, le modalità con le quali combattere questa grande vergogna è già stato detto e mi trovo assolutamente d'accordo. Sottolineo ancora un aspetto dell'intervento del consigliere Morosin, dove parla di necessaria specializzazione, ripreso inizialmente dalla consigliera Luisetto. Ritengo anch'io che non soltanto gli avvocati, ma tutti gli operatori
debbano continuare, non incominciare perché è già stato fatto molto, debbano continuare a coltivare questa specificità. Non è soltanto una questione di nome, è una questione di un'etichetta come vorrebbe derubricare il consigliere Valdegamberi, è proprio una questione di comprensione piena del fenomeno, capacità di capire fino in fondo la nostra società cosa ha prodotto, cosa potrà produrre e come possiamo evitare che ci siano queste assolute distorsioni su un piano affettivo e quindi si pensi a legittimare un senso del possesso che veramente fa venire i brividi. Ecco, io sottolineo e ringrazio tutti i colleghi che hanno manifestato l'indignazione per le parole del generale prima e oggi di Valdegamberi, perché effettivamente hanno dimostrato che in quest'Aula ci sono gli anticorpi per continuare un ottimo lavoro che tutti quanti quotidianamente sicuramente sosterremo. Grazie consigliere. Consigliere Galeano, prego. Adesso ci ha raggiunto anche il consigliere Valdegamberi. Prego. Alla buon'ora. Alla buon'ora. Allora, grazie Presidente. Allora, intanto ho avuto l'istinto, la spinta a premere il pulsante per prenotare l'intervento dopo che avevo sentito le parole del consigliere Valdegamberi e quindi sono in linea con quella spinta che veniva richiamata il consigliere Manildo, il consigliere Morosina ed altri per intervenire. Ci sono tanti bravissimi oratori, non lo dico in maniera ironica, bravissimi oratori in questa stanza, persone che stimo per i contenuti e la capacità di esprimerle, quindi non ho la presunzione di aggiungere nulla, però come si diceva ci sono dei momenti in cui la propria voce va fatta sentire perché comunicare la propria scelta di campo è importante per dire da che parte si sta, quali sono le proprie idee e per quale parte di mondo, insomma, per quale idea di mondo si vuole combattere. E allora appunto questo intervento vuole essere solo per far sentire da che parte sta la mia sensibilità e il mio lavoro quotidiano in questo mondo, in questo Consiglio. Anche io voglio ringraziare per la relazione fatta e per il lavoro fatto in maniera trasversale, perché è la pars construens, quella di analisi, è quella che dice un po' dove dobbiamo andare sulla base di quelli che sono i dati e la realtà. C'è poi ovviamente la denuncia della pars destruens, quella che dice invece come il mondo va secondo alcune opinioni, ma come invece non dovrebbe andare. E sono anche io piacevolmente e orgogliosamente, non dico stupito, ma ammirato del fatto che gli interventi in questo momento siano stati tanti, numerosi e spontanei, di fronte a una mozione che probabilmente è un ordine del giorno che poteva passare, un ordine del giorno che poteva passare via in maniera molto più veloce pur nella sua importanza. E penso allora che questa quantità importante di presa di posizioni sia un bel segnale, che arrivi in maniera trasversale lo è ancora di più. E penso che però poi noi siamo un'istituzione, rappresentiamo un'istituzione, quindi quelli che hanno il dovere certamente di dire come la pensano, perché il nostro modo di pensare, di dire ciò che pensiamo fa cultura, fa opinione, dice delle cose alla società, però oltre a dire le cose noi abbiamo qui dentro anche il potere di far sì che diventino atti, azioni politiche, indirizzi, attività, scelte, educazione, quelle cose che noi diciamo di fare. Ed è questo penso che sia il salto di qualità che noi dobbiamo fare, proprio il fatto che trasversalmente siano venute fuori queste posizioni, di cui ripeto sono davvero molto contento nel condividere il clima e le opinioni. Penso che debba un po' essere il segno di un patto che noi stringiamo qui dentro e che dice di come su questo noi dobbiamo lavorare in maniera concreta poi per far sì che gli impegni, le intenzioni, credo di ciascuno che sono stati manifestati in maniera così chiara e così forte, diventino azioni politiche, stanziamenti, investimenti in educazione, risorse, persone, strutture, consapevoli di che cosa voglia dire disinvestire in questo nelle nostre comunità e di che cosa invece possa essere
il frutto positivo di un investimento concreto all'interno di queste iniziative. Ecco perché allora l'invito, questo patto dovrà secondo me sostanziarsi in maniera forte nei prossimi atti programmatici, nei atti programmatori, negli stanziamenti di bilancio, in maniera forte, unanime, avere una discussione che ci dica che stanziamo delle risorse, facciamo delle iniziative concrete, perché davvero quello che abbiamo manifestato, le intenzioni, le idee che abbiamo manifestato diventino realtà, perché la società si aspetta che le istituzioni facciano questo, altrimenti rimaniamo fermi alle intenzioni, alle parole, e il salto di qualità invece ci fa recuperare quella credibilità che da tanto tempo le persone chiedono alla politica e alle istituzioni. Grazie. Prego, consigliere Rico. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Ringrazio la Presidente Lanzarin e la correlatrice Luisetto perché il percorso dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne è un percorso che è nato nella scorsa legislatura, è un percorso che è nato dalle esigenze reali che abbiamo riscontrato sui territori per ripudiare qualsiasi forma di violenza contro le donne e di trovare tutti gli strumenti utili per mettere fine a questo scempio. Il femminicidio non dice solo chi è la vittima, ma anche il perché. Una donna viene uccisa in quanto donna. Io credo che negare il femminicidio sia grave, ma oltre che essere grave di sicuro non ci porta verso una società più civile. Come Lega in questi anni abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare numerose iniziative contro la violenza sulle donne, come il Codice Rosso. Lo abbiamo fatto perché ci crediamo e lo abbiamo fatto con orgoglio. Al collega Valdegamberi, che è stato dopo alcune diverse peripezie è diventato un esponente della destra più destra, ricordo che una destra autentica le donne le difende e le tutela sempre. Chi ha detto diversamente? Chi ha detto diversamente? Ascolta quello che quando parlo. Ascolta. Valdegamberi, guardi. Poi, per fatto personale, Valdegamberi, che uno per favore. Cose non dette. Allora, intanto Valdegamberi chiede la Presidente, parola. posso finire il mio intervento? Certo. O devo essere interrotto continuamente? Io capisco l'imbarazzo del collega Valdegamberi nel giustificare per favore. Valdegamberi, guarda c'è anche la autentica, le donne le difende e le tutela sempre. E io credo che abbiamo bisogno di strumenti come l'osservatorio, soprattutto in questo momento storico dove vediamo esserci stati molti fatti crudeli, sono stati ricordati dai colleghi, e in un momento storico in cui i flussi migratori hanno portato sul nostro territorio culture che in alcuni casi hanno una visione arcaica della donna, una donna vista come essere inferiore o relegata solo alla vita domestica. Quindi credo che come Lega dico convintamente che sosteniamo l'osservatorio e sosteniamo tutti gli strumenti utili a difesa e a tutela delle donne. Grazie. Grazie. Consigliera Cendron. Presidente, colleghi, anch'io appunto mi unisco nel ringraziamento alla Presidente Lanzarin e alla correlatrice Luisetto, ma anch'io devo esprimere il mio sincero imbarazzo e l'indignazione per chi ha pronunciato parole, insomma, che negano quella che è la realtà dei fatti e sono davvero imbarazzanti e deliranti, aggiungerei. Qui siamo tanti ex amministratori e sindaci, anch'io da sindaco ho toccato con mano che cos'è la violenza di genere, quella poi strisciante, silenziosa,
che però emerge solo quando i fatti sono molto gravi, quando c'è violenza fisica, quando arrivano le botte, quando c'è la corsa al pronto soccorso, alle cure ospedaliere, quando intervengono i servizi sociali o intervengono le forze dell'ordine in emergenza, con fatti eclatanti che sconvolgono una comunità. Però proprio per questo dobbiamo fare un plauso a questo percorso dell'osservatorio che è stato fatto, che ci consente di acquisire consapevolezza del fenomeno. Ma vorrei ricordare, usare proprio questa occasione anche per costruire, prima di tutto con un grazie a tutti gli operatori che lavorano ogni giorno per poter arginare quei dati che oggi con l'osservatorio possiamo vedere. Vorrei dire grazie agli assistenti sociali, agli operatori dei centri antiviolenza, delle case rifugio, dei consultori delle nostre ULS, agli insegnanti, alle associazioni sul territorio, ai volontari che fanno appunto da antenna. Ricordatevi la funzione importantissima che nel nostro territorio hanno, per esempio, nel fare rete, quelle che sono le parrocchie, anche le associazioni sportive e ricreative che colgono dei segnali importanti e che poi riportano, allertano quelle che sono le istituzioni locali e le forze dell'ordine e che creano questa rete di salvataggio. E nel creare quella che è una cultura del rispetto che va amplificata e finanziata concretamente con le azioni. Ed è qui che questo Consiglio deve passare dalle parole ai fatti. Investiamo, colleghi, di più e meglio in iniziative di crescita di una cultura del rispetto, di condanna assoluta della violenza di genere. E ricordo, prima di tutto, che parte questa cultura di genere, questa cultura del rispetto, dai nostri bambini, dai nostri ragazzi, con l'educazione nelle scuole. In particolare, lasciatemi dire, dalla scuola pubblica, che deve occuparsi necessariamente anche di educazione sessuale e affettiva. La scuola, colleghi, è l'ultimo presidio di democrazia, mi viene da dire, di vera democrazia, perché si rivolge in maniera indipendente a tutti, indipendentemente dal sesso, dalla provenienza, dalla religione, dal reddito, e quindi davvero i nostri ragazzi, i nostri bambini possono avere un accesso universale al sapere, che è il luogo dove si possono abbattere quelle che sono le disuguaglianze di partenza, anche nella cultura di genere. E allora davvero, colleghi, lavoriamo in maniera seria, in maniera determinata, perché quei dati a cui oggi possiamo avere accesso grazie all'osservatorio possono davvero essere contenuti. Questo deve essere il nostro impegno oggi in quest'Aula. Grazie. Grazie consigliera, la parola al consigliere Del Bianco. Sì, grazie Presidente. Ma io mi limito, intanto intervengo aderendo anche un po' all'appello del consigliere Morosin, perché inizialmente non avevo previsto di intervenire in questa discussione, ma per la piega che ha preso dopo le parole del collega Valdegamberi evidentemente è doveroso intervenire. E dico una cosa che credo sia curiosa per certi aspetti, perché Valdegamberi e il suo partito sono sulla carta i massimi avversatori di quelle culture che negano i diritti delle donne, di quelle culture diverse, di quelle culture di cui loro si dichiarano nemici. Scopriamo però dall'intervento di Valdegamberi che il ruolo della donna, pensato e esposto dal consigliere Valdegamberi, è in realtà molto simile a quello che troviamo in alcune situazioni del fondamentalismo islamico. Ed è interessante come dinamica che il partito che si dichiara più lontano dalla vicinanza ad altre culture aderisca di fatto a livello di principi sostanzialmente in maniera molto similare a quello che dicono alcuni fondamentalismi, non culture, perché quello che hai detto tradisce esattamente questo. Evidentemente
qualche giorno fa il collega Marcato lo aveva detto su un piano più, diciamo, somatico del suo leader di partito, il dato di fatto è che oggi c'è anche una convergenza sul piano proprio ideale, e questo è un aspetto che è sicuramente indicativo e interessante. E detto questo, però, al di là di tutto, io penso che le cose vadano affrontate con grande serietà quando si parla di questi temi. Io ho apprezzato, al di là di tutto, tutti gli interventi che sono stati fatti in precedenza, e ho, devo dire, colto in maniera positiva, in particolar modo anche l'intervento, la parte iniziale in particolar modo dell'intervento della consigliera Martini, quando ha spiegato il perché nelle parole è fondamentale. Ed è esattamente per questo che io dico che la posizione, e che ha ragione il collega Rigo, che la posizione di Valdegamberi in questo senso è contro i diritti della donna, e lo ha spiegato bene il perché quando la consigliera Martini ha spiegato il termine delle parole e il significato che queste hanno, e non si può negare questo assunto. Quindi io auspico davvero che dalla discussione di oggi si passi dalle parole ai fatti, sia perché la legge che votiamo, il tema dell'osservatorio, è stato sicuramente importante e sono sicuro che darà ancora frutti significativi, ma credo e auspico che dia una maggiore coscienza a tutte le forze politiche che qui rappresentiamo. E questo lo dico perché io ho apprezzato davvero la sincerità degli interventi e la passione con cui sono stati pronunciati, ma io penso che quello che dice il consigliere Valdegamberi potrebbe essere tranquillamente isolato se fosse limitato a Valdegamberi. Il problema è che Valdegamberi rappresenta una parte della società che pensa esattamente ciò che ha detto. Allora io credo che con altrettanta responsabilità tutte le forze politiche in quest'Aula, dato che consideriamo questo tema come un tema qualificante e importante delle nostre rispettive culture politiche, dovrebbero prendere le distanze in maniera seria e reale e anche politica da quello che ha detto il consigliere Valdegamberi e da quello che esprime il partito del consigliere Valdegamberi. Perché altrimenti una scelta che nella sostanza è così, una differenza che nella sostanza politica è così marcata, non potrà e non dovrà, secondo me, domani essere messa da parte per convenienze elettorali. Per cui auspico che la presa di distanza dalle parole di Valdegamberi da parte di tutte le forze politiche sia sostanziale, reale e tradotta politicamente. Grazie consigliere. Consigliera Leiso, a lei la parola. Grazie Presidente. Intanto ringrazio il Presidente Lazzarin, il consigliere Luisetto e tutto il lavoro svolto dall'Osservatorio. Anch'io, come il consigliere Galeano, ho notato quanto sia stata importante la voce di tutti i consiglieri che hanno voluto esprimere il proprio pensiero. Questo ci fa capire l'importanza di questo tema che ci prende tutti veramente dal profondo del cuore. Io credo che la cultura del rispetto deve diventare l'obiettivo di tutti noi e delle nostre politiche. Noi dobbiamo investire sull'educazione, l'educazione nelle scuole, il lavoro pressante proprio di prevenzione in ogni scuola, di ogni ordine e grado, perché solo così possiamo investire. Ed investire soprattutto nelle famiglie è importante per noi che siamo stati chiamati, eletti dai veneti per rappresentarli. Noi dobbiamo avere a cuore l'educazione, il rispetto, la cultura del rispetto. Dobbiamo veramente investire, ma non solo nella scuola e nelle famiglie, ma anche nei luoghi di lavoro e nello sport, perché il rispetto reciproco, il consenso, la parità siano i valori vissuti quotidianamente, ma non solo dei semplici principi. È fondamentale quindi educare al riconoscimento, soprattutto dei segnali che possono portare e precedere la violenza. E qui si parla di controllo ossessivo, di gelosia possessiva, di violenza psicologica, economica, anche solamente verbale. Non sono manifestazioni di affetto, ma sono solo un campanello di allarme e vanno riconosciuti quanto prima per affrontarli prima che possano degenerare. La prevenzione però richiede una rete forte e competente e per questo è essenziale valorizzare tutti il lavoro dei centri antiviolenza, delle case rifugio, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine, del sistema sanitario,
di tutte le persone che accompagnano le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticarci di rafforzare i servizi rivolti alle donne e agli uomini autori di violenza. E qui vorrei aprire una parentesi, perché il nostro Veneto è un Veneto che ha la forza, la volontà, la possibilità di contrastare queste violenze, offre dei servizi specializzati. Sono centri uomini per uomini autori di violenza, ma anche centri per donne autrici di violenza, senza dimenticare nessun tema. Ecco, questo dovremmo fare noi: incentivare, incrementare tutti i servizi, coinvolgerli, perché questo è il nostro dovere. E contrastare la violenza significa costruire una società che sia più giusta e sicura per tutti. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Jacopo Maltauro, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Certamente non toccherebbe a me, per inesperienza e età anagrafica, provare a delineare come si rappresenta adeguamento in quest'Aula la società, i Veneti e la nostra Regione. Peraltro il consigliere Valdegamberi è di lunghissimo corso e quindi al massimo può offrire degli spunti e degli insegnamenti preziosi a me. Credo però, d'altra parte, che provare a delineare come non si dovrebbe rappresentare in quest'Aula tutte quelle persone, il tessuto sociale, chi ha sacrificato vita, famiglia attorno a queste vicende, dovrebbe essere significativo. E un buon modo per non rappresentare in modo autorevole sarebbe quello di evitare di fare della valutazione elettorale e mediatica la propria bussola nel dichiarare, affermare ed esprimere. Credo che sia ormai una tendenza, ed è una tendenza che ha dismesso tutti i caratteri della novità. Non è una novità oggi far politica con esasperazione, con esagerazione, dimenticando il senso del rispetto, del pudore, della sensibilità e mossi da una logica che sacrifica sull'altare del rispetto democratico ogni possibilità di comprensione ragionevole di quanto accade nel mondo e nella società. Se non è una tendenza nuova, è una tendenza però che ci rattrista, che ci allarma. C'è già una tensione sociale altissima al di fuori di queste mura, non credo serva condurre qui un atteggiamento che possa innalzarla, amplificarla, peggiorarla. Un tempo i democristiani con cui si accompagnava il collega Valdegamberi amavano indicare nell'affrontare le questioni più delicate il brocardo che diceva nisi castem autem caute, se non castamente perlomeno con un po' di cautela. Oggi la castità non appartiene quasi più a nessuno, la cautela è un dono raro in politica. Però recuperare un po' di senso nell'affrontare questioni che hanno intrecciato le vite e hanno messo nelle condizioni famiglie di essere rovinate, credo che sia un sentimento di profondo rispetto verso l'Aula e anche di considerazione della politica. Quando si dichiara frasi come quelle che abbiamo sentito, qual è la considerazione che possiamo provocare al di fuori di questa Assemblea? Limitiamo o incoraggiamo i comportamenti e i fenomeni che abbiamo citato e di cui questo osservatorio si occupa? Offriamo un buon o un cattivo esempio ai ragazzi, alle ragazze che in questi giorni stanno affrontando la maturità, che si iscrivono all'università, che vanno a convivere per la prima volta? Diamo motivo di apprezzamento o di espressione di discredito a chi segue questo Consiglio regionale in diretta, in TV o che leggerà i giornali domani? E infine, cari colleghi, perché la politica delle onde appartiene e ha attraversato tutti, dal Partito Democratico di Renzi ai 5 Stelle di Grillo, la Lega, Forza Italia, a lungo andare, nel lungo tragitto, fare della propria cifra distintiva sull'agone politico, cretinate e l'innalzamento costante dell'asticella dell'esasperazione, dell'attacco all'avversario, della negazione di tutto e di tutti, aumenta o diminuisce il proprio consenso, la propria credibilità politica nei confronti della società, degli elettori che non vanno più a votare, di chi ripone qualche speranza, qualche esigenza, qualche preoccupazione, qualche aspirazione su questa assemblea elettiva e ogni giorno che ascolta dibattiti come questo ne viene tradito e mortificato. Io credo che a lungo andare non aiuta chi conduce questa politica, non innalza il consenso di chi fa questa bandiera dell'esagerazione, la propria costante, non aiuta l'istituzione a spiegarsi e a raccontarsi alla società civile che vive dinamiche di questo tipo ogni giorno. Allora bene fa questo Consiglio regionale e questa istituzione della Regione Veneto a ragionare e valutare
di questo osservatorio che Forza Italia nella precedente legislatura ha sostenuto con convinzione. Bene facciamo, perché è uno strumento lucido per affrontare una piaga, ahimè, sempre più diffusa, ed è un argine buono a quella politica che fa dell'esasperazione costante e del discredito generale l'unico modo per distinguersi nell'agone del confronto e del dibattito. Grazie consigliere. Consigliere Davide Lovat. Grazie Presidente, cari colleghi. Mi fa piacere fare questo intervento perché mi permetterà poi anche un domani di dire io l'ho già detto, non mi ripeto, per altre situazioni. La posizione politica eventualmente di Szumski Resistere Veneto la esprimerà Riccardo Szumski. Io però adesso devo dire chi sono io. Io sono un cristiano cattolico apostolico, veneto. Il mio archetipo di maschio è San Giuseppe. Si è parlato di castità. Io parlo anche di cura, di responsabilità, di un uomo che prende la paternità di un figlio non suo e protegge la sua consorte da leggi che la volevano morta. San Giuseppe è una figura che andrebbe riscoperta e meditata per educare i propri figli a una mascolinità sana, fondata sul rispetto di quell'essere straordinario che è la donna, che nei due racconti della creazione, se voi andate a guardare Genesi a due racconti, in una viene creata assieme al maschio, nell'altra viene creata per ultima, a suggello della creazione. Sant'Agostino rifletteva sul fatto che le cose si corrompono mano a mano che si allontanano dalla perfezione che è Dio. L'ultimo essere ad allontanarsi dalle mani di Dio è la donna, l'essere più vicino alla perfezione. Non a caso nella religione cristiana il Verbo che si incarna e si fa uomo sceglie una donna, la più perfetta delle creature, perché è l'unica dotata di quel sesto senso, come si dice volgarmente, che è capace di comprendere il mistero dell'infinito che si fa finito. Per intuito, quell'intuito che permette alle madri di capire la creatura appena partorita da una smorfia, da un gesto, da un vagito, cosa sta dicendo. Quella capacità, quell'empatia naturale che è propria sola della donna. Ecco, se nell'educazione dei nostri figli noi provassimo ad insegnare che ogni figlia, che ogni bambina è sì un domani una donna attraente che magari ci permette di riprodurci, ci permette di perpetuare il nostro nome, ma è prima di tutto una figlia da proteggere, una sorella da difendere, una futura madre da onorare. Credo che nel rapportarsi con le proprie coetanee, più o meno coetanee, nell'età della riproduzione, l'atteggiamento cambierebbe profondamente. Io poi sono veneto, ho detto prima. Per tanti anni ho portato in giro delle conferenze di natura storico-culturale per la valorizzazione della figura femminile anche nella cultura storica veneta. Siamo a Venezia, qui avevamo poetesse, scrittrici, dogaresse, le first lady ante litteram. Abbiamo avuto la prima donna laureata del mondo, si laureò a Padova, ma era una Cornaro qui di Venezia, Elena Lucrezia. È una cultura, la nostra, che fin dall'antichità si distingueva da quelle pagane circostanti in epoca pre-cristiana per avere una Dea Madre. Per quello ha recepito con grande facilità il mistero dell'incarnazione ed è diventato da subito il popolo veneto un popolo cristiano fortemente mariano. È un popolo, il nostro, quello a cui apparteniamo, se siamo qui a rappresentarlo, che ha una forte, spiccata sensibilità nei confronti della donna. Per cui non posso, andrei contro la mia natura, che porre questi valori sul tavolo
a prescindere da fare una proclamazione. E qui lascerò poi infatti continuare il mio collega Riccardo Szumski. Qui voglio però fare un piccolo inserto di metodo, come si dice, sto ancora imparando, ma sull'ordine dei lavori lo faccio durante l'intervento. In generale, caro collega Morosin, nessuno mi detta l'agenda su quello che devo o non devo dire. Io intervengo molto volentieri qui davanti a tutti, avete sentito cosa ho proclamato una volta per tutte, ma nessuno mi deve dire quello che devo o non devo dire, perché lo scelgo io nei modi e nei tempi. Sono qua eletto anche per questa mia forma mentis, anche perché proprio per quello che mi sono proclamato qui ufficialmente davanti a tutti, io sono anche radicalmente antifascista, proprio perché sono cristiano, ma lo sono consapevolmente, sono anti-hegeliano, sono anticantiano, non posso che essere antitotalitarista, ma nessuno mi deve chiedere di sottoscrivere un patentino. E questo vale in generale. Altra cosa, io sono in totale dissonanza con quanto ha detto il mio amico Stefano Valdegamberi, ma ritengo che lui abbia diritto di dirlo. Nessuno deve pensare che in un'assemblea come questa ci siano delle idee che devono star fuori a meno che non incito esplicitamente alla violenza. Ho detto chiaramente, sono in totale dissonanza, ma ha diritto di esprimersi anche lui. Per cui l'atteggiamento censorio preventivo a me non garba. Lo dico, ovviamente ognuno ha le sue posizioni, un altro l'avrà contraria. Così come, e lo dirò ulteriormente in un altro intervento, non so se oggi si arriva, ma lo dirò, io sono contrario, da filosofo del diritto quale sono, all'uso strumentale, pedagogico del diritto penale. Il diritto penale non è fatto per educare, il diritto penale è fatto per sanzionare in maniera equa. Altrimenti si scade dalla democrazia a un sistema di stampo totalitario, proprio in virtù di quanto ho detto poc'anzi. Io prendo le distanze da quell'atteggiamento, fermo restando tutto quanto ho detto una volta per tutte e adesso deve essere chiaro. Grazie. Grazie, la parola al consigliere Szumski. Io torno più prosaicamente sull'ordine del giorno. D'altronde diciamo che l'osservatorio è stato un banco di prova anche di conoscenza, e molte cose sono emerse, quindi molto interessante, che giusto si ampli nel lavoro, nella conoscenza, nella diffusione, e che fa parte di un elemento che è quello fondamentale che deve stare a tutti, cioè il rispetto. Guardate che se non partiamo da questo elemento, che il rispetto deve essere per gli altri, possiamo inventarci qualsiasi articolazione, poi ma scade, non diamo l'esempio. Sono d'accordo anche con quanto ha detto il consigliere Lovat, non sono concorde con l'esposizione di Valdegamberi, però qui escludere che qualcuno esprima una posizione diversa ci deve piacere, perché la democrazia, piaccia o non piaccia. Non vorrei che venisse fuori questa idea che bisogna sempre dire e tutti d'accordo, non lo siamo diversi, uno lo esprime, poi prende le sue censure e prende le posizioni che ha, il consenso o non il consenso, poi quello che si voglia raggiungere al di fuori non ci interessa. Quindi il lavoro fondamentale sarà quello educativo, dovremo rinforzare moltissimi messaggi che partono dal rispetto della persona e dal togliere le unghie a quel senso rispetto alla donna, qui sono d'accordo, del possesso, e che sia una cosa, è una persona, un essere umano che deve essere rispettato in quanto tale e su cui bisogna lavorare, perché è vero che ci sono indicatori della società e alcuni canali che sono stati richiamati, che ho scoperti anch'io in sede di relazione, che portano a sviluppare un senso di violenza già indicato, ma pensiamo, a proposito di censure, una canzone come quella che è stata riportata dal collega Cunegato, ma è stata messa in libertà, è un'espressione, voglio dire, sì, si è potuta diffondere, è stata ascoltata, viene cantata, viene diffusa, non cerchiamo di farne un eroe, perché l'errore che si potrà fare è che questo diventa un eroe.
Grazie. La parola alla consigliera Besio. Prego. Sento una grande responsabilità nel chiudere probabilmente questo tipo di dibattito, una riflessione molto semplice ma anche molto seria. Cerco di spostare un po' il focus del dibattito perché c'è una distinzione che va fatta, è noto che si confondono e qualcuno lo fa volutamente, due piani distinti, quello della descrizione dei fenomeni sociali e quello del valore delle persone. Riconoscere l'esistenza di un fenomeno sociologico, e io per prima sottoscrivo questa necessità, e attribuire a quella categoria un valore diverso sul piano della vita umana. Io mi auguro che nessuno neghi che esista un problema sociale che va attenzionato, sul quale è giusto accendere i riflettori e che non dobbiamo sottovalutare. Però alla stessa maniera io credo che siamo tutti d'accordo sulla consapevolezza del non legittimare una gerarchia delle vittime. Qui non stiamo dicendo che alcune vittime e alcune vite valgono più di altre. Qui stiamo riconoscendo che esiste un fenomeno che richiede un'attenzione particolare. Ecco il vero focus di questo dibattito, restituendo alle parole la giusta importanza, ancora di più, come diceva bene una consigliera, se vogliamo governare bene il dibattito pubblico. Per questo io trovo surreale, incoerente e anche pericoloso sentire affermare che questo governo starebbe incentivando la violenza di genere con un decreto sul consenso informato. Un decreto che non impedisce alcuna attività, ma si limita a restituire alle famiglie quella libertà educativa che la Costituzione già riconosce, prevedendo il loro coinvolgimento nelle attività extracurricolari che affrontano temi delicati, come la sessualità. Ed è davvero grave far credere ai genitori che questa scelta impedirebbe di prevenire la violenza di genere. Significa caricarli di una responsabilità che non hanno e alimentare paure ingiustificate. Parliamo di genitori che già in molti casi hanno vissuto esperienze di progetti a sorpresa, che in centinaia di scuole hanno finito per creare confusione nei bambini e nei ragazzi proprio durante una fase delicata della loro crescita. E quando sento dire, e come dovrebbero imparare allora i ragazzi? Dai social. Sono sinceramente preoccupata. Cioè, di grazia, quando è che abbiamo deciso che noi genitori siamo sostanzialmente incapaci di educare i nostri figli? Quando abbiamo stabilito che sia meglio educare senza noi anziché con noi? E prendo le distanze anche da un messaggio distorto che non deve arrivare ai nostri ragazzi. Quello che attraverso generalizzazioni improprie e strumentali, partendo da vicende drammatiche e reali, si finisca per insinuare l'idea che dietro ogni uomo ci sia qualcosa di inevitabilmente tossico. Contrastare la violenza sulle donne significa educare al rispetto reciproco, alla responsabilità e alla dignità della persona, non alimentare una contrapposizione tra uomini e donne fondata sul sospetto. Certo, il decreto sul consenso informato da solo non basta, però io credo che vada nella direzione giusta, coinvolgere le famiglie, il che non significa ostacolare l'educazione, ma costruire quella vera alleanza di cui ci riempiamo sempre la bocca, che è fondata invece sul rispetto reciproco. Quindi io ringrazio per il lavoro della Commissione, con l'auspicio davvero che questi temi vengano sempre affrontati senza finire dentro corridoi ideologici da cui poi far discendere automaticamente generalizzazioni, ogni responsabilità su questo governo, come se il fenomeno della violenza contro le donne fosse nato oggi o dipendesse dalle scelte di questo esecutivo, da cui peraltro nasce proprio il reato del femminicidio, riconosciuto. Sarebbe una semplificazione ingiusta e soprattutto un errore che non aiuta a comprendere le vere cause del fenomeno e nemmeno a costruire soluzioni efficaci. Grazie. Grazie consigliera. A questo punto chiudo la discussione. Devo dire che l'argomento, pur delicato, è stato particolarmente esaustivo nel suo essere affrontato, quindi andrei di dichiarazione di voto. Se c'è qualcuno che vuole registrarsi per le dichiarazioni di voto lo faccia pure, grazie. Chiara Luisetto, prego lei consigliera. Grazie Presidente, sì, ovviamente il voto del gruppo del Partito Democratico sarà favorevole rispetto al lavoro dell'Osservatorio. Credo che quanto abbiamo sentito in aula quest'oggi ci dia anche la dimostrazione di quanto serva questo strumento per monitorare, per prevenire, per spingere le politiche regionali verso una direzione univoca e chiara. E lo dico anche perché non mi ricordo chi ha chiesto perché non ci siamo alzate, ma le colleghe che erano nella passata legislatura si ricorderanno che noi ci siamo alzate, che speravamo di non doverlo più fare. Ci siamo alzate e lo abbiamo fatto anche quando
La consigliera Silvia Cestaro in quest'Aula ha raccontato la sua personale esperienza di violenza e lo ha fatto a seguito di parole indegne che già avevamo ascoltato dal collega Valdegamberi, il quale oggi dice: mi va anche bene l'osservatorio, gliene siamo grati di questa magnanimità, ma all'epoca diceva, che non è molto diverso da questo mi va anche bene, che puzzava di ideologia, cito testualmente. Io credo che, come all'epoca lo abbiamo stigmatizzato, le parole di quest'Aula oggi lo abbiano ulteriormente ribadito, e credo che questo osservatorio debba avere gambe e forza per essere chiaro non soltanto nella denuncia, nella raccolta sistemica dei dati che ci permettono di capire come il fenomeno cambia e con quanta aggressività si rivolge alle donne, ma anche per ricordarci, e questo è un elemento a mio avviso importante, che la formazione nelle scuole non sconfessa il ruolo delle famiglie, ma lo potenzia, lo integra, gli dà spinta per essere davvero comunità educante in tutti i sensi, e che quindi limitarla o ridurla rappresenta una riduzione stessa del potenziale che le famiglie possono avere educante. E questo lo dico perché è bene, a mio avviso, fare chiarezza anche sulle affermazioni poco fa sentite. Io credo che ci siano parole, mi riferisco a quelle del collega, che non sono ammissibili in un contesto istituzionale, che ci sia diritto di tribuna e di espressione del proprio pensiero libero e democratico, ma che quando si arriva a certi limiti e quando si arriva a considerare il femminicidio qualcosa che non esiste, ci si sia spinti oltre quei limiti, e questo è inaccettabile. Sappiamo, e lo è stato detto dai colleghi, che questa fattispecie di crimine non ci dice chi viene ucciso, ma perché si è donne, e questo non è mescolabile, annacquabile, citabile come parte di qualcosa di generale, allo scopo chiaro ed evidente di considerarlo un qualcosa che non è importante, che non riguarda la vita delle centinaia di donne che vengono uccise una ogni 3 giorni. Lo vada a dire alle famiglie, lo vada a dire a chi quelle donne le ha perse per mano di un uomo. Quindi noi votiamo convintamente a favore di questo strumento in cui abbiamo creduto da subito, e crediamo che il suo potenziamento possa essere un argine nei confronti di una ignoranza che entra ancora nelle istituzioni. Grazie consigliere Luisetto. Consigliere Valdegamberi. Allora, avrei dovuto parlare più volte per fatto personale, perché probabilmente invito a riascoltare quello che ho detto, perché si è detto di tutto tranne quello che io volevo dire. Ognuno ha dato interpretazioni più assurde. Vi dico, leggere. Rigo, per cortesia. Signori, dai, no, allora, no, il dibattito. Oggi andate a rileggere quel che ho detto. Lasciate parlare il consigliere Valdegamberi. Allora, prego, consigliere. Quello che ho detto, che la violenza è a 360 gradi. Io mi ricordo di un amico imprenditore che ha subito accuse di mobbing da una sua compagna, il quale poi alla fine lei è andata a trattare, siccome era ricco, gli ha detto: se mi dai la villa sul lago io ritiro le accuse, e lo conoscevo personalmente, lui si è suicidato. Abbiamo avuto 300 persone, papà separati, che vivono la carità, umiliati e ricattati sui figli da donne e sono portati al suicidio, che muoiono ogni anno, e di questo mai ne parliamo. Io sono contro la violenza alle donne, ma sono contro la violenza anche agli uomini a 360 gradi. Non facciamo la violenza una questione di categoria. Questo è il primo messaggio. Secondo, è un problema di educazione che manca. Oggi è inutile andare nelle scuole, educhiamo il ragazzo quando con smartphone poi riceve offerte di prostituzione da donne ovunque, riceve messaggi sbagliati della donna, riceve un'immagine della donna del tutto fuorviante. Dobbiamo cominciare a fare una riflessione sociale e essere meno ipocriti su questo. Questo voglio dire. La nostra ipocrisia ha raggiunto i livelli altissimi, e non è certo nel nord Europa, dove, dicevo prima, si fanno educazione sessuale, mandano i trans nelle scuole, si fa tutte queste belle cose qui, vanno tutte belle scuole qui, perché dobbiamo educare. Gli atti di violenza contro le donne sono molto molto maggiori che non nella nostra società italiana, e i delitti e i cosiddetti femminicidi sono maggiori del nostro paese.
Questi sono i dati e le cifre. Noi stiamo seguendo la strada sbagliata. Nessuno dice che la violenza contro le donne è una violenza qualsiasi, è una violenza gravissima. Io ho sempre rispettato le donne, io sono sposato, ho una figlia, rispetto le donne, più di tanti altri, però è sbagliata l'idea che la violenza sia solo dovuta a un comportamento maschile da rieducare. Questo va sicuramente rieducato, ma è una società che va rieducata e i valori che questa trasmette. E fin tanto che non mettiamo il focus su questo, sbagliamo sempre obiettivo e ci dimentichiamo della violenza che anche le donne fanno rispetto a tanti uomini, perché non è che le donne è una forma di violenza diversa, subdola, di ricatto, psicologica. Io ho visto, guardate quanti sono che si suicidano, guardate quanti sono quelli disperati che vivono sotto il ponte, che vivono in stato di disagio, perché la donna giustamente è vista come la parte debole e l'uomo la parte forte. Anche in tribunale l'uomo è sempre torto, perché la violenza è solo della donna mai dell'uomo, o viceversa. La violenza è violenza per tutti. Grazie consigliere, la parola al consigliere Cunegato, poi Calligaro. Sì, intanto io volevo dire che l'intervento prima fatto dall'amica consigliera Ostanel non deve essere frainteso. Cioè, Ostanel non ha mai detto che le persone non hanno diritto di esprimere la loro opinione, ma ha detto che ognuno di noi ha il diritto-dovere di alzarsi in piedi e di opporsi quando queste cose non le condividiamo e anzi crediamo che siano delle cose brutali. Ecco, a me fa molto piacere la posizione che ha assunto il centrodestra oggi, però ecco, vorrei che fosse una posizione vera, autentica, no? E che questo esercizio di nuova moderazione non sia solo un ricollocamento dopo che è nato Vannacci. Perché lo dico? Lo dico perché appunto Vannacci l'avete creato voi, no? Cioè Vannacci era il vostro vice segretario fino a qualche mese fa ed era il vostro vice segretario quando diceva cose altrettanto orribili, è chiaro, cioè non è adesso Vannacci dice che non esiste il femminicidio e Valdegamberi lo dice di nuovo, no? Valdegamberi che era in Lega fino all'altro giorno e che qualche giorno fa ha detto anche che il mio amico Said, nato a Treviso, deve tornarsene a casa sua. Ecco, questo voglio ricordarlo. Però ecco, Vannacci diceva che l'ONU non è italiana per motivi somatici, ok? Diceva un sacco di cose, che le persone con disabilità devono tornare nelle scuole speciali. Quindi ecco, c'è una responsabilità politica anche di chi ha creato Vannacci, voglio dire, no? Perché Vannacci l'avete candidato voi. E allora, però io voglio credervi, no? E credo davvero che nella vostra indignazione rispetto alla posizione di Valdegamberi e di Vannacci, ci credo davvero. Però allora vi chiedo, come dire, no? Se ci credete davvero, di prendere anche una posizione chiara contro alcuni provvedimenti che avete fatto a Roma, chiaro? Perché se credete davvero in tutto questo, dovete prendere una posizione contro l'avvocato e leghista Bongiorno. No, dovete prendere una posizione contro quell'emendamento che nel DDL stupri, e ne parleremo, toglie il fatto del dissenso e toglie il fatto del consenso libero attuale e ritorna al dissenso, perché appunto se vogliamo davvero promuoverla una politica contro la violenza delle donne, prima Morosin citava la Convenzione di Istanbul, insomma bisogna andare in queste direzioni, ma essere coerenti con quanto si è detto oggi anche a Roma. Ecco, dopodiché io vi chiedo di prendere una posizione. Io ho apprezzato il discorso della consigliera Besio, quando prima ha parlato, della Besio per niente, della consigliera Anna Leso, quando prima parlava di educazione. E io ho condiviso ogni passaggio, però se davvero, come ha detto e lo condivido, dobbiamo costruire l'educazione, allora prendete una posizione contro il DDL Valditara, ok? Perché quel DDL lì l'educazione la limita, è chiaro, quel DDL l'educazione la limita. Quindi sono d'accordo con tutto quello Silenzio, che in parte grazie. avete detto, non con quello che ha detto Laura Besio, assolutamente no, però ecco, facciamo in modo che quello che avete detto poi si traduca anche dal punto di vista politico e dal punto di vista
delle leggi che vengono fatte a Roma perché sia coerente col presupposto. Grazie, la parola alla consigliera Caligaro. Allora, Dichiarazione molto di voto. animata la discussione e anche le dichiarazioni di voto. Io vorrei però tornare a quello che è il fulcro, ovvero la rendicontazione di un osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. Io ho visto in quest'Aula, e non entro nel merito nemmeno dei contenuti delle varie dichiarazioni, ma ho visto un atteggiamento sbagliato, perché quando parliamo di violenza non parliamo solo di violenza fisica, ma parliamo di violenza in tutte le loro forme. E quindi forse sarebbe il caso che anche in quest'Aula, anche quando cerchiamo di portare avanti un'idea che ci sembra corretta, non ci siano delle prese di posizioni forti che travalicano anche tante volte il rispetto verso l'altra persona. Quindi per questo ricorderei un po' per cosa è nato questo osservatorio, e ha fatto bene anche la consigliera Cendron a ricordare quelle che sono le situazioni di violenza, perché abbiamo parlato di femminicidio, abbiamo fatto l'analisi grammaticale della parola, l'etimologia della parola, ma non ci ricordiamo di tutta quella violenza sotto traccia, che non ha segni fisici sulla pelle, che non ha referti del pronto soccorso, ma che di fatto è presente in tutta la società, è presente anche in donne, tra virgolette, in carriera, è presente nel linguaggio, perché ad esempio abbiamo la madre in carriera e invece il buon padre di famiglia. La donna in carriera è quella madre in carriera, quella donna in carriera che porta a casa uno stipendio, però ha un carico di lavoro di un certo tipo. Dall'altra parte abbiamo il buon padre, che sicuramente è un ottimo professionista, un operaio, piuttosto che ha un ottimo reddito, però è un padre. Tante volte ci dimentichiamo che i ruoli genitoriali sono due. Non c'è solo la mamma, ma c'è anche il papà. Una cosa che ho sempre odiato è la parola mammo, perché il padre semplicemente fa il papà, nient'altro più di questo. E ricordo anche quando, facendo il sindaco, mi è stato chiesto a un impegno pubblico dove fosse mia figlia. Io ho semplicemente risposto che mia figlia non è orfana e che ha un papà a casa e che fa semplicemente il papà. Quindi questo, ricordo l'osservatorio, che serve semplicemente per arginare, per conoscere tutti quegli episodi che ci sono e buttarla in cacciara per quanto riguarda il decreto Valditara, piuttosto che tante altre posizioni politiche. Secondo me veramente svilisce il lavoro e la legge che è stata votata in maniera bipartisan, e anche oggi sarebbe bello dare un'immagine diversa, perché ci sono dei temi che non hanno colorazione politica ma che devono essere trasversali, e l'osservatorio, cercando di dare dei dati e di portare avanti delle misure che vadano in questo senso, deve essere accolto con i pieni favori da parte di tutti e con, secondo me, un atteggiamento anche più educato e rispettoso nei confronti di tutti. Grazie, grazie consigliera. La parola al consigliere Flavio Baldan. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri presenti. Velocissimamente, perché mi pare che il dibattito sia stato estremamente acceso e lungo. E solo una breve considerazione, innanzitutto per annunciare sicuramente un voto favorevole da parte mia del Movimento per quel che riguarda ovviamente l'osservatorio regionale. Con una raccomandazione però, perché capisco, ho apprezzato il discorso del consigliere Lovat, è giusto dire quello che si pensa, però noi siamo all'interno di istituzioni, non bisogna dimenticarlo, e abbiamo una responsabilità un po' diversa, che non è quella del buon padre di famiglia, ma molto diversa da questo punto. E ve lo dico non perché mi inventi queste cose, perché qui a Ca' Farsetti, che non è molto lontano da qui, abbiamo avuto degli episodi da parte di qualcuno che aveva rappresentanza, la massima rappresentanza politica di questa città,
che non sono stati estremamente gratificanti sotto questo punto di vista. E allora io mi raccomando, siccome qui siamo nel Parlamento del Veneto, come è stato detto, questa responsabilità politica, al di là delle visioni che ognuno può avere legittime, non dobbiamo mai dimenticarla. Quindi può anche esserci che uno dal lato politico dica delle cose diverse e la pensi diversamente, ma questa responsabilità, come è stato detto prima, siccome ci sono argomenti che sono al di sopra e sono universali, mi raccomando che questa responsabilità politica sia ben presente all'interno del Consiglio regionale del Veneto, di tutti i consigli regionali italiani, del Parlamento italiano e, consentitemi, anche dei vari comuni, perché, come ho detto prima, abbiamo avuto più di una volta un esempio qui a Venezia che è stato, a mio avviso, molto negativo. Grazie. Grazie consigliere. Quindi a questo punto abbiamo chiuso con le dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione finale. Quindi preparatevi con i tablet, apriamo la votazione. Votate. Stiamo votando, grazie. Chiudiamo la votazione. Fermi. Ha problemi tecnici, consigliere? Vuole verbalizzare? Allora il consigliere Enoch Soranzo si dichiara favorevole. Dica nome e cognome, grazie. A favore? Vianello a favore, quindi viene registrata. Quindi chiudiamo a questo punto la votazione. Sono 43 favorevoli con i 2 consiglieri che si sono aggiunti a verbale, 0 contrari, 0 astenuti. La presa d'atto è andata a buon fine, perché questa è una presa d'atto, non è una votazione, diciamo, di un atto, di un provvedimento amministrativo. E allora a questo punto procediamo con il prossimo oggetto. Sì, Cendron, prego. Sull'ordine dei lavori, immagino. Sull'ordine dei lavori. Prego. Non mi è chiaro, Presidente, perché abbiamo saltato a pie pari, ed è successo anche nello scorso Consiglio regionale, il punto numero 5, ovvero quello sulle interrogazioni e risposta scritta, iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 111,4 del regolamento. Io gradirei appunto che ci fosse una giustificazione per cui appunto è stato nominato il punto, ma poi non ci sono le risposte. Sì, allora ribadisco, siccome ho 3 interrogazioni a risposta scritta che hanno visto passare i 20 giorni, sono state iscritte all'ordine del giorno, è passato più di un mese e mezzo e sono in attesa di risposta, mi chiedo se dobbiamo rimanere ancora in attesa. Questo lo dico perché invece le risposte le ho viste esattamente alla interrogazione che io ho fatto nella stampa. Quindi mi pare strano che le risposte non vengano dalla Giunta, quando invece ci sono consiglieri, magari capogruppo, che fanno le dichiarazioni esattamente sulle risposte che io ho scritto alle interrogazioni. Quindi chiedo che ci sia un rispetto anche di quello che è la funzione di controllo e ispettiva dei consiglieri e si dia adeguata risposta in questo consesso e non alla stampa. Condivido Grazie. assolutamente quanto lei ha detto, nel senso che ovviamente superati i termini noi abbiamo già provveduto a sollecitare anche per iscritto le risposte, lo ribadiremo, lo diremo al Presidente Zaia naturalmente, che è il titolare dell'ufficio di presidenza, e ci facciamo carico di questa sua richiesta. Procediamo ora con la mozione numero 19, presentata dai consiglieri
Rucco, Borgia, Baldan, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso, Soranzo. Oggetto: attivazione di strumenti di sostegno temporaneo al reddito per i lavoratori civili italiani impiegati presso le installazioni militari statunitensi presenti in Veneto, in caso di ritardi nel pagamento degli stipendi connessi al cosiddetto government shutdown del governo degli Stati Uniti, promozione di un protocollo regionale con il sistema bancario veneto sul modello già attivato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ci sono 5 minuti per la presentazione, poi 5 minuti per ogni consigliere che volesse intervenire, eventuali repliche e dichiarazione di voto fino alla votazione della mozione. Non ci sono emendamenti, non ci sono ordini del giorno, è una cosa un po' anomala ma la faccio, sono io il primo proponente, quindi mi presento la mozione, nella doppia veste se non vi disturba, perché il Presidente titolare era impegnato in un appuntamento, quindi mi alzo per rispetto verso l'Aula e vi spiego di cosa si tratta. Allora, se mi date il tempo. Grazie. Questa sostanzialmente, consiglieri e colleghi, è una mozione rispetto a una circostanza avvenuta pochi mesi fa. Nell'ottobre-novembre 2025 si è verificato un prolungato shutdown del governo federale degli Stati Uniti causato dalla mancata approvazione delle leggi di bilancio federali con conseguente blocco di numerose attività amministrative. Tale evento ha prodotto effetti concreti anche sul territorio italiano, determinando dei ritardi e in alcuni casi il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti militari e civili americani, ma anche degli italiani che sono impiegati nelle basi, in particolare venete di Vicenza, Caserma Ederle, Miotto e del DIN. Cosa succede? Queste basi impiegano circa 800 dipendenti italiani, quindi stiamo parlando di una delle aziende più importanti, in questo caso del Vicentino, e i lavoratori interessati, pur continuando a svolgere regolarmente le proprie mansioni, si sono trovati improvvisamente privi della retribuzione, quindi nei tempi ordinari, con difficoltà inevitabili per alcuni mesi legate appunto al pagamento dello stipendio. Potete immaginare una qualsiasi famiglia normale che ha da mantenere semplicemente il mutuo casa piuttosto che le spese quotidiane familiari si è trovata senza avere l'entrata necessaria. Cosa è successo? Che la regione Friuli Venezia Giulia, in quel caso colpita dallo stesso evento, ha deciso di intervenire tempestivamente con un provvedimento, un accordo, un protocollo d'intesa con il sistema del credito cooperativo regionale che ha consentito l'erogazione di finanziamenti a tasso zero a favore dei lavoratori interessati, civili interessati, nel caso della caserma della base di Aviano. Tale modello si è dimostrato efficace, sostenibile e replicabile e quindi si è pensato di ragionare allo stesso modo anche per la Regione Veneto, proprio per sostenere i nostri lavoratori italiani all'interno delle basi. Va detto che la cosa che noi chiediamo oggi di fare alla Regione Veneto è applicare sostanzialmente il modello Friuli al modello Veneto, sul territorio veneto, andando a chiudere un protocollo d'intesa con gli istituti bancari, in particolare con i crediti cooperativi, per attivare strumenti di credito ponte a tasso zero o fortemente agevolato a favore di lavoratori civili italiani impiegati presso le installazioni militari statunitensi presenti in Veneto, in particolare la del DIN, la Ederle e la ex Pluto, che oggi si chiama Matteo Miotto, nei casi di mancata o ritardata corresponsione degli stipendi dovuta a shutdown o analoghi blocchi amministrativi statunitensi. Va detto che fino al 30 settembre prossimo questo provvedimento, diciamo, di copertura del governo americano viene garantito. Dal 1° ottobre potenzialmente potrebbe riaccadere lo stesso blocco dei pagamenti con un nuovo shutdown. A strutturare tali strumenti in modo semplice, rapido e accessibile, individuando criteri chiari e verificabili, ricalcando appunto il modello del Friuli Venezia Giulia. A valutare anche, ovviamente, se ritenuto necessario, è una valutazione da fare, un'eventuale, parlo di eventualità, garanzia regionale limitata ovviamente per sostenere il periodo di copertura
nel caso in cui dovessero intervenire banche a sostegno dei lavoratori, a coinvolgere le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati con i quali abbiamo già avuto ovviamente un confronto, anzi più di un confronto, per dare loro risposta, a rappresentare questa iniziativa al Governo e alle autorità competenti affinché si possa trovare una soluzione strutturale che possa evitare il ripetersi di tale situazione. Va anche detto, ad onore del vero, che il Governo italiano ha aperto un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia, presso il Ministero, il cosiddetto MEF, invitando poi i rappresentanti naturalmente delle banche a livello nazionale perché si possa trovare una soluzione strutturale definitiva che possa ovviare a questo problema, evitando quindi alla Regione Veneto, come è stato per il Friuli già in passato, di intervenire a copertura di questa e a tutela dei lavoratori dipendenti. Io ci tenevo a farla perché naturalmente stiamo parlando di tema di lavoro che è altrettanto importante tanto quanto quello che abbiamo affrontato poc'anzi con l'osservatorio, e quindi chiedo il sostegno a questo provvedimento ai nostri dipendenti italiani presenti nelle basi americane in Veneto. Grazie. Grazie Presidente, questo è un tema su cui ad ottobre scorso ero intervenuta e lo avevo fatto anche in sinergia con l'onorevole Filippin che aveva presentato un'interrogazione parlamentare. È per questo che credo che sia una mozione in parte condivisibile ma limitante. Vado a spiegarmi. Innanzitutto il problema non è soltanto legato ai lavoratori delle basi, peraltro non solo a quelle vicentine, ma stiamo parlando di circa 5.000 lavoratrici e lavoratori delle basi disseminate insomma, sul territorio e è un problema legato anche alla situazione dei lavoratori in appalto, ad esempio quelle aziende dell'edilizia che non riscuotendo dall'amministrazione americana non possono poi pagare i propri dipendenti, i propri lavoratori e quindi forse sarebbe più utile pensare non individuare una sola e unica fattispecie di intervento, ma più fattispecie possibili in modo che la Regione possa temporaneamente intervenire a sostegno del reddito per tutte quelle situazioni non coperte dal sistema degli ammortizzatori sociali, compresi i civili assunti direttamente dalle basi. È in questo senso che dico che è parziale. C'è il tema delle relazioni internazionali nelle quali siamo immersi e quindi dei rapporti Trump, governo italiano, del tira e molla, dei dazi, dei rischi per i lavoratori che si scorgono non tanto all'orizzonte ma già dietro l'angolo. Avevamo poi chiesto all'epoca che venisse aperto un tavolo interministeriale col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare misure straordinarie di sostegno anche temporaneo per questi lavoratori e chiedevamo che si intervenisse presso le istituzioni bancarie e finanziarie certamente, ma per promuovere una moratoria sui mutui e sui finanziamenti per i lavoratori coinvolti, fino al ripristino della normale erogazione delle retribuzioni. Questo è un problema che si ha da settembre a gennaio, quest'anno peraltro a gennaio si è ripresentato perché c'è stato un ritardo nell'approvazione ulteriore del bilancio, quindi io credo che sia un problema da risolvere innanzitutto nei rapporti bilaterali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, che come abbiamo visto di questi tempi non godono di salute, come non gode di salute secondo me l'azione del Presidente degli Stati Uniti sotto molti aspetti, ma è un problema che non si può limitare soltanto ai rapporti con gli istituti di credito, deve essere affrontato anche per i lavoratori delle aziende in appalto e anche per appunto chi non ha ammortizzatori sociali, una situazione che veramente ha messo in difficoltà e mette annualmente in difficoltà, ripeto, 5.000 lavoratrici e lavoratori ed è per questo che ritengo necessario il mio voto di astensione perché credo sia un intervento parziale e non completamente utile. Grazie consigliera. Consigliere Cunegato. Grazie Presidente. Questa settimana il Vicepresidente Rucco ha fatto un intervento nel quale ha difeso la presenza delle basi americane nel nostro Paese e poi ha fatto anche un invito: la sinistra superi
l'ideologia no dal Molin. Ecco, io voglio dire al consigliere Rucco che la sinistra è orgogliosamente vicina al movimento no dal Molin. Ricordo che Variati, ex sindaco di città, fu uno dei protagonisti di quella stagione, e dico che è veramente paradossale che voi patrioti siate felici di avere delle basi di un paese straniero. Ecco, io ricordo che qualche settimana fa chi governa il nostro paese, cioè Giorgia Meloni, ha scritto un post in cui ha ricordato Giorgio Almirante. Non solo, ha scritto un post dove ha detto che la destra, cioè voi, ancora si ispira a Giorgio Almirante. Io ricordo che Giorgio Almirante scriveva nella difesa della razza, era antisemita. Io ricordo che invitava Giorgio Almirante a sparare alle spalle dei partigiani. Io ricordo che Giorgio Almirante era addirittura a favore della dittatura sanguinaria di Pinochet. Però perché dico questo? Perché dobbiamo ricordare che noi abbiamo delle basi nel vostro paese, perché il fascismo ha fatto una guerra, ci ha portato ad una guerra tragica, no? Ci ha fatto sprofondare nell'abisso della storia, alleandosi con il nazismo e anche essendo complice della Shoah. Noi abbiamo perso quella guerra lì e per questo motivo adesso abbiamo le basi. Abbiamo le basi perché gli americani di fatto ci hanno ridotto una colonia e io questa gioia nell'essere una colonia, questa gioia nel sacrificare la propria sovranità, questa gioia nel genuflettersi a un altro Stato, io non so da dove vi venga. E questo è un tema assolutamente attuale, no? I patrioti con la patria degli altri, no? Anche Salvini, Make America Great Again, il cortocircuito del sovranismo con la sovranità ceduta agli altri. Ed è un tema di una grande attualità, perché proprio pochi giorni fa Mark Rutte ha detto una cosa gravissima, cioè ha detto che da queste basi sono partiti 500 aerei diretti verso la guerra in Iran. No? Quindi non solo noi siamo una colonia, non solo abbiamo delle basi di una potenza straniera e voi siete contenti di esserlo, siete contenti di questa servitù, ma addirittura siamo stati complici, a quanto dice Rutte, di una guerra illegale. Cioè io vorrei ricordare che la guerra che c'è in Iran è una guerra che ha violato l'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, ha violato il diritto internazionale. Da questo punto di vista siete in buona compagnia, visto che anche Tajani ha detto che il diritto internazionale è valido fino a un certo punto, no? E purtroppo il diritto internazionale funziona solo se si crede nel diritto internazionale. Ma siamo complici di una guerra che peraltro non è neanche una guerra della NATO, ma è una guerra che hanno fatto gli Stati Uniti a braccetto con il criminale di guerra Netanyahu. Ecco, quindi io con orgoglio sono vicino al movimento no dal Molin. Mi spaventa il fatto che chi è patriota invece sia contento di continuare ad essere una colonia, ma arriva un punto che è paradossale e in fondo è stato detto anche dalla consigliera Luisetto, no? Cioè è vero che noi dobbiamo essere al fianco dei lavoratori, io sono sempre al fianco dei lavoratori, però è altrettanto vero, no, che noi abbiamo delle basi degli Stati Uniti in Italia e dobbiamo pretendere, visto che siete al governo, che gli Stati Uniti paghino i lavoratori, no? Cioè gli Stati Uniti devono pagare i lavoratori, cioè non possiamo ricorrere a un escamotage per salvarli, dobbiamo dirgli: signori, io gli direi tornate a casa vostra e chiudete tutte le basi, ma finché siete qua dovete pagare i lavoratori che sono lì, no? Ecco, per questo motivo anche noi, no, per quanto capiamo l'esigenza dei lavoratori, per quanto sappiamo che bisogna dare una risposta a queste persone, ecco, io credo che un paese con la schiena dritta debba, come dire, pretendere che gli americani paghino i lavoratori e non trovare altre strade. Grazie consigliere. Consigliere Lovat. Grazie Presidente. Cari colleghi, io parto dicendo che intanto Cunegato mi ha fregato metà intervento e allora vado sull'altra metà. Sono solidale con le famiglie dei lavoratori, è ovvio, però questo mi fa riflettere su quello che ha detto poc'anzi anche lei nella presentazione, Presidente. Ha usato la parola: una delle aziende più grosse è la presenza degli americani, con 800 dipendenti italiani nelle caserme di Vicenza. Questo è il sintomo di una istituzionalizzazione di un'occupazione geopolitica che dura da 80 anni.
La libertà non può essere barattata, a mio giudizio, dopo 80 anni, con 4 bocconi di stracca ganasse, perché rispetto al valore della libertà non c'è prezzo economico barattabile. Ciò che ha veramente valore non ha prezzo e per cui si deve essere disposti anche a pagare un prezzo, magari momentaneo e all'inizio anche grave, ma in vista del ripristino della libertà, perché io voglio sperare che tutti qua dentro vogliano per il futuro della Repubblica Italiana la piena indipendenza che solo degli ingenui possono pensare che adesso ci sia. Perché noi siamo completamente trascinati nelle dinamiche geopolitiche dettate dagli Stati Uniti d'America, che nel 1944, proprio in questi mesi, tra marzo e luglio, rasero al suolo le città venete, bombardando i civili, poi dicendo è servito per accorciare i tempi della guerra, è servito per arrivare più rapidamente alla pace. Pure grazie dobbiamo dire, è vero, ci hanno liberati da una dittatura e hanno tratto beneficio anche dal piano Marshall, perché ogni singolo dollaro impiegato gli è tornato indietro e direttamente in termini economici e indirettamente in termini geostrategici almeno 10 volte. Ora, dopo 80 anni, e guardate che 80 anni cominciano ad essere tanti anche nei 3.000 anni di storia, cominciano a diventare tanti. 80 anni dall'ultima guerra, dove c'è ancora un'occupazione in atto, sono ben di più di quello che si pensava o si diceva con i trattati di pace dopo la guerra. Ricordo che le caserme di Vicenza sono peraltro caserme americane, non sono neanche NATO. Questo a molti sfugge. Noi siamo un paese libero di fare quello che ci lasciano fare gli americani. Io ho una speranza diversa per il futuro, per i figli già nati, non per quelli che dovranno nascere. E 5 giorni fa, non a caso, io e il collega Szumski abbiamo depositato una risoluzione che spero arriverà presto o tardi in quest'Aula, che delinea il futuro che noi auspichiamo, magari utopisticamente. Vado rapidissimo. La Repubblica Italiana ha sul suo territorio la gran parte del patrimonio culturale e archeologico del mondo intero. È la culla della civiltà occidentale. Dopo 2 millenni anzi 3 millenni di storia fatta di guerre, forse è il momento che proprio noi cominciamo a fare quel salto qualitativo che ci metta nella condizione di proclamare una civiltà della pace. Abbiamo la fortuna geografica e storica di avere Austria e Svizzera, paesi confinanti, che sono neutrali per ragioni diverse. Sarebbe veramente un sogno che l'Italia contribuisse a generare nella culla, nel cuore d'Europa, un'area di neutralità che cambiasse il rapporto con la geopolitica. Diceva Theodor Herzl, il fondatore del sionismo prima che questa corrente degenerasse, se ci credi veramente non è un sogno. Vorrei dire la stessa cosa per il sogno di una Repubblica Italiana neutrale e libera da forze di occupazione, che ci rendono anche pericolosamente bersaglio di rappresaglie di altre potenze mondiali. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maltauro, poi Baldan. Matteo. Sì, grazie Presidente. La trovo un'iniziativa importante su una questione molto seria. Per quanto concerne le basi vicentine si tratta di uno degli assetti operativi più importanti e strategici nel sud dell'Europa, a Vicenza. Parliamo di circa 9.000 civili americani, 5.000 della truppa del contingente militare americano e 900 vicentini che lì lavorano ogni giorno. Se trovo, Presidente, la ringrazio per l'iniziativa necessaria e acuta la proposta, trovo abbastanza anacronistico vedere come la sinistra, per sentirsi un po' viva, ripesca le baluffe ideologiche della guerra fredda, quando in realtà forse non ci stiamo accorgendo che stiamo parlando di temi che dovrebbero riguardare anzitutto le corde della sinistra, cioè la tutela delle famiglie di chi lì lavora. Si parla di stipendi, di salari, della possibilità di continuare a pagare il mutuo, a mangiare, a consumare, a vivere.
Allora i sindacati hanno dichiarato in modo molto preciso la posizione di preoccupazione e la necessità per le istituzioni, anche se la Regione non ha una competenza diretta, di attivarsi per tutelare le 900 famiglie vicentine. Ora, sentire le filippiche su Giorgio Almirante e dall'altra parte astenersi su un provvedimento che, seppur parziale, magari non risolverà il problema nel giro di 15 secondi, considerato che è una questione delicata che tratta i rapporti internazionali, perlomeno dimostrare interesse e attenzione per il territorio e le famiglie che ci vivono è una cosa che francamente da consigliere regionale vicentino, dai colleghi, mi sarei aspettato. Al massimo questo provvedimento, Presidente, apre una riflessione un po' più ampia. Il fatto che le dichiarazioni degli ultimi mesi riportano la possibilità in Europa di una diminuzione di più di 20.000 soldati americani che interesserebbero anche Vicenza e da questo punto di vista un futuro nei rapporti con l'alleato storico che diventa sempre più difficile, nebuloso, complicato. Allora da questo punto di vista io credo che oggi più che mai sia necessario ribadire che gli americani sono un alleato non solo storico, che ci ha concesso di ripartire e rimango convinto che se l'Italia fosse stata neutrale gran parte della crescita che abbiamo vissuto negli scorsi decenni non sarebbe stata possibile e forse saremmo stati terra di facile conquista e non di generale benessere. Dall'altra parte oggi gli americani rappresentano il primo mercato per il nord-est, quindi anche per il Veneto, assieme alla Germania, alla Francia, agli amici europei, e dall'altra parte rappresentano un avamposto fondamentale in una situazione internazionale che fuori da casa nostra è sempre più difficile e complicata. Allora è un provvedimento che ci aiuta a ribadire l'importanza di stare vicini ai vicentini che hanno scelto di lavorare lì e che ci consente di rilanciare dei rapporti e delle relazioni che sono strategiche e preziose. Non solo per Vicenza, non solo per il Veneto, che è terra di export, di impresa, di rapporti, ma anche per l'Italia nel contesto europeo e internazionale odierno. Grazie consigliere. Consigliere Baldan e poi Montanariello. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto, ovviamente noi abbiamo sottoscritto come gruppo di Fratelli d'Italia il documento da lei presentato che va innanzitutto a tutelare quella che è la vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Costruirci attorno una filippica in puro stile cunegato, con un po' di affermazioni prese qui e lì, messe assieme in un frullatore che viene fuori, che ha come risultato insomma un discorso che non sta in piedi nella sua totalità, invece è una cosa che non possiamo ovviamente condividere, perché il consigliere Cunegato dimentica anche di dire che quelle basi americane hanno permesso nel dopoguerra di arginare il pericolo sovietico di quel buon uomo di Stalin, ad esempio. Però questo evidentemente il consigliere Cunegato oggi non lo usa per fare il suo intervento ad effetto in aula, come non usa il fatto, come è già stato sottolineato dal collega Maltauro, che grazie all'intervento degli Stati Uniti d'America l'Italia ha potuto vivere un'epoca veloce anche, tra l'altro, di crescita nel secondo dopoguerra. Ma sempre per andare a sottolineare quelle che sono le affermazioni del collega Cunegato, evidentemente quando riporta anche le dichiarazioni di Rutte dovrebbe anche leggere poi il seguito e quella che è la risposta del ministro Crosetto, che afferma, e ovviamente documenti alla mano, che tutti i voli che sono partiti dalle basi nel nostro territorio verso l'Iran sono voli che fanno parte del trattato e quindi all'interno del trattato. Nello stesso tempo però in affermare questo il consigliere Cunegato si dimentica dei famosi voli di D'Alema sui Balcani durante la guerra dei Balcani. Quindi questo solamente per dire che sarebbe stato molto più semplice dire a Cunegato: io difendo i lavoratori, difendo e tutelo la tutela delle famiglie, non dovrebbe ovviamente aver messo in mezzo anche la questione del Nord Armorin, giusto per magari accontentare qualche attivista che ancora oggi ha bisogno di sentirsi rappresentato da qualcuno, e invece tralascia per strada delle informazioni importantissime che per correttezza di cronaca vanno riportate. E mi pare anche di capire che nel suo intervento il consigliere Cunegato abbia fatto capire sì, sono sì
lavoratori importanti, magari non proprio così tanto importanti come quelli che non lavorano nelle basi USA nel nostro territorio. Ecco, questo per dire che per noi la sovranità, che viene spesso decantata, è una cosa molto importante, e la mozione presentata dal vicepresidente Rucco, è sottoscritta da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, nella dimostrazione, perché a tutela dei lavoratori italiani andiamo in un certo qual senso anche contro quella che vorrebbe essere la logica per la quale noi siamo supini o inginocchiati all'America, che evidentemente è una cosa che si vede soltanto negli occhi di chi non vuole vedere la realtà dei fatti. Grazie. Grazie consigliere. Montanariello, lei la parola. Sì, grazie Presidente. La ringrazio anch'io personalmente per aver portato questa mozione, perché ritorniamo a vedere che il Partito Democratico governa e tutti i vostri interventi sono proiettati verso la sinistra, e alla fine, se sti poverini non c'appischei, se è colpa del PD che non vota la mozione del Rucco, che alla fine tutti e due insieme su sta storia contiamo manco del zero. Quindi sta roba mi fa molto piacere, perché ogni volta che avete dei problemi scopriamo che la sinistra continua a governare e continua ad avere quel potere addirittura di dire di no ad una mozione che è sicuramente un buon principio da rivendicare, e che anziché dirci il partito della Premier, del governo, come risolvere il problema, fa gli interventi dicendo che il PD ha delle colpe. Io vi ringrazio, perché tanta importanza non ce la danno neanche quando vinciamo le elezioni, e quindi voglio dire, siete una squadra fantastica e va bene così. Grazie, perché il nostro ego a volte ha bisogno di essere rimpinguato. Allora, con 4 interventi vostri che provate a buttarci addosso i vostri fallimenti politici, riusciamo anche ad avere un'autostima quando usciamo da qua, che ci permette di considerarci più vivi di quanto siamo già con orgoglio. Detto ciò, quando si dice che la sinistra rispolvera le vecchie baruffe, poi diceva il collega che mi ha preceduto, il segretario, perché è una mozione che tutela le famiglie, sì, però onestà intellettuale vogliasi si dica che non tutela tutte le famiglie, ed è il motivo per cui noi non diciamo che votiamo contro, diciamo che siccome per noi i lavoratori sono tutti uguali, tu non puoi dare risposta a quelli che sono diretti e non dare a quelli degli appalti, perché Presidente Rucco, se doveva fare lo sforzo lo poteva fare fino in fondo, citava anche quelli degli appalti, magari ce lo cassavano gli altri, però sa, lì almeno il tentativo lo aveva fatto. Ma tra l'altro io mi chiedo, scusate, mi sembra di tornare in un tuffo nel passato, ma è il mio romanticismo politico che mi porta a fare questo. Scopriamo che è colpa di Cunegato, colpa della Luisetto, che tutti e due insieme forse contiamo su questo tema, non in generale per fortuna, meno di zero, però nessuno dice che la Meloni, che va sempre abbracciata con Trump, non spende una parola a dire scusa Trump, ma te ne dai schei ai vicentini che lavora là? Ti ha finito di farmi a rivolta su una regione dove governiamo, tra l'altro noi, dove abbiamo il vicepresidente del Consiglio che è stato sindaco di Vicenza, che è di Fratelli d'Italia, danne schei Trump, ti parli dei dazi, quindi, balda. Se di tutti gli incontri che fa la Meloni avesse citato una volta questo tema, io avrei detto, porca miseria, sono d'accordo con Baldan. Non voglio sembrare eretico, ma sono d'accordo con Baldan. Ma siccome andiamo in giro per il mondo a parlare di tutto, e non ho mai sentito che la Premier Meloni, che è dello stesso partito di chi oggi difende questa mozione, dica caro Donald Trump, tra un bombardamento e l'altro che parte da Vicenza, ti puoi sparagnare un pieno di un aereo e ti dai schei ai 900 lavoratori che sono lì? Quindi, Presidente Rucco, mi permetta di dire, le chiedo scusa se uso questo termine su una mozione dei buoni principi, non è che possiamo accettare lezioni di demagogia e dire che in questo caso l'allievo non ha superato il maestro, perché riuscite a farvi demagogia anche sulle vostre mozioni da soli, perché nessuno ha citato che la Meloni va a fare ribacciare mano il Premier, di Rama, tutti come si fa nei sani rapporti istituzionali, però sa, non è mica niente di male, dà la mano, dà il bacetto, scusa Trump, fa un piacere Donald, dai, pagano i dipendenti là. Baldan, ce lo siamo scordati, le do il beneficio del dubbio per questa volta. Tra l'altro, come dico al segretario d'Aula, guardi, segretario, lui ha ragione, a me la parola, viste le mie origini che si tutelano le famiglie, mi piace tanto. Dico una cosa che non si può dire, a me mi piace, non si può dire, ma lo dico.
Però guardi che le famiglie si tutelano anche rinnovando i contratti nazionali di lavoro che al governo non fate, si tutelano anche investendo sul trasporto pubblico, si tutelano anche investendo sulla sanità, finanziando l'istruzione, perché sa, avere contratti in Italia fermi, rinnovati, dove quando poi ci sono i rinnovi danno l'una tantum, che in 4 parti perdono un biennio, anche 2, anche 3, economico e non normativo, non è che rientri proprio nella manuale Cencelli della tutela perfetta delle famiglie. E allora io dico, è vero che sono relazioni importanti che abbiamo, però guardi, dopo 80 anni finiscono i matrimoni e possono finire anche i rapporti, secondo me, con chi in un contesto storico che sta cambiando, e non è una rivendicazione ideologica, ma io dalla mia regione, un aereo che parte per andare a bombardare dei territori che non hanno deciso di fare la guerra all'America, ma l'America è la guerra, preferirei che non parte. Io preferirei, al netto delle ideologie, che gli aerei che partono da qua per andare a bombardare i civili... Concluda, consigliere, grazie. Sì, Presidente, ha ragione, concludo. Non partissero. Perché non è che con la scusa della guerra si può bombardare mezzo mondo, almeno dico che non parte da casa mia. Per tutto il resto sono d'accordo con voi, vi chiedo Presidente un piacere umilmente da non vicentino e da consigliere regionale, me lo faccia come cortesia personale, quando ogni tanto ci sono le tensioni in maggioranza e chiamate la Meloni per sistemare, ricordatevi delle basi che se lo dice lei a Trump vale di più del vostro voto. Grazie, a nessuno di noi piace la guerra. Allora, chiudo, vedo però 2 interventi. Però prima faccio una breve replica io, se mi è consentito dal regolamento, grazie. Poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, grazie, speravo di non animare così tanto questo intervento, ma anche perché Cunegato basta leggere la mozione per capire che non ho trattato temi. Voce, chiedo la parola. Si sente? Eccolo qua. No, deve essere rosso. Adesso sì, bene. Sfrutto qualche minuto solo per una brevissima replica. Cunegato, guardi, lei è riuscito, evidentemente non ha letto bene la mozione e bisognerebbe studiarla bene. La mozione è asettica rispetto a qualsiasi problematica di natura internazionale, volutamente, perché ci siamo occupati in questa mozione solo della problematica dei dipendenti delle basi, come è avvenuto in Friuli, come sicuramente sta avvenendo anche in altre regioni, perché il problema ha toccato tutti gli italiani che lavorano nelle basi sul territorio nazionale. Dall'altra va detto che non è una scelta di Trump, consigliere, non pagare Montanariello, ma è stata la Camera e il Senato che hanno bloccato l'approvazione delle leggi di bilancio e di conseguenza il governo ha dovuto prendere atto di questa votazione e bloccare tutto il sistema dei pagamenti. È un problema interno americano che ha dei riflessi anche ovviamente sui contratti nazionali. Questi sono gli accordi, purtroppo sono d'accordo con voi che bisognerebbe rivedere questa disciplina, ma la disciplina è questa e quindi va rispettata. Io credo che come hanno fatto bene in Friuli i nostri colleghi, altrettanto dovrebbero fare i colleghi in giunta, evidentemente partendo da questa mozione, a recepire questo indirizzo e arrivare a un protocollo d'intesa con i crediti, con i bancari, insomma con chi risulterà poi essere il soggetto individuato. Sicuramente il governo Meloni credo che stia affrontando il tema perché sono tante famiglie coinvolte e come sapete l'attenzione è alta verso la problematica. Ricordo solo, consigliere Lovat, guardi, io l'ascolto sempre perché sono affascinato dalla sua preparazione culturale, su alcune cose andiamo anche d'accordo, su altre meno, perché un giorno lei è veneto, un giorno è italiano e mi fa bene perché insomma conosco bene le sue posizioni anche rispetto al suo passato, però le dico una cosa, questa regione, la provincia di Vicenza, ma come la provincia di Treviso, hanno perso 2 banche fondamentali. Se vogliamo anche accompagnare alla porta gli americani che portano un indotto, io sono molto pratico, su questo lo ero da sindaco, lo sono anche da consigliere regionale, un indotto di circa 400 milioni di euro sul territorio vicentino. Qui abbiamo l'assessore alla sanità che può dirvi che l'Ulsotto
fattura agli americani qualche decina di milioni di euro di prestazioni sanitarie. Non credo che faccia schifo all'ULSS e alla Regione Veneto incassare, perché sono americani per carità di Dio, dollari, quindi non denaro euro o lira italiana, denaro che proviene da prestazioni sanitarie, come a GSM, IM, oggi Magis, la società che abbiamo portato alla fusione, che ha portato tanti utili, nonostante le avversità del centro-sinistra, a quella fusione, oggi incassa da utenze energetiche milioni di euro, anche quella, e così via. Potrei parlarle dell'indotto commerciale, perché non è vero che gli americani vivono solo dentro le basi, ma vivono anche fuori. Non parliamo poi della situazione immobiliare e degli affitti che i vicentini affittano le case a tantissimi americani, guadagnandoci più di un canone locatizio normale, ordinario. Quindi prima di dire chiudiamo le basi, mandiamoli via, come dice Cunegato, un invito a guardare solo al tema della mozione, questo sì che ve lo chiedo, evitiamo l'ideologia, il tema è aiutiamo queste famiglie a non incorrere nello stesso problema. Ci sono anche nell'acquario delle persone che hanno subito questo problema in prima persona e che stanno fortunatamente riportando questo dibattito all'esterno, siamo in diretta ovviamente sui canali del Consiglio, ma anche attraverso un collegamento con i sindacati che hanno sostenuto questa battaglia. Mi fermo qua. Dichiarazione di voto, c'è il consigliere Luisetto e poi il consigliere Cunegato. Siccome io sono responsabile di quello che dico e non di quello che il consigliere Maltauro capisce, e siccome a ottobre scorso ero già intervenuta su questo tema in coordinamento con le forze sindacali e sapendo bene che cosa significava per 5.000 lavoratori lo shutdown, ribadisco che non mi faccio strumentalizzare, perché io ho detto e ripeto che votiamo astenuto perché questa mozione è parziale, affronta una parte del tema, non affronta... il consigliere Maltauro no, Presidente. Lei ha capito, ma il consigliere Maltauro evidentemente no, quando parla dei consiglieri vicentini e si stupisce dei consiglieri vicentini che affrontavano questo tema molto prima che lui fosse seduto in questi banchi. Allora, siccome il rispetto vuole che le azioni siano comprese in tutto il loro senso, ho detto prima e ribadisco adesso che il Partito Democratico si astiene da questa mozione perché gli strumenti finanziari e creditizi che questa mozione prevede sono una parte del problema. C'è la parte relativa alle realtà in appalto edilizie, a coloro che non hanno ammortizzatori sociali, c'è un tavolo interistituzionale che si sarebbe dovuto già aprire e non si è aperto, c'è una questione relativa ad altri strumenti finanziari come la sospensione dei mutui e ad altre questioni che riguardano la protezione di queste lavoratrici, di questi lavoratori, e quindi io credo che sia almeno decente quando parliamo, ascoltare gli altri e rispettare le posizioni degli altri, perché lezioni, consigliere Maltauro, io su questa vicenda da lei non le accetto. Ci asteniamo. Grazie consigliera. Consigliere Cunegato e poi Maltauro. Sì, volevo dire al consigliere Baldan, che mi riconosce uno stile e lo ringrazio, e anche al consigliere Rucco, che questo è un dibattito che nasce da una presa di posizione pubblica e con un comunicato non a caso scritto pochi giorni fa dal consigliere Rucco. Cioè, non mi sono inventato le cose, è il consigliere Rucco che dice che gli americani sono una risorsa strategica, è il consigliere Rucco che invita tutti ad abbandonare l'ideologia non dal mulin. Ecco, quindi questa è la vostra posizione che avete espresso, la posizione a favore delle basi americane. Ecco, anche il consigliere Maltauro, che rivendica sempre la sua moderazione, il suo esercizio di responsabilità, di equidistanza, di... Consigliere, non prenda in giro con la collega. Guardi che lei che sostiene tenga un comportamento corretto in aula, grazie, nei confronti dei colleghi. La cui Presidente del Consiglio, non io, ha scritto un post ripreso da Elena Donazzai, ripreso dalla Carretta, in cui scrive lei, cioè il governo che lei sostiene, no, quindi non so come possa definirsi moderato, che sostiene che Giorgio Almirante è un punto di riferimento che ancora informa l'azione del governo, un antisemita
uno che diceva di sparare alle spalle ai partigiani, uno che era a favore dei regimi sudamericani. Quindi non si può essere prima moderati e poi sostenere chi esprime queste posizioni. Ecco, anche rispetto al tema della guerra fredda, la guerra fredda è finita, ragazzi, la guerra fredda è finita da un pezzo. Ecco, voi che avete ancora la fiamma, no, nel vostro simbolo che richiama il Movimento Sociale Italiano, no, dove appunto Giorgio Almirante diceva siamo fascisti in democrazia, ecco, gli americani ci hanno liberati dai fascisti, ma volevo anche ricordare che i sovietici ci hanno liberato con 22 milioni di morti dai nazisti. Tuttavia, ecco, il pericolo sovietico non esiste più, no, perché non esiste più l'Unione Sovietica, non esiste più del 1991 e quindi mi permetto di dire, no, e qua recupero anche quello che ha detto Lovat, no, c'è una dignità e c'è un prezzo, no, leggetevi Kant nella metafisica dei costumi. Che cosa vuol dire? Il prezzo sono le cose intercambiabili, la dignità è qualcosa che ha un valore in sé e che non può essere comprato e venduto. Ecco, il fatto che un paese voglia tutelare la propria sovranità democratica e che non voglia più essere il servo e la colonia di qualcun altro, per me è un valore che non ha un prezzo. Vedo che invece per voi tutto può essere comprato e venduto e il fatto di consegnare a un altro paese la propria sovranità ha un senso perché questo poi ci riporta qualche spiccio nel territorio. Ecco, la libertà, l'indipendenza e la sovranità di un paese invece per noi non è qualcosa che possa essere comprato e venduto. Grazie consigliere Maltauro e poi Szumski. Sì, grazie Presidente, ma premesso che chi indica supino questo governo forse fa un'astuzia dialettica ma non di verità. Segnalo che il Ministro degli Esteri ha dichiarato che non andrà al prossimo meeting, lunedì prossimo, a Miami, in virtù delle dichiarazioni che gli americani ci hanno rivolto. Quando c'è da dichiarare estraneità, distanza, rispetto, lo facciamo con vigore, con un'idea chiara dei rapporti internazionali. Quando c'è da dichiarare l'importanza di risolvere insieme le questioni, la portiamo a casa con un atteggiamento costruttivo e collaborativo. È questo il nodo. Comprendo, collega, e le garantisco che la questione l'ho seguita in Consiglio Comunale negli ultimi 8 anni e mezzo, che serve spirito collaborativo anche magari portando un contributo in più, diverso, migliorativo, che vada ad ampliare, e su questo non discuto. Il mio punto di osservazione è chi spende i propri minuti di intervento su una questione molto seria, che intrallaccia le questioni, le esigenze chiare di tante famiglie, per fare della propaganda politica su Almirante e sui rapporti di 80 anni fa. Siamo di fronte a una questione chiara, seria, dovrebbe essere affrontata con lo stesso spirito. Dopodiché, se devo essere franco, la mia non era tanto un'invettiva contro il Partito Democratico, ma contro le parole di Alleanza Verdi-Sinistra. Il fatto che anche voi vi sentite forse così affini ribadisce un'intensità che negli ultime settimane, negli ultimi mesi all'interno della coalizione è sempre più chiara e francamente a me aumenta l'intensità della preoccupazione nell'immaginare i rapporti internazionali che il centro-sinistra potrebbe offrire a questo Paese. Come centrodestra abbiamo un'idea chiara, distante da chi manca di rispetto quando lo fa, vicino a chi ci ha dato lavoro, crescita e prospettiva. Il nostro compito qui è tutelare il territorio e la mozione va in questa direzione, senza fare falsa propaganda o astuzie dialettiche che non servono se non a raccogliere qualche voto in più. Grazie consigliere. Consigliere Rocco, poi Szumski. Sì, Scusi, lei fa dichiarazione di voto? No, però non so, l'ha già fatta il capogruppo. Ci ha provato. Ok, grazie. Prego Rocco, scusi. Velocissimo, secondo me ci sono 2 elementi. Allora, il primo è la tutela dei lavoratori, sulla quale, voglio dire, non si può che essere d'accordo, pur condividendo in parte le osservazioni che ha fatto la collega Luisetto, però qui c'è una mozione che chiede la tutela di lavoratori, per cui assolutamente bisogna dare sostegno a questo tipo di iniziativa. Dopodiché il ragionamento si è spostato su, come dire, posizioni internazionali. E secondo me noi dobbiamo un po' stare attenti a pensare che viviamo in un mondo di pace, cioè tutti saremmo felicissimi di vivere in un mondo di pace assoluta. Anche a me piacerebbe il modello di neutralità svizzera, però la neutralità svizzera si chiama neutralità armata, spendono l'1% del PIL, sono circondati in difesa e sono circondati dalle Alpi, quindi tutti noi vorremmo poter spendere al posto che in difesa, in crescita, ospedali, però siamo di fronte a
almeno un attacco hacker al giorno da parte di potenze straniere, sorvoli di droni, influenze, guerra ibrida, partiti che probabilmente vengono finanziati da potenze straniere. Rispetto a tutto questo si può anche dire noi vorremmo maggiore indipendenza e maggiore capacità di difesa, però allora non riesco a capire come si faccia a essere contro a una difesa di natura europea. Quindi decidiamo che noi ci difendiamo da soli, investiamo di più nell'esercito europeo, investiamo di più in sistemi di sicurezza e di difesa condivisi con gli altri paesi di testa, andiamo verso quell'euro NATO che tutti noi cerchiamo di portare avanti, e però non si può neanche dimenticare una storia che ha visto comunque l'intervento degli alleati liberarci da una dittatura fascista, e che con le scelte che fece De Gasperi a partire dal 1947 in poi ci ha fatto stare dalla parte, diciamo, del mondo che ha deciso che le libertà erano importanti, che la crescita sarebbe stato un elemento fondamentale per poter vivere nel benessere, e quindi almeno riconoscere che noi stiamo dalla parte delle democrazie liberali e che le democrazie liberali si sono rette anche grazie alla difesa e alla capacità di deterrenza, secondo me fa un torto nei confronti della nostra storia. Grazie consigliere. Consigliere Chomsky. Per dichiarare la nostra astensione rispetto alla mozione, certamente per la solidarietà per quanto necessario ai lavoratori, su cui credo siano da aprire altre modalità o quant'altro, ma siccome qui c'è anche una componente di espressione politica e parla il figlio di uno che insomma ha combattuto a Montecassino, ad Ancona e a Bologna, e da bambino visitava tutti i cimiteri dove erano caduti gente che poi non è mai neanche tornata in patria, neanche per scelta, e quindi da questo punto di vista penso che è vero che c'è stata l'importanza, però è importante quello che ha detto Lovat, bisogna anche cambiare, e non è solo un'indipendenza della penisola italica, come dico io, noi siamo in cuore, lo siamo fortemente, un'indipendenza diversa, chiamiamola di convivenza, ma comunque non di uno Stato unitario come quello che si è creato italiano, per cui da questo punto l'espressione politica rimane anche su questo argomento, e la posizione è questa: ci asteniamo per solidarietà con i lavoratori, ma con la diversità che abbiamo espresso, che è anche espressa da una mozione che abbiamo presentato poi e sarà discussa successivamente. Grazie. Consigliere Borgia. Tutto mi sarei aspettato, tranne di sentire una certa sinistra prendere le distanze dai lavoratori, perché a questo di fatto stiamo assistendo. Soprattutto fare una distinzione tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, solo ed esclusivamente perché questi lavoratori lavorano per gli americani, perché questo è il punto. Io poi, come dire, che non ho mai apprezzato, sinceramente lo dico, come dire, gli americani, anche perché sono sempre stato per la teoria della terza via, no? Contro il blocco sovietico, contro il blocco americano, per una reale posizione europea a difesa dell'Occidente, dei nostri valori, dei nostri ideali. Però oggi dobbiamo, su questa mozione, penso, fare tutti quadrato, no? Perché stiamo parlando di lavoratori veneti. E allora quando da sempre diciamo ormai, anzi non da sempre, ultimamente diciamo che dobbiamo tutti avere attenzione, dobbiamo cercare tutti di essere dalla stessa parte, e quindi in questo caso dalla parte di queste famiglie, purtroppo noto che non è così. Non è così, perché si fanno tante discussioni, si fanno tanti interventi, a volte mi sembra che quest'Aula, come dire, assomigli più a delle feste paesane che ad un confronto civile, per certe espressioni che vengono utilizzate o per certi, come dire, comportamenti. Però di questo tratteremo sicuramente in più occasioni e in un altro momento. Quello che dispiace è sentire, come dire, queste posizioni, no? Queste posizioni che sono antistoriche. Dopodiché mi tocca ricordare al collega Cunegato che Almirante può essere stato tante cose, ma sicuramente mai uno che sparava alle spalle, come diceva lei. È riuscito a traghettare un'intera generazione che aveva vissuto
sotto un'ideologia e sotto una dittatura nella democrazia, all'interno della democrazia, ed è stato baluardo contro il terrorismo anche a destra, e nessuno di quella classe dirigente del movimento sociale parlava di camerati che sbagliavano, come invece faceva qualcuno a sinistra e cercava di difendere, no, i compagni che sbagliavano. Ecco, quindi noi siamo orgogliosi non solo di Almirante, ma della storia che ha rappresentato Almirante, e quel simbolo, se ne faccia una ragione, è votato da milioni di italiani, è diventato il primo partito ed è il simbolo più longevo della storia repubblicana. Grazie consigliere. A questo punto chiudiamo le dichiarazioni di voto e andiamo al voto. Quindi aprite il computer intanto. Apriamo il computer, dopodiché apriamo la votazione. Votate, grazie. Sì, votate, prego. Chiudiamo la votazione. Attendiamo l'esito, che non riusciamo a vederlo. Qua non si vede. Allora, diamo l'esito della votazione: 26 favorevoli, 0 contrari, 12 astenuti. La mozione è approvata. I dipendenti ringraziano. Proseguiamo, siete d'accordo? C'è la risoluzione sulle province. Facciamo quella allora, perfetto. Allora, punto 8, risoluzione numero 10, presentata dai consiglieri Marcon, Martini, Mosco, Pressi, Tomaello, Barbisan, Bevilacqua, Conte, De Berti, Rigo, Vianello e Brescacin. Riordino istituzionale delle province. 5 minuti per la presentazione, 5 minuti per consiglieri per gli interventi, la replica di 5 minuti, dichiarazione di voto e poi votazione. Quindi lascio la parola, immagino, al già presidente dell'UPI regionale del Veneto, il mio presidente dell'UPI al tempo, che ringrazio ancora per l'esperienza vissuta, consigliere Marcon. Prego, lei la parola. Grazie Presidente, un saluto a tutti i colleghi. Parto nel dire che molti di noi hanno fatto gli amministratori comunali, qualcuno ha fatto l'amministratore provinciale e altri anche con le regole del vecchio ordinamento. Io non ne ho trovato uno che abbia detto che la riforma del Rio sia stata una riforma proficua, una riforma efficace. Anzi, gli esiti della riforma del Rio sono stati esiti devastanti per il sistema paese, secondo quello che dicono gli ex amministratori. In questa risoluzione ringrazio anche i colleghi che l'hanno sottoscritta, ho cercato di ripercorrere un po' gli articoli normativi che oggi regolano il sistema delle province in Italia, tenendo conto che le province sono enti costituzionali, sono enti riconosciuti dalla Costituzione sin dalla nascita della Repubblica, enti che hanno patito la riforma della 56-2014 e relegati a enti di secondo livello, ai quali sono stati privati risorse sia umane che economiche. Questo ha prodotto che il sistema Italia ha pagato dazio in modo importante. Noi vediamo ad esempio a livello veneto che le province gestiscono circa 7.000 km di strade. Giusto per fare un paragone, la Regione ne ha poco più di 1/10 rispetto alle province. Vediamo le province che gestiscono edilizia scolastica, trasporto pubblico, hanno competenze in materia di pari opportunità e di pianificazione urbanistica. Tutte però funzioni molto limitate. Ricordo che giace al Senato una proposta di riforma delle province già condivisa
da sostanzialmente tutte le forze politiche che compongono il Parlamento, e la volontà sarebbe quella di dare il là per rimettere in moto la discussione sul ritorno delle province ad elezione diretta, ma non solo questo, anche a un sistema di provincia che superi il passato e dia la possibilità alle province di esprimere il loro potenziale di raccordo tra i comuni, specialmente quelli piccoli, e la Regione, cosa che oggi manca. Ricordo le parole in questa risoluzione del Presidente della Repubblica, che ha detto in occasione della penultima assemblea a Lecce che le province non possono rimanere eternamente nel limbo. Ricordo che quando si parla della 56 si parla di province e città metropolitane, e vi è un rilievo della Corte Costituzionale che mette in evidenza una difformità costituzionale nell'automatismo che il sindaco della città capoluogo di regione sia automaticamente presidente della provincia della città metropolitana, e quindi è troppo tempo che si sta aspettando una riforma. Io penso che saremmo promotori come Veneto, se riusciamo a dare là a questa risoluzione, primi in Italia, di una volontà per far sì che il sistema torni ad avere le province come ente che funziona. La provincia ha dato prova, nonostante il dimezzamento del personale e l'azzeramento sostanziale delle risorse, anche se ad onor del vero nel tempo qualcosa è stato riconosciuto alle province. Se hanno la possibilità, le province sono in grado di dare risposte importantissime al Paese e sono di supporto alla provincia, alla regione, e potrebbero essere ancora di più in un'ottica di regionalismo differenziato. Ricordo che a gennaio il Senato ha approvato in quarta lettura la riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, che ha ripristinato l'ente provinciale ad elezione diretta, e nel corso del prossimo anno verosimilmente questo accadrà. Ricordo quanto siamo stati performanti come province, uso ancora il siamo, cioè il plurale, mi sento coinvolto in attuazione del PNRR. Però vi è bisogno veramente oggi di dare un'esortazione a coloro che governano per far sì che si torni a dare il pieno potenziale, la piena espressione agli enti provinciali, e spero che questo Consiglio sia in grado di esprimersi in modo unanime, perché potremo veramente essere un modello da veicolare, e ci sono ancora i tempi a livello governativo per far sì che le province possano tornare ad essere un ente pienamente rappresentativo della democrazia e dei cittadini in Italia. Le storture della De Rio non le evidenzio, i consigli che durano 2 anni, il presidente che dura 4 anni, che necessariamente deve essere un sindaco, che non può essere sfiduciato, insomma è un bailamme, si direbbe in alcune terminologie, che merita essere seriamente preso per mano e riformato. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Cunegato, poi Soranzo. Grazie Vicepresidente. Niente, io dico già che sono a favore di questa mozione, noi siamo a favore delle province elettive, perché siamo a favore di processi di democrazia sostanziale. Ecco, volevo però anche ricordare che nel 2014 tutto il centrodestra era a favore dell'abolizione delle province, e poi il centrodestra non votò la legge Del Rio perché riteneva che l'abolizione non fosse totale. Giusto per ricordare, no? Così come ricordo che Fratelli d'Italia, poi diventata a parole per l'autonomia, era per l'abolizione delle regioni nel 2015. Ecco, sono a favore ovviamente della provincia, perché credo che le istituzioni debbano rappresentare i cittadini a tutti i livelli, no? E che queste elezioni di secondo livello siano un pasticcio. Abbiamo un problema, io penso, di potere e rappresentatività delle assemblee degli eletti. Questo lo dico, cioè, da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, purtroppo i consigli comunali sono sempre più sviliti, contano sempre meno, l'elezione diretta del Presidente della Regione svilisce anche il ruolo del Consiglio regionale, e un po' alla volta il potere si è spostato dal Parlamento. Io ricordo che i padri costituenti parlavano di parlamentarismo, cioè
dell'idea che ci fosse sia alla Montesquieu una divisione dei poteri, ma che il Parlamento come espressione della sovranità popolare dovesse valere più degli altri. Ecco, guardate che io credo che la crisi della democrazia, come diceva Zagrebeschi, sia entrata nel modello nel midollo della democrazia, perché le assemblee eletti costano sempre meno. Anche il Parlamento italiano de iure ha ancora potere, ma de facto ne ha sempre meno. Vi racconto questo aneddoto: una volta scesi in piazza contro la riforma della buona scuola di Renzi, perché parrà impossibile a Baldan, ma io ero in piazza anche contro la guerra di D'Alema. Ecco, ma una volta parlai con un amico del Partito Democratico che era parlamentare e gli dissi: ma tu questa riforma, cioè della scuola, non dei bagigi, no, questa riforma l'avete discussa nel partito? No. Questa riforma l'avete discussa nel gruppo parlamentare? No. Ecco, cioè stiamo arrivando a questa cosa qua, cioè una concentrazione che appunto lo sa Del Bianco, che ha letto il libro di Revelli, no? Democrazia esecutoria, come diceva Zagrebeschi, che sposta tutto il potere negli esecutivi e lo toglie sempre di più dalle assemblee degli eletti. Ecco, concludo facendo l'ultimo ragionamento. Credo che sia importante che tutti votiamo questa proposta. Credo veramente che la democrazia c'è se i cittadini votano i propri rappresentanti, e per questo sarebbe anche importante che ci fosse insieme una presa di posizione su una legge elettorale che non può non prevedere ancora una volta le preferenze, okay? Perché se da una parte diciamo che chi viene eletto in provincia deve essere eletto dai cittadini e sono d'accordo, bisogna avere il coraggio di dire che chi viene eletto in Parlamento non può essere nominato da una segreteria, perché questo è evidente, crea almeno due tipi di problemi. Il primo, che chi viene eletto è completamente disinteressato e disincarnato del territorio, non gli interessa più. Guardate che io conosco un sacco di deputati che nessuno sa che sono deputati. Perché? Perché tanto alla fine, se tu vieni nominato, ti interessa coltivare non più il rapporto con il tuo territorio, ma col tuo segretario. Secondo, e concludo, perché tutto questo ovviamente svilisce anche la democrazia interna dei partiti, e lo stiamo vivendo, ecco, mi permette di dire l'amico Marcato, in questi giorni anche nella Lega, no? Cioè il fatto che ci sia la nomina da parte del segretario di fatto annichilisce anche una sana dialettica interna ai partiti. Quindi insomma ringrazio Marcon per la proposta e siamo a favore e la voteremo, e insomma i nostri rappresentanti anche in Parlamento lo hanno fatto. Grazie. Consigliere Soranzo, prego. È questo il tempo? Grazie Presidente. Io parto così, dopo aver sentito l'intervento del collega Cunegato. Io sarei il primo Presidente, il Presidente Lupe, che ha gestito la transazione con questa Regione e poi con il governo Renzi, con le audizioni insieme a Achille Variate, Presidente nazionale del Lupi nazionale. Io ero Presidente del Veneto, che poi ho passato il testimone a Marcon. Allora, cominciamo col dire che la legge 56, collega Cunegato, perché sennò detta legge del Rio, chiamata legge del Rio, non lo dico io, lo dice la storia, è una legge del Rio, ma della legge del Rio proposta non aveva niente, quella uscita dal Parlamento, ed è una legge che io ho definito, l'abbiamo definito come un errore storico e una falsa abolizione. Perché una falsa abolizione? Perché ha svuotato e privato i cittadini del diritto al voto, lasciando inalterate le funzioni, le competenze, però senza risorse e operatività. Quando diciamo risorse e operatività, nel 2000 e negli anni 15, 16, 17 significava dipendenti e strutture. Perciò è chiaro e evidente che noi desideriamo superare e ripristinare le province di primo livello, perché le nuove province del governo Renzi, nella legge 56, anche se porta il nome del Ministro del Rio, anche se lui l'ha poi definita come non sua, ha abbandonato il territorio, ha allontanato le istituzioni dalle reali necessità dei territori, ha tranciato il legame tra il presidio del territorio e l'efficienza della pubblica amministrazione, cosa che le province rappresentavano.
e ha lasciato orfane le competenze. Orfane di cosa? Di risorse economiche e di amministratori, perché poi introducendo il fatto che il Presidente e i consiglieri provinciali, poi con delega istituita forzatamente, creatività da noi Presidenti, privi dello Statuto, ma che poi nello Statuto abbiamo introdotto e modificato, ci si doveva suddividere. In quegli anni addirittura era privo di assoluto emolumento, poi è stato introdotto da alcuni presidenti successivamente, ma non per i consiglieri provinciali. Si devono suddividere tra il mandato amministrativo da rappresentante locale del proprio comune e la provincia. Questo è evidente che non poteva essere dedicato un tempo pieno come meritava un ente come la provincia, con quelle risorse e con quella difficoltà di gestire le competenze che sono quali? Quella della scuola, viabilità, della pianificazione e non di meno altre della tutela ambientale e trasporti in una logica di ente di area vasta. Perciò ripristinare le province prima possibile, vede il DL che è stato depositato da un nostro rappresentante di Fratelli d'Italia proprio all'inizio della legislatura, è per noi una scelta non di buon senso ma necessaria. Però c'è un però, deve essere introdotta compatibilmente con quella che è lo stato di necessità del Paese, delle priorità che noi riteniamo fondamentali, che sono la sanità, il sociale, la casa, la coesione, tutto ciò che è prioritario. Perché? Perché, vede, collegato e colleghi del PD e soprattutto colleghi che ringrazio Malcon di averlo evidenziato, mi hanno fatto portare a memoria moltissimi dei miei ricordi, cioè il disallineamento che oggi è certificato da Corte dei Conti, da Lupi, da tutti, è di 842 milioni. Quando è stata fatta l'introduzione della legge del Rio, la previsione di tagli per gli enti locali, quando erano tagli, guardate, che non erano tagli per cui si doveva in qualche modo non trasferire, veniva previsto il prelevamento forzato dalle province nel caso in cui non versassero il contributo come provincia allo Stato, e valeva 1 miliardo per il primo anno, 2 miliardi per il secondo anno e, se ricordo bene, per il 2017 3 miliardi, che poi si è tradotto in tutto quello che abbiamo visto. Poi è vero, abbiamo trattato con un accordo nazionale firmato delle risorse che sono state figlie di tantissimi incontri con Renzi tra OCSE, tra il MEF, l'IFEL e il SOSE. Allora, colleghi, noi ci siamo permessi di chiudere dicendo che noi riteniamo che sia assolutamente importante ripristinare le province compatibilmente con le risorse, prima possibile, ma sempre tenendo conto dell'ordine della priorità. E per questo noi abbiamo depositato un emendamento che l'ho firmato io, ma a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, che possa comunque raggiungere l'obiettivo, portare l'attenzione del governo di continuare nella riqualificazione e ripristino di queste province, ma tenendo conto certamente dei procedimenti, sicuramente delle competenze e soprattutto anche della spesa pubblica. Grazie. Ricordo che il ripristino delle elezioni delle province va solo per l'elezione, costa 200 milioni. E questi sono dati che un governo serio tiene in considerazione e che lo fa, sicuramente lo faremo però dopo aver chiuso sanità, sociale, piano, casa e coesione. Grazie. Consigliere, la parola al consigliere Pressi, poi Del Bianco. Grazie Presidente. Allora, la riforma delle province, come è stata fatta nel 2014, è una forma di populismo istituzionale. Cioè, in barba a qualsiasi ragionamento logico, e poi cercherò di dimostrare quello che dico, al solo scopo di creare consenso relativamente facile, si sono creati in realtà problemi enormi e di cui la gente non ha l'immediata percezione a tutt'oggi. Perché dico questo? Noi abbiamo un ordinamento che dal primo testo unico sulla legge comunale e provinciale del 1889 è stato costruito pensando e sapendo che esistono 3 livelli di governo. Al tempo c'erano anche i mandamenti, per quello dico 3, poi il meccanismo si è modificato in comuni, province e regioni. Allora,
Tutte le funzioni amministrative del nostro ordinamento, adesso vi faccio un esempio, sono strutturate pensando che esistono 3 livelli di governo e si possono gestire in maniera, criteri del 118, sussidiarietà, adeguatezza, solo esercitandole in 3 livelli di governo. La pianificazione urbanistica, per essere razionale, deve essere tripartita, perché esiste la pianificazione puntuale comunale, esiste la pianificazione di vincoli e direttive provinciale e se non ci sono i vincoli e direttive sulla pianificazione comunale, ogni comune è libero di fare esattamente quello che vuole, cioè esercitare male ognuno per sé la funzione urbanistica, e se non c'è il cappello generale del coordinamento regionale, il problema si ripropone su scala più alta. Non solo l'ordinamento è stato costruito così e accentuato così con la 142 del 1990, ma guardate che il legislatore ragiona ancora in questo modo, perché se voi prendete l'ultimo testo unico sui servizi pubblici locali del 2022, ancora affida delle funzioni amministrative alle province. E qual è la riprova che l'ordinamento ragiona così? E quello che si è voluto fare è solo un'operazione di facciata. Quando noi a un certo punto abbiamo iniziato ad eliminare le province, elimini l'ente, ma non elimiti la funzione amministrativa di area vasta, che deve andare dentro un altro contenitore. Anche qui, esempio pratico, collocamento mirato. Non è che siccome abbiamo eliminato le province, le funzioni di collocamento mirato sono scomparse. E dove sono andate a finire? Perché il diavolo ci mette la coda. In un ente regionale declinato su scala provinciale. Veneto Lavoro. Ma guardate che in giro per l'Italia di queste operazioni ne hanno fatte centinaia. Allora noi, per abolire un ente, cioè per dare in pasto all'opinione pubblica l'idea che abbiamo abolito un ente, ne abbiamo creati altri 500. Allora, vedete, purtroppo la verità non si può nascondere per sempre. Il nostro ordinamento per funzionare, e con il concetto di funzionare significa garantire ai cittadini servizi, funzioni in maniera adeguata, economica, proporzionata. Prendete voi tutte le declinazioni che volete del primo comma del 118 della Costituzione, ha bisogno di un sistema tripartito. Poi c'è un tema ancora più grosso che ci deve interessare come Regione Veneto, perché è bene che noi ne discutiamo qui. L'autonomia che noi cerchiamo di realizzare con grande fatica, con tempi dilatati, tutto quello che vi pare non mi interessa in questa sede. È un'autonomia che uno, leggendo il 116,3, immagina che sia un trasferimento di potestà legislativa, che da concorrente diventa di fatto regionale. E lo immagina perché noi dalla riforma del titolo V abbiamo teoricamente superato il principio del parallelismo tra potestà legislativa e funzioni amministrative. In realtà, se voi leggete tutte le bozze di preintesa dal 2017 in poi, sia le regioni che al governo non si concentrano molto sul trasferimento della potestà legislativa, si concentrano sul trasferimento delle funzioni amministrative e dei plessi amministrativi che sovrintendono a queste funzioni. Ergo, molte sono funzioni di area vasta, uffici provinciali per l'istruzione. Se noi non abbiamo un ente di carattere locale nel quale trasferire le funzioni, che sarebbe la provincia la collocazione naturale, finisco Presidente, domani mattina ci troviamo a dover fare il Veneto Lavoro dell'istruzione. Ma questo, e concludo, cos'è che tradisce? Tradisce il principio democratico, perché l'ordinamento è ispirato al concetto che chi esercita delle funzioni ne risponde davanti all'elettorato. Ma se noi anziché immettere le funzioni e le risorse all'interno di enti di carattere politico, li mettiamo all'interno di enti strumentali, cioè organizzazioni amministrative, non pubbliche amministrazioni, non c'è modo di rispondere davanti all'elettorato degli errori di nessuno, perché non saranno imputabili a nessuno che ne risponde politicamente, o in generale alla giunta regionale. Concluda, consigliere, grazie. Quindi le province servono, e bisogna dirlo in maniera chiara, non perché bisogna rimettere in piedi alcuni potentati locali, cose di questo tipo, non è lì il punto. Il punto è prendere atto che l'ordinamento è stato costruito in maniera tale che per funzionare ha bisogno
anche delle province, perché quello degli enti locali, e concludo, va tenuto conto che quando legiferiamo noi è un sistema. Deve chiudere, consigliere, il tempo è finito. Pensare di toccare un elemento di un sistema senza che questo abbia riverberi su tutti. Scusate, pensate Grazie. a qualcosa di intelligente da dire, mi sono preso un minuto in più. No, una lezione importante, grazie. È la sua materia. Del Bianco, prego, poi Lovat. Sì, grazie Presidente. Ecco, intervengo perché partirò un po' da una frase cara a Lovat, cioè riprendendo un po' gli aspetti evangelici della discussione di prima. E lo dico guardando tutte le forze politiche che sono rappresentate in quest'Aula, e cioè chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché la questione che noi affrontiamo oggi con la legge del Rio vede nella legge del Rio il culmine di un processo, non l'inizio di un processo. E guardate, io penso che oggi analizzare i motivi per cui arrivammo tutti ad abolire le province, anche la Lega, ci porta, se mi fate finire spiegherò perché anche la Lega, se posso continuare, benissimo, ci porta oggi a una riflessione molto forte sull'attualità. Perché guardate che nel 2008 il programma del Popolo delle Libertà prevedeva espressamente l'abolizione delle province. Il ministro Calderoli presentò nel settembre 2011 un disegno di legge per abolire le province. Inutile dire i 5 Stelle, inutile dire anche il Partito Democratico. Tutte le principali forze politiche tra il 2008 e il 2011 hanno proposto con forza l'abolizione delle province e su questo non c'è discussione, è tutto agli atti. Quindi Lega, Forza Italia, Popolo Libertà e tutti quanti compresi. Nella famosa crisi economica che portò alla fine della caduta del governo di Berlusconi ci fu un passaggio estremamente illuminante, che fu quando arrivò la famosa lettera dell'Unione Europea. Quella lettera dell'Unione Europea, guardate che rileggerla oggi fa impressione. E dentro lì ci sono i vizi che hanno portato poi all'approvazione della legge del Rio. Perché in quella lettera ci si diceva cose molto chiare, purtroppo, e si diceva: incoraggiamo, come Commissione Europea, il governo italiano a prendere misure per garantire una revisione dell'amministrazione pubblica, cioè c'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire gli strati amministrativi intermedi. Questo ce lo chiedeva, tra virgolette, l'Europa. L'Europa ci chiedeva anche, ci diceva che è necessaria una strategia di riforme radicali, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali, nella stessa lettera. 10 anni dopo, oggi noi tutti dobbiamo fare un ragionamento su che cosa ci ha portato a quella stagione politica lì. E io credo che sarebbe necessaria una vera consapevolezza da parte di tutti di un passo indietro rispetto a quel momento storico. E mi rassicura poco, francamente, la dichiarazione di Soranzo che dice sì, metteremo mano alla questione delle province dopo che avremo risolto i problemi della coesione e della sanità, perché è un modo benissimo per dire che non si metterà mano. Allora, quello che dico io è: il tema dell'abolizione delle province è stato ben già descritto da chi mi ha preceduto. I limiti sono enormi, 10 anni dopo, anzi di più, ci siamo accorti di quanto è stato dannoso quel processo che ha impegnato tutti. Allora io dico che la politica seria è anche la politica che si accorge qualche anno dopo che un percorso, che un processo era sbagliato. E allora io dico che per primo, come rappresentante del Partito Democratico, che pure allora naturalmente nemmeno ero ancora entrato in questo partito, dico che quella fase storica va rivista. E penso che anche a Roma, e soprattutto a Roma, sia ora e sia giunta l'ora di mettere mano alla questione delle province. E dico un'altra cosa: non mascheriamoci dietro i costi, perché come ha dimostrato prima Pressi,
Le funzioni non sono sparite, i risparmi non ci sono stati, abbiamo semplicemente trasferito i capitoli di spesa. Ma quei 200 milioni di funzioni che facevano prima le province, adesso non è che non li facciamo più, le facciamo in altri enti, li facciamo in altre situazioni. Noi non abbiamo ridotto funzioni, le funzioni, ma guardate che le funzioni le facciamo ancora. Se fosse vero quello che dice lei, Soranzo, se fosse vero quello che dice lei, vorrebbe dire che tutta una serie di assetti, di pianificazione, di lavori, di opere pubbliche, non le facciamo più, invece le facciamo ancora, solo che le facciamo con un ente che non ha più la dignità politica e democratica di essere un ente. Allora io capisco comunque, ed è purtroppo la brutta notizia di questa discussione, capisco che di fatto la indisponibilità di Fratelli d'Italia vera a ragionare sul serio a una riforma degli enti territoriali. Grazie consigliere, perché grazie. questo è un tema, se posso finire il mio intervento senza essere interrotto per la 14ª volta però, dai banchi di Fratelli d'Italia. Concluda velocemente, concluda. Dai banchi di Fratelli d'Italia si percepisce che in realtà, ed è il motivo per cui evidentemente, stando pur 4 anni al governo, su questa cosa mano davvero non ce l'avete messa, si capisce che forse c'è un'indisponibilità vera a lavorare su questo. Io credo, e questo noi lo diciamo con forza, che sia ora invece di mettere sul serio mano a un errore storico che tutti qui dentro abbiamo fatto. Grazie, si prepari Lovat. Devo dire che oggi i dibattiti sono stati tutti ben accesi, quindi vi vedo impegnati, però rispettate per cortesia i tempi del dibattito, grazie, del regolamento. Grazie Presidente, cercherò di essere rapido. Difficile dire qualcosa di serio e intelligente dopo l'intervento del collega Pressi, grazie personalmente, mi ha fatto tornare ai tempi dell'università, mi ha fatto sentire più giovane, più che altro per quello, grazie veramente. Però allora proverò a spostarla dal punto di vista storico e politico. La riforma delle province fu fatta sull'onda di una moda, come già è stato detto da più interventi, una moda che andava di pari passo più o meno nello stesso periodo con quella del taglio dei parlamentari, sempre per ridurre i costi della politica, perché la politica pare che sia una roba dannosa, un costo che bisogna tagliare e razionalizzare. Attenzione che già dai tempi di Platone, 400 a.C., 350 a.C., si sapeva che la forma più efficiente di governo è quella monarchica, monocratica, con un monarca illuminato, uno capace, bravo, fa tutto lui bene, costa poco, è la cosa ideale. Peccato che il contrappasso sia la tirannide. Questo per dire che cosa? Che già da Platone, poi con Aristotele, poi per tutta la storia del pensiero politico, si è sempre saputo che la democrazia ha dei costi che vale la pena sostenere in difesa della libertà e della partecipazione dei cittadini. Questa cosa l'avevo accennata anche tempo fa in commissione, perché c'è un'altra moda che sta andando adesso, che è quella dell'accorpamento dei comuni, che qualche volta si presenta come necessario, per carità, ma tante volte è dovuto solo ed esclusivamente a carenza di risorse, perché se ci fossero le risorse, magari quel residuo fiscale che la nostra regione costantemente perde, non ci sarebbe bisogno di fare l'accorpamento, la razionalizzazione di quei costi. Per cui attenzione a non doverci trovare tra 15 anni a dire ci siamo sbagliati 15 anni fa. Ergo, sono assolutamente favorevole alla proposta che ha illustrato prima il collega Marcon. Come gruppo noi siamo favorevoli, l'appoggeremo, lo facciamo proprio perché riteniamo che la democrazia abbia bisogno di partecipazione a tutti i livelli. Condivido la posizione espressa dal collega Cunegato sul fatto delle preferenze, vale lo stesso discorso, mi permetto anche qui. Il dibattito contro le preferenze tira in ballo il fatto che i capi bastone, magari legati ad alcuni potentati non del tutto trasparenti, avrebbero gioco facile nel fare eleggere i propri uomini. Perché con i partiti non è facile per codeste persone intrufolarsi e dettare le regole dall'interno per stabilire l'ordine con cui si viene posizionati in lista, per cui anche quell'argomento non vale. Meglio sempre far votare le persone. Dunque, in difesa della democrazia, ricordando anche che l'identità provinciale è una delle più sentite
è una delle più sentite. Pensate che qui in Veneto ricalca ancora la suddivisione amministrativa che fecero i Longobardi dopo la caduta dell'impero romano. Divisero per i duchi nel periodo di mancanza di un re, quei confini sono rimasti tali e tutti noi abbiamo forte un'identità legata alla provincia, noi stessi siamo eletti su base provinciale, per cui per tutti questi motivi appoggeremo questa mozione e mi permetto di nuovo di ammonire tutti noi sul fatto che tagliare i costi della democrazia non è un risparmio virtuoso. Tagliare gli sprechi sì, i costi no. Grazie consigliere Lovato. Consigliere Bozza, prego. Grazie Presidente, solo per ringraziare comunque i colleghi per aver riposto all'attenzione di questo Consiglio un dibattito importante. Io ho ricoperto il ruolo di consigliere provinciale proprio nell'ultima versione del vecchio ordinamento, chiamiamolo così, e ho potuto anche apprezzare nella mia provincia non solo l'ente in quanto politico ma anche amministrativo molto utile a quella che era la necessità soprattutto dei comuni del territorio facente parte appunto della provincia. Come forza politica si ricordava prima, è chiaro che tutti all'epoca cercavano di spingere su quella che era una riforma che prevedeva l'abolizione delle province. Conseguentemente, per quel che ci riguardava, una riorganizzazione poi di tutto il resto, di tutti gli altri livelli ovviamente degli organi costituzionali previsti. Quindi si parlava sicuramente di procedere verso un accorpamento o una fusione tra comuni, si parlava di dare la possibilità dell'ampliamento delle città metropolitane, si parlava di una riorganizzazione ovviamente delle regioni dopo l'anello mancante chiaramente le province, si parlava di tutta una serie di cose, ma il punto era l'abolizione completa. Poi ci siamo trovati in una situazione dove questa riforma non è andata in porto fino in fondo e quindi oggi il regime che abbiamo attuale è un regime dove in questo momento le province non sono né carne e né pesce e quindi notiamo tutti l'inefficienza di questo organo e soprattutto la difficoltà anche di gestirlo dal punto di vista politico. Se a questo associamo nel frattempo quella che è stata e che è oggi la carenza di personale non solo nei comuni, ma la difficoltà del personale anche operante nelle stesse province e ovviamente la difficoltà anche di poter sopperire a tutto questo con le regioni, è evidente che oggi dobbiamo andarla a rivedere con gli occhi attuali in un sistema che ci sta dando questi feedback e che probabilmente ci inducono tutti a un ripensamento. È chiaro che il ripensamento oggi, a fronte di anni in cui sono cambiate le situazioni contingenti, ad esempio ritorno sull'argomento del personale perché è un argomento molto delicato e importante, è ovvio che ci spinge tutti a prendere coscienza che oggi le province bisogna riorganizzarle per rimetterle in moto dal punto di vista politico e dal punto di vista riorganizzativo, anche cercando di razionalizzare al meglio le funzioni con il personale che c'è a disposizione. Perché poi c'è l'altro aspetto, e chiudo, è che questi organi non sono più attrattivi per le persone che vogliono svolgere anche delle professionalità all'interno degli uffici, perché oggi i comuni e le province, oltre che le regioni, fanno fatica a trovare personale che vada a lavorare in questi nostri anelli degli enti, diciamo, pubblici costituzionalmente previsti. Allora dobbiamo rivederle, dobbiamo sicuramente rivederle dal punto di vista politico dandogli maggiore efficacia ed efficienza. Io sono d'accordo per un ritorno della politica perché oggi servono delle risposte ai nostri comuni, servono delle risposte anche ai nostri cittadini e la provincia in questo momento è l'organo, a fronte delle crisi che vi raccontavo prima, che probabilmente è più vicina e si pone come anello interlocutore
e anche di smistamento del lavoro da svolgere tra i comuni e le regioni. Quindi io spero e mi auguro che il governo possa andare avanti in questa direzione e sono convinto che i costi alla fine saranno nettamente inferiori rispetto a quello che stiamo sostenendo oggi, in termini di efficacia, in termini di efficienza e soprattutto in termini di risposta nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni comunali di riferimento. Grazie. Grazie consigliere, non ci sono altri iscritti. Allora, fermi là. C'è un emendamento innanzitutto da vedere se è accettato dal consigliere Marcon. Se lo dice a verbale, al microfono per favore. Accettato l'emendamento. È a firma Soranzo, prego. Prego. Non è prevista l'illustrazione. Facciamo 1 minuto, 30 secondi. Consigliere stiamo in chiusura, 30 secondi. Facciamo l'illustrazione, se no cominciamo con le dichiarazioni di voto, finimo più. Era solo, grazie Presidente, per ribadire che abbiamo, proprio perché siamo convintissimi di farlo e la riforma delle province come Fratelli d'Italia, abbiamo rimodulato, rimettendo in ordine i punti dell'impegno e cambiando alcune parti residuali del testo, sostenendo qualche vocabolo. Non c'è nessun tipo di particolare stravolgimento, ma una riorganizzazione in tal senso. Concludo e poi nella dichiarazione di voto, se mi è consentito, o lo faccio adesso? Prego. Volevo solo ribadire al collega Dal Bianco che quello che diceva poc'anzi il collega Bozza è esattamente la sintesi della realtà di chi l'ha vissuta. Quel presidente Zaia è stato l'unico con la regione a aiutare le province. In quegli anni vi posso portare i dati che ricordo della provincia di Padova. Il problema è stato che la riforma del Rio è una riforma a metà e che ha portato il prelevamento delle risorse senza una riorganizzazione degli enti e delle competenze. Le faccio un esempio. A Padova, nella provincia di Padova, per farle capire, il bilancio nel 2015, tra quanto veniva prelevato, circa il 50% delle entrate proprie, aveva un disavanzo di 16 milioni nel 2015, 25 milioni nel 2016 e 34 milioni nel 2017, per cui tutte le province d'Italia erano in dissesto, e tant'è che il dissesto che avevamo, io pensi, nel 2015 ho scritto una diffida al governo Renzi, alla Procura della Corte dei Conti, con la richiesta di modifica alla legge di stabilità, e ho firmato una diffida nei confronti del Presidente del Consiglio Renzi. Le posso anche aggiungere che il Presidente Zaia ha aiutato quelle province con il trasferimento delle risorse, perché lo Stato ha solo prelevato, ha lasciato le competenze, ha diminuito del 50% il personale tra quello trasferito alle regioni e quello andato in quiescenza, ma le funzioni sono rimaste. Ha ragione, ma non ci sono state altre difformità. Doveva esserci una regolarizzazione, ma l'importante era prelevare i 3 miliardi in 3 anni, il resto non interessava a nessuno. Se vuole la documentazione lo può chiedere al suo collega di partito Variati, che siamo stati più volte a spiegare al governo Renzi che i dati che abbiamo comunicati a SOSE, IFEL e MEF erano aggregati di bilancio che ricoprivano anche altre voci di funzioni e pertanto erano in default tutte le province. Consigliere Del Bianco, come dichiarazione di voto? Fatto personale, dai. Facciamo... Dichiarazione di voto per dire cosa? Siamo tutti maggiorenni vaccinati, perdoni. Faccio per nella dichiarazione di voto si dice anche benissimo. Io faccio solo presente una cosa, che io ho detto A, Soranzo mi ha risposto C. Nessuno ha detto a Soranzo il problema dei costi e del bilancio della provincia di Padova. Nessuno ha fatto la difesa, ma lungi da me farlo, di quello che è stata la logica della legge del Rio. Quello che è stato detto prima, in senso molto chiaro, è che nel momento in cui abbiamo trasferito le funzioni ad altri enti, non è che non paghiamo più le funzioni. Quindi se oggi mi si dice che ripristinare le province costa 200 milioni, è sbagliato, perché quegli 800 milioni in grossa parte li paghiamo già. Si tratta di riportare le funzioni delle province alle province, ma nulla c'entra rispetto alla questione che ha
aperto lei. Perché questa questione sembra quasi, a giudicare dalla sua risposta, che qui qualcuno abbia detto era stato fatto molto bene il lavoro della legge del Rio, che le province andavano abolite, eccetera, eccetera. Nessuno ha detto questo. Il tema è che se oggi si vuole portare davvero in attualità la questione delle province, non è necessario per forza un esborso economico di quelle dimensioni. Bisogna riportare le province, ridargli le funzioni, riallocare le risorse. Questo è il punto vero, perché quelle risorse oggi vengono comunque spese. Bene, detto questo, ovviamente per dichiarazione di voto, il nostro voto sarà favorevole alla mozione, anche con gli emendamenti proposti, che pur le tolgono un po' di forza, diciamolo, ma siamo favorevoli perché, come si diceva, noi siamo qui perché consapevoli che quel percorso istituzionale che ha riguardato tutti oggi è fallito, e quel percorso istituzionale che ha riguardato tutti è fallito perché ci si è resi conto 10 anni dopo della nuova centralità che devono avere gli enti intermedi e in particolar modo le province, e penso e spero che su questo ci sia un impegno vero e serio. Ringrazio peraltro, e concludo, il collega Marcon per aver portato all'attenzione del Consiglio regionale questa risoluzione, perché se è davvero la prima volta che una regione del Veneto e che la regione in generale chiede allo Stato, a statuto ordinario, di fare questa revisione un po' della logica degli enti intermedi e delle province, penso che possa avere un significato politico molto importante che va anche valorizzato nell'ottica del dibattito nazionale. Grazie consigliere. Consigliere Marcon, prego. Grazie Presidente, vale anche per replica. Diventa una dichiarazione di replica e dichiarazione, facciamo tutto un giro. Mi sembra di cogliere l'orientamento di un voto che va verso l'unanimità e questo mi fa molto piacere. Ho colto anche dalla discussione, e permettetemi la battuta, che come sempre le vittorie hanno tanti padri e le sconfitte invece sono sempre orfane, e rispetto alla Del Rio viene imputato al Ministro Del Rio e al Governo Renzi la responsabilità di quel percorso che, ad onor del vero, era un tema di discussione generale. Adesso io non ricordo il partito della Lega che rappresento, se è vero che era a favore. Ricordo però una cosa, che in occasione di queste politiche l'unico partito che aveva messo in programma di governo il ritorno alle province era la Lega Nord. Questo è l'unico partito che l'ha messo esplicitamente nel programma di governo. Però andiamo oltre. Vi è veramente la necessità che il sistema torni ad avere delle province rappresentative. Il tema dei costi esiste, perché c'è poi, non so se sono i 200 milioni che indica il consigliere Soranzo, questo non so se è per l'indennità, perché per il funzionamento il gap che ancora le province corrispondono allo Stato corrisponde a 842 milioni e magicamente è la risorsa che servirebbe alle province per funzionare con qualche funzione in più rispetto a quello che ha. Quindi il bilancio sostanzialmente, a mio modo di vedere, potrebbe essere a zero per quel che concerne il sistema provincia e il sistema Stato. Però lasciamo che siano le forze parlamentari. Per favore! Lasciamo che siano le forze presenti in Parlamento a trovare una quadra. Anch'io penso e sono molto contento che questo Consiglio si esprima, perché potremo essere un modello per le altre regioni, e so che a livello nazionale è sentito un po' a 360 gradi il bisogno e l'esigenza che le province tornino ad essere quell'ente di collegamento che erano e che venga riconosciuto loro il potenziale enorme che ancora hanno. Speriamo che questa possa essere la volta buona, se vogliono a livello romano il tempo ce l'hanno per riformarle. E il mio voto naturalmente è favorevole. Grazie consigliere. Non vedo altri prenotati. Allora, seguite un attimo, votiamo l'emendamento, apro la votazione. Il parere è favorevole del relatore, del presentatore. Ha approvato l'emendamento, chiusa la votazione. Adesso apriamo la votazione per la risoluzione numero 10, a firma Marcon e altri. Ti capisci? Posto?
Ha approvato la risoluzione. Chiusa la votazione. Buona serata, ci vediamo martedì prossimo. Qua. Grazie, buona serata. E invito i consiglieri dell'ufficio di presidenza a salire. Andiamo sopra.